1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, occhio a non modificarmelo però in uscita, 1, 2, 3, 4, 5.
to get your attention. You make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty ugly from the minute that I met you. Just met the other night, but I can't get you off my mind. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty ugly from the minute that I met you. Some kind of magic, you came into my life. And with that billion, you give me something twice. But you're an angel, and always on my mind. I'm gonna love you like I do on my own. Yeah, this is what it's about, and it's just you and I, and it's starting to grow, and I love it all. I go anywhere, anywhere with you, 'cause you feel
We could build a dream, start up something new. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on repeat. I could stay awake till the night is through, with you by my side, with you by my side. Though we've only met, let me dive into your ocean with my heart open. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on repeat. Do it on repeat.
40 anni di storia sportiva non si fermano nemmeno di fronte ad una pandemia. A San Giacomo di Veglia e poi a Vittorio Veneto si sono cimentati alcuni dei principali protagonisti della corsa campestre italiana, da Salvatore Bettiola a Agnese Possamai, da Vincenzo Modica a Rosanna Munerotto, da Alessandro Lambruschini a Nadia Dandolo, da Maurizio Simonetti a Bruna Genovese. L'ipotesi di cancellare o anche solo rinviare la gara nata il 18 gennaio 1981 in località Vendran a Ceneda di Vittorio Veneto e che ininterrottamente dal 1990 apre l'annata agonistica dell'atletica leggera veneta non è mai passata per la mente di Aldo Zanetti e dei suoi collaboratori di Silca Ultralight Vittorio Veneto e Treviso Marathon. In 35 edizioni si è gareggiato imbiancati dalla neve, induriti dal gelo, inzuppati dalla pioggia, appesantiti dal fango. Stavolta si corre con le mascherine e distanziati, ma non dal ritmo di gara, bensì dalle norme sanitarie. Superando gli ostacoli dettati dalla volontà e dalla necessità di applicare rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza, il 36esimo Cross Città della Vittoria può cominciare. Buongiorno da Vittorio Veneto, siamo in diretta dalla area Fendel dove sta per disputarsi il 36esimo Cross Città della Vittoria. Come abbiamo sentito nell'introduzione, si riesce a ripartire con questa stagione agonistica. Partiamo finalmente, vedete le immagini del Parco Fendel, adesso sembra un bel prato verde, in realtà vedremo poi dalle immagini che il campo è molto pesante perché per 2 giorni e 2 notti ha piovuto e non è stato facile renderlo praticabile, ma adesso è in perfette condizioni. Poi chiaramente la corsa campestre sappiamo che è una disciplina difficile. Allora, 36esimo Cross Città della Vittoria, prima prova valida come per i campionati italiani di società, selezione regionale ovviamente, che comincia da Vittorio Veneto. Non è stato facile organizzare questa gara perché sappiamo che lo sport è condizionato dalle misure anti-Covid, tanto per intendersi. Come vedete anch'io ho un braccialetto arancione che indica che sono stato controllato. Tutte le persone che sono entrate qui al Parco Fendel si sono dovute misurare la temperatura, hanno firmato un'autocertificazione di salute, diciamo così, e quindi non c'è pubblico e anche per questo la nostra presenza in questa trasmissione è stata ritenuta importante proprio perché permette a tutti di seguire la corsa. Nel programma sono stati esclusi come da regolamento, diciamo, per questo periodo le categorie giovanili, quindi non ci saranno esordienti, cadetti, ragazzi e non ci sarà nemmeno la Corri Felice nei Prati, che era la manifestazione promozionale con le scuole elementari che caratterizzava questa manifestazione vittoriese. E questo fa sì che dai 1500 partecipanti dell'ultima edizione dell'anno scorso quest'anno saranno circa poco più di 300 gli atleti, ma non sarà comunque questo a rendere meno spettacolare la manifestazione e la gara. Dal punto di vista strettamente tecnico ci saranno delle particolarità per garantire le distanze tra gli allievi. Non partiranno tutti insieme, ma partiranno ogni 10 secondi 10 atleti. Nel frattempo io chiamo anche di fianco a me Lionello Bettin. Quando saremo vicini per necessità dovremo tirarci su la mascherina, ovviamente. Buongiorno Lionello, ti do il tuo microfono. Facciamo tutto in diretta, ecco qua Lionello, grazie. Lionello è ben noto al mondo dell'atletica leggera, mascherina su tutti e due, grazie, scusami, ma ben noto nel mondo dell'atletica leggera da allenatore, quindi è un grande conoscitore di questo mondo e ci aiuterà a raccontare appunto dal punto di vista tecnico la gara. Una prima domanda rispetto alla cosa che abbiamo scoperto da pochi minuti, Lionello. Partono 10 atleti ogni 10 secondi in tutte le categorie. Dal punto di vista tecnico questo come lo vedi?
Allora, io penso che per quanto riguarda le categorie allievi allieve, comunque ci siano le stesse condizioni di gara. Il fatto di partire 10 alla volta a distanza di 10 secondi comunque ci consente di gareggiare più o meno con le stesse condizioni. Il problema io lo vedo, visto che c'è una comparazione di tempi, sulle gara dei senior maschili, dove verranno create 3 batterie da 50 persone ciascuna. Sì, ricordiamo che partono, non ho ancora detto il programma della giornata, ma visto che parliamo della gara assoluta, la prima batteria parte alle 12:45, la seconda alle 13:25 e la terza alle 14:10, quindi un'ora e mezza dopo. Ecco, quindi troviamo una situazione a livello di prato sicuramente diversa tra la prima e la terza batteria. Se poi consideriamo che vengono comparati i tempi, è chiaro che sicuramente chi corre nell'ultima sarà svantaggiato, c'è poco da dire, per quanto il terreno possa tenere, ma è piovuto fino a stanotte di conseguenza. Certo. Va detto che allora, da un certo punto di vista anche televisivamente dovremmo stare attenti anche nel nostro commento, anche a partire dalle allieve, perché partendo 10 secondi dopo non è detto che quella che vince sia prima se quella partita 10 secondi dopo arriva a 9 secondi dopo, per capirsi, quindi dovremo cercare di capire anche questo. Non parliamo poi di chi fa batterie a partenza un'ora e mezza dopo, perché chiaramente sarà tutto molto, molto diverso. Comunque intanto nel frattempo mi pare che stiamo per arrivare alla prima partenza, allora approfitto per ricordare il programma. Alle 10 partono le allieve, che faranno 4.000 metri, esattamente un giro da 1.000 metri e 2 giri da 1.500 metri. Alle 10:30 partono gli allievi, 5.000 metri, 2 giri da 1.000 e 2 giri da 1.500. Alle 11 le juniores donne, un giro da 1.000 e 4 giri a 1.500. Alle 11:30 juniores uomini, sempre 7 km, un giro da 1.000 e 4 giri da 1.500. Quindi l'assoluta donne, che prevede assieme promesse senior e master. Anche questa è una particolarità: in genere i master sono abituati a correre su distanze inferiori, invece in questa occasione gareggiano appunto assieme ai master, assieme agli assoluti, e quindi faranno 7 km le donne, un giro da 1.000 e 4 giri da 1.500, per finire le 3 batterie di assoluti maschili di cui abbiamo già parlato, 10.000 metri anche per loro. Anche i master più anziani dovranno fare 10 km, un giro da 1.000 e 6 giri da 1.500. Nel frattempo dalla finestra intravedo le allieve che stanno andando sulla partenza. Adesso vediamo le immagini, adesso tra poco vedremo anche l'inquadratura. Chiedo alla regia se dall'inquadratura della partenza si cominciano a intravedere. Vedete, i birilli sono lo strumento ritenuto necessario per distanziare le allieve o tutti i concorrenti in partenza. Quindi dal punto di vista laterale ci sono i birilli, e poi in distanza all'indietro appunto ci sono gli atleti che vengono. Chiaramente non partiranno assieme come abbiamo detto, ma parte la prima fila allo start, e poi dopo 10 secondi la seconda e la terza, eccetera. Nel caso delle allieve andiamo a vedere l'elenco dei partenti. Sono 37 iscritte. Allora, Lionello, abbiamo fatto un rapido resoconto rispetto anche all'anno scorso, andando a vedere la classifica dell'anno scorso. Mi pare che a tuo modo di vedere chi è che potrebbe avere un ruolo da protagonista? Beh, innanzitutto dobbiamo considerare che questa è la prima gara della stagione 2021, certo. Di conseguenza alcune della categoria allieve sono passate alla categoria juniore. Se noi abbiamo un po' ricavato in base all'ordine d'arrivo dello scorso anno, e direi che Sofia Tonon, Noemi Cester e Scusa, ti interrompo per dire ai nostri telespettatori: Sofia Tonon è la ragazza con la canotta della Silk Ultralight rossa, è il numero 7, l'avete in centro al teleschermo in questo momento. Sì, se vogliamo, adesso non so con che criterio abbiano formato le griglie. Dicono in base a una conoscenza dei risultati. Ecco, e allora noi dovremo osservare il numero 7, il numero 6 e il numero 4, che sono praticamente le 3
ragazze che dalla categoria allieve dello scorso anno sono rimaste in categoria. Esatto, e sono Ora- precisamente col numero 7 Sofia Tonon, col numero 6 Noemi Cester e col numero 4 Anna Bianca Richter. Poi sicuramente qualcuna della categoria cadette potrebbe inserirsi nella Certo. nota, anche se ritengo che il passaggio dalla categoria cadette alla categoria allieve, dove si raddoppia la distanza di gara, è un po' da valutare. Quindi io potrei dirti che secondo me Maglione Elisa dell'Atletica Ponzano, che ha il numero 25 e che quindi dovrebbe partire in terza griglia, Esatto, potrebbe essere una pretendente alla vittoria. Il problema è che parte 20 secondi dopo. certo. Di conseguenza, come dicevi giustamente prima, magari lei arriva 10 secondi dopo la Certo. prima, in realtà è quella che ha il miglior tempo. Certo. Ora Quindi- vediamo se durante la gara, magari, perché questo è un tipo di partenza, Alessandro, che è stata ricavata dal triathlon. Esatto. E nel triathlon abbiamo visto che chi frattempo sono parte partiti. in seconda, terza griglia, spesso e volentieri rimonta. Quindi Anche un riferimento. quindi è un punto di appoggio, perché se è un minuto e mezzo, ma 10 secondi sono pochissimi. Certo, Adesso certo. per l'atletica è la prima volta, ma come vedete 10 secondi sono rapidissimi, Sono niente, sì, sono sì. niente. E, ecco, già sono quasi tutte partite, siamo già alla terza queste le partenza. ultime 7. Lionello, ti chiedo, allora, le condizioni meteo in questo momento dicono 5 gradi e 70% di umidità, che possono forse anche andare discretamente. C'è molto vento. C'è però. molto vento e molto vento freddo, perché abbiamo la neve praticamente Certo. qui sopra e di conseguenza l'aria è molto fastidiosa. Vorrei vedere subito, ecco, Sofia Tonon in Sofia questo momento Tonon è guida il davanti. Quello che possiamo notare è l'inserimento di una ragazza del Murano Runners che potrebbe essere Pavan Margherita, numero 8 forse, o 18. Mi devo mettere il secondo paio di occhiali per No, vedere Murano lontano. è la numero 8, Ecco, Linda Conchetto. Ecco, Linda Conchetto, che è la campionessa italiana cadette dei 1000 metri. Ah, ecco, a proposito dei cadetti che Ecco, dicevi quindi prima. cadetta che passa, diciamo così, E si vede la qualità. adesso è da valutare, perché come ti dicevo prima il problema sono i 4 km. Esatto. 4 km con A un cui lei terreno non è anche abituata. fangoso. Esatto, e che per adesso è ancora abbastanza, tiene abbastanza. Sappiamo che più atleti passeranno sul percorso, più si rovinerà, e quindi l'ultima batteria, sempre per tornare al discorso di prima, Certo. l'ultima batteria dei senior troverà un percorso necessariamente e inevitabilmente molto danneggiato. Ecco, io potrei dirti che molto probabilmente la vincitrice della gara dovrebbe saltare fuori dal primo gruppo, dalla prima Certo, griglia che è partita. certo. Però vedo che da dietro qualcuno sta Sì, sì. agganciando. Sì, sì. È un peccato non poter dire che il primo che arriva al traguardo sia il Sei il vincitore primo. della gara. Sì. Comunque cercheremo di interpretare. Certo, certo. Di sicuro quelle che sono in testa adesso erano quelle del primo gruppo, perché insomma non sono ancora state agganciate, però in Certo. questa inquadratura più larga abbiamo visto c'è già proprio il secondo gruppo che si sta avvicinando, e forse sono meno di 10 secondi già. Magari per le gare successive ci doteremo anche di un cronometro, Ecco, così ecco. riusciamo un po' Si anche a potrebbe. valutare in tempo. Allora, se vediamo a riconoscere il numero dell'atleta, il numero 6, quindi sono Noemi Gester, quinta lo scorso anno, e Sofia Tonon seconda in questo momento e seconda anche lo scorso anno. Come Leonello Bettin ci aveva detto prima, sono effettivamente loro tra le protagoniste. Vedete in questo momento appunto sì, Noemi Noemi Cester davanti, e a 3 metri dietro Sofia Tonon. Ricordiamo che le allieve fanno un giro da 1000 metri e 2 giri da 1500. Ecco, io potrei dirti che Noemi Cester è tesserata con Atletica Mogliano, una società che nella corsa prolungata ha grandissima tradizione, quindi conoscendo anche l'allenatore che è Fausi Labi, potrei dirti che ha preso difficilmente lei cederà sui 4 km. Ah, ok. Per cui potrebbe essere già questa un'azione decisiva. C'è già un certo allungo, Sì, si è un sì, po' sì, scrollata sì, di dosso Sofia Tonon, che peraltro è sicuramente una delle promesse, no? Penso, Sofia. Sì, lei ha fatto una scelta importante quest'anno. Sappiamo bene che la società organizzatrice Silca Ultralight di Vittorio Veneto è impegnata nel triathlon. Certo.
Sofia 2 anni fa ha vinto il titolo italiano triathlon della sua Certo, categoria. Faceva entrambe le discipline. Faceva sia atletica che triathlon. E si è visto che aveva delle difficoltà mano a mano che si allungava la gara di nuoto, e quindi poi uscire dall'acqua distanziati dai primi voleva dire già compromettere la Certo, prestazione. Quest'anno ha fatto una scelta importante, si dedica solo all'atletica. Ok. È chiaro che questo ha bisogno di un periodo di adattamento, perché Certo. non è che uno decide e poi in 2 mesi. Certo. Di conseguenza, riuscire a competere con chi già da tempo fa solo atletica Certo, ha serve bisogno un po' di di un tempo. attimo di tempo. Ascolta Lionello, mi aggancio alla parola che hai usato, adattamento. In questo periodo storico bisogna un po' adattarsi a tante cose. Allora ti chiedo da allenatore, gli atleti in questo momento come riescono ad allenarsi? Non penso normalmente, no? Allora, sì? noi come regione siamo stati fortunati, Sì, è essendo vero, in è zona vero. arancione ci sono delle deroghe, tu puoi spostarti, raggiungere Certo. il tuo, come dire, il tuo campo di allenamento, e la difficoltà, a mio parere, è quella di motivare le persone ad allenarsi, perché questa mattina qui noi non abbiamo tutta quella fetta di categorie, ragazzi e cadetti, Certo. ai quali è stato impedito, Sì, tra sì, virgolette, dicevamo di gareggiare per tutto il periodo invernale, per cui motivare questi ragazzi ad allenarsi Certo. senza poi andare in competizione non è semplice. Certo, non è certo, semplice. certo. Dall'altro lato potrei dirti che siamo ulteriormente fortunati perché è uno sport individuale e possiamo allenarci. Certo. Se considero la pallavolo, la pallacanestro, Certo, tutti gli sport certo. di squadra, il calcio a Certo. livello giovanile, E comunque tu mi confermi che c'è tanta voglia di competizione. c'è voglia di competizione. I ragazzi nascono competitivi. Certo. Se tu vai a scuola e fai la qualsiasi... gara amichevole non esiste. Non esiste. Certo. Anche il gioco, uno Certo, gioca per certo, vincere. certo. In Malgrado qualsiasi tutti gioco. dicano che si gioca per giocare. Anche però- a biglie, voglio dire. Certo. Ok, nel frattempo le immagini scorrono Sì. e abbiamo visto che Noemi Cester ha preso davvero il largo Sì. e viceversa Sofia è stata raggiunta dalle concorrenti e ormai il distacco sembra difficilmente colmabile, Sì, no? quello che continuiamo a vedere è che comunque sono 6 più 7, vuol dire che praticamente chi è partito il primo davanti gruppetto è è ancora rimasto tale. davanti. Sì. Noemi Cester sta facendo un'azione, la vedo anche sciolta Una e corsa molto proprio sciolta, anche sì. in volto, molto rilassata, Molto rilassata. per cui Vedete dalle immagini che Noemi ha anche sul braccio la mascherina. Ci siamo dimenticati di dire prima che per regolamento gli atleti devono, almeno così ha detto, che gli atleti devono partire con la mascherina indossata e toglierla dopo 500 metri. Poi se la buttano gliene verrà riconsegnata un'altra al traguardo, se invece la tengono come stanno facendo se la dovranno rimettere subito dopo il traguardo. Poi dopo, come si faccia dopo una campestre a mettersi su subito una mascherina? guarda, Alessandro, io ho visto da delle discutere. cose, come diceva qualcuno, ho visto cose che voi umani nelle gare di triathlon, dove quest'estate, come ti dicevo prima, Si è hanno corso. iniziato a fare Sì. il rolling start, arrivavano e c'era subito il giudice o l'addetto che andava a tamponare con la mascherina persone che avevano una fame d'aria devastante. È un problema, non indifferente, certo, perché certo. veramente tu dai tutto fino all'arrivo e Certo, riuscire certo. a avere quella brillantezza, così di dire, Anche la lucidità, la voglio dire. lucidità, di tamponarmi subito. Sì. Mi immagino certi traguardi che ho visto, che ho seguito personalmente di maratone. Se a uno all'arrivo di una maratona gli dici di mettersi su una mascherina, ti guarda come, non so. Io mi come- auguro che ci sia un minimo di comprensione, nel senso che il tempo di arrivare si esce dall'imbuto in Esatto. qualche maniera, insomma. Ecco, a proposito di imbuto, va detto anche questo, che a differenza del passato in cui il chip elettronico che permette ai cronometristi, che sono il gruppo di TDS che salutiamo e ringraziamo, quest'anno in genere appunto il chip andava restituito e c'era un imbuto per permettere la restituzione di tutti i chip. Quest'anno i chip sono a perdere, sono attaccati al pettorale, quindi diciamo che il rallentamento dopo e la strettoia dopo il traguardo per raccogliere i chip non c'è, e quindi questo diciamo è ovviamente per evitare gli assembramenti. Nel frattempo
Noemi Cester, numero 6 dell'Atletica Mogliano, vedete inquadrata, e viaggia con un passo molto molto sciolto, e quindi non si vede come possa essere che venga raggiunta dalle inseguitrici. Sì, dietro abbiamo un'evoluzione. Sì, perché- si è staccata Sofia Tonon. A dire il vero, mi pare che si stiano anche avvicinando a Noemi, no? Adesso dall'inquadratura non si vede, se riusciamo con la regia a beccare la testa della corsa. Allora, ci sono due ragazze del Belluno che stanno praticamente Cercando di tallonare. sì, ormai penso Adesso bisognerebbe siano- capire se sono del primo gruppo, perché se sono del secondo, come si diceva prima, sarebbero ulteriori davanti. vantaggi di Sarebbero 10 davanti. secondi. Adesso vediamo se riusciamo a inquadrare la testa della corsa. Chiaramente non abbiamo descritto il percorso, dopo avremo modo, ma c'è una serie di S che con lo schiacciamento dell'immagine non è neanche facile rendere interpretabile dal teleschermo. Suona la campana Ultimo dell'ultimo giro, quindi comincia l'ultimo giro da 1500 metri, e come vedete dall'immagine, anche se schiacciata, sono 3 le atlete insieme e staccate. In questo momento, ecco, vedete Sofia Tonon che è quarta, e a seguire un atleta delle delle Fiamme Fiamme Oro Padova. Oro, esatto. Comunque il terzetto al comando è Arnoldo, Lucia e Pedol Chiara dell'Atletica Dolomiti Ok. Belluno, ovviamente E Noemi assieme Cester. a Noemi Cester dell'Atletica Quindi sono tutte e Mogliano. tre del primo gruppo, e quindi Ora la sembra che classifica reale. Cester, che dava l'impressione prima durante Sì. la gara di essere in grado di tenere la testa, in realtà sta accusando, al punto che le due ragazze di Belluno, Han cambiato stanno allungando decisamente. Sì. Forse lo strappo iniziale per scrollarsi di dosso Sofia Tonon lo sta pagando adesso. Può essere. Può essere. E le due ragazze, diciamo che questo è anche un percorso molto impegnativo a livello Molto bellunese, muscolare. diciamo Molto così. bellunese, sì. Ecco. Non dico che sia una corsa in montagna, ma sicuramente No, la no. salita, i cambi di ritmo, eccetera, Certo, potrebbe certo. favorire, diciamo così, le due ragazze bellunesi. In questo momento è Chiara Pedol davanti, e a seguire un paio di metri dopo è Lucia Arnoldi. Volevo chiederti al volo, un terreno pesante come quello che stiamo vedendo, anche se non emerge per la loro leggerezza, favorisce chi è muscolarmente più pesante o uno che è leggero, che scivola E sopra? qui bisogna entrare su un discorso di meccanica di corsa. Ok, Allora, sicuramente diciamo così, il peso della persona è sempre un fattore negativo. certo, Giustamente bisogna valutare il rapporto peso-potenza. sì. Diciamo che questo tipo di terreno favorisce gli atleti muscolarmente più forti, soprattutto quelli dotati, diciamo così, di notevole quadricipite, Ok, e va a penalizzare tutti quegli atleti che utilizzano invece una meccanica di corsa più elastica. esatto. E il fango, il terreno praticamente annulla l'aspetto elastico della corsa. Per cui- Quindi il classico mezzofondista africano qui farebbe fatica, secondo te? Dopo lo Allora, vedremo. poi lo ce n'è- vedremo, ce n'è poi lo uno vedremo, forte ecco, che perché arriva. poi diciamo che molto probabilmente in un terreno asciutto potrebbe andare ulteriormente più veloce. Certo, Ecco. certo. Continua a guidare la gara Chiara Pedol, seguita dalla compagna di squadra Lucia Arnoldo dell'Atletica Dolomiti Belluno, come abbiamo detto. Nel frattempo Noemi Cester, che aveva condotto la prima parte di gara, si è un po' staccata e è sempre in zona podio, però non sembra in questo momento in grado di tenere testa alle due battistrada. Ricordiamo che stiamo percorrendo l'ultimo dei 3 giri, per la precisione il primo è stato di 1000 metri, i secondi 2 di 1500 metri. Questo dovrebbe essere le due concorrenti di testa dovrebbero essere sul tratto in salita, se non abbiamo visto male. Esatto, non abbiamo descritto il percorso, che è il classico percorso, cioè dopo una partenza con una leggera salita e una curva a destra c'è una serie di Ecco, S con adesso dei si cambi nota di anche marcia. dall'immagine che le atlete Questo stanno è salendo. il grande rettilineo in salita che si dice che possa essere il punto dove si decide la gara, no? Diciamo che chi ha un po' più di energia a livello proprio di coscia potrebbe riuscire a fare la differenza. Qui in effetti vediamo che Qui stanno salendo. si sta dilatando un po'
il margine. Ecco, lì c'è la curva verso Ecco. sinistra, c'è una leggera discesa come vedete, poi ci sarà una semicurva verso destra, un lungo rettilineo, due tornanti e poi la lunga discesa, c'è un punto, questo è un saltino, poi c'è un punto delicato con un salto di 1,5 metri circa, solitamente è coperto di fango, magari adesso è ancora accettabile, poi col passare del tempo degli atleti diventerà sempre più scivoloso e dopo di questo appunto punto ci sarà gli ultimi metri, la curva a sinistra e l'arrivo sotto il traguardo. Ecco, qui nei continui cambi di direzione è importante essere in grado di rilanciare velocemente l'andatura. Certo. Mi sembra che tra le due concorrenti di testa, ma già mi sono sbagliato prima con Noemi, non vorrei sbagliarmi nuovamente. No. Però Chiara Pedol mi sembra avere qualcosina in più in questo momento quando mancano ormai 500 metri d'arrivo. Anche meno forse, ha Ecco. anche staccato la sua compagna. Ecco, quello che non riusciamo a vedere è poi cosa succede dietro, ma le due ragazze di testa, adesso vediamo un pochettino transitare Noemi Cester, ma avrà almeno 100 metri di distacco. Sì, quindi hanno proprio cambiato marcia. Sì, decisamente. Non direi che abbia rallentato vistosamente Noemi, perché dietro di lei non c'è nessuno, quindi è proprio un cambio di marcia delle due battistrada. Battistrada che ormai sono verso il traguardo, sicuramente adesso la regia ce le farà vedere perché sono in zona. Noi riusciamo a vederle dalla arrivo. finestra, Alessandro. Sì. Eccole qua. Eccole qui, siamo al traguardo, ecco qui Chiara Pedol Perfetto. che fa gli ultimi metri della sua fatica e chiude la sua gara. Abbiamo visto di sfuggita arrivare. Allora, Chiara Pedol ha vinto davanti a Lucia Arnoldo. Lucia dovrebbe arrivare. Ecco, io direi che calcolato che la seconda griglia è partita a 10 secondi di distacco, e non ci saranno dubbi per l'arrivo. Per le prime due no, di sicuro. Ecco, per le prime due e probabilmente anche per la terza. Eccola qua, la terza. Noemi Cester. Non c'è nessuno, sono più 10 secondi, perché io direi che Sicuramente il podio è questo, fatto. il podio è questo. Quindi Chiara Pedol, Lucia Arnoldo e Noemi Cester nell'ordine queste qua nella sono, gara. diciamo così. Vedete che mi pare, se non ho visto male, Sofiato non è arrivata quinta. Ecco, da adesso in poi non riusciremo più a stabilire con precisione, Certo. però già è stato importante riuscire a Almeno- capire almeno il podio, quantomeno il podio. Ecco. Vedete le ragazze costrette appunto a mettersi la mascherina, come abbiamo detto. Questa è Linda Conchetto, che dicevamo prima essere la campionessa Esatto. italiana in carica dei 1000 metri. Esatto. Nel frattempo continuano gli arrivi. Ecco qua. Allora approfitto di questa breve pausa per ricordare che in questa gara sono impegnate ben 60 volontari che appartengono all'organizzazione della Silca Ultralight, che si avvale della collaborazione di Atletica Silca Conegliano, dell'Atletica Tre Comuni e di Treviso Marathon. Ovviamente la gara è autorizzata a CONI e segue tutti i profili Covid. Va ribadito perché oggettivamente è stata una grande difficoltà, una grande complicazione organizzativa dover rispettare tutti questi aspetti dettati dai protocolli Covid. Direttore di gara è Aldo Zanetti, responsabile di sicurezza e Covid Manager Mauro Miani, classici organizzatori e gestori delle manifestazioni di Silca Ultralight. Nel frattempo ci giungono notizie, prego. Ricordiamo che alle 10:30, quindi tra 12 minuti, partiranno gli allievi, sarà la seconda gara. Nel frattempo abbiamo archiviato la prova eccoci qua, abbiamo archiviato la prova delle allieve. Col podio abbiamo detto Chiara Pedol davanti a Lucia Arnoldo, entrambe dell'Atletica Dolomiti Belluno, e terza Noemi Cester, Atletica Mogliano. Adesso Confidiamo che qualcuno ci porti le protagoniste al microfono, come è tradizione qui a Vittorio Veneto. Esatto. C'è sempre l'intervista del podio. Esatto. Adesso Arrivano? stanno arrivando, Ok, stanno sì. arrivando. Benissimo, perché qui tradizione vuole che ci sia l'intervista dei protagonisti. È giusto. Visto che abbiamo la fortuna e la possibilità di fare questi commenti anche in streaming, Esatto. e così si riesce a far vedere anche
le facce Intanto di questi protagonisti. Lionello, vedendo qui dalla finestra, noi abbiamo il giubbotto su, ma qua stiamo come dei signori qua dentro, Sì, direi vedendo proprio di sì. fuori il vento che tira le bandiere, capiamo la fatica che fanno anche i giudici, non solo gli atleti a correre ovviamente, ma anche i giudici, i nostri operatori e tutti quanti a star lì fermi. Dicono i nostri colleghi dietro le telecamere che fa molto freddo. Immagino Francesca Astori, che è in cima al tetto con la telecamera diciamo più ampia, lì tira anche un forte vento, quindi speriamo di ritrovarla quando finisce la gara. E qui ti dirò l'importanza dei volontari che citavi prima, perché bisogna avere continuamente l'assistenza lungo il percorso, perché mentre in altre Certo. gare tu costruisci il percorso, poi lo gestisci con tranquillità. Oggi col vento, dove c'è la transenna, può arrivare la ventata e fa cadere la transenna. Certo, Quindi bisogna essere pronti certo, a intervenire. certo. Poi ci può essere il vento che rompe il nastro, per cui bisogna essere pronti a intervenire sul nastro. Ecco che l'importanza dei volontari è fondamentale per la buona riuscita dell'evento, della manifestazione. Nel frattempo ho Ecco intravisto Martino Denardi, che gli sportivi ricordano di sicuro per le sue prestazioni agonistiche. Vieni Martino, gli chiediamo anche a lui un commento. Martino, vittoriese doc, già azzurro di corsa in montagna. Allora Martino, sei qua in borghese, magari un cross potevi anche provarlo, no? Sì, no, oggi sono già andato a correre stamattina, quindi per oggi ho dato, no, diciamo che oggi non si corre, oggi sono venuto a vedere, sono venuto a tifare, ho già visto davvero una bella gara. Fra l'altro quelle due atlete che hanno appena vinto sono, diciamo, un po' una rivelazione, perché hanno già dimostrato di saper correre molto forte per la loro età una settimana fa a Padova nei 3000 indoor. Hanno fatto un 10,27, un 10,30 sui 3000, quindi fra l'altro... Questo dimostra che sei anche molto informato. Sì, no, io continuo a informarmi, sono molto appassionato, quindi diciamo che continuo a seguire tutto, anzi non escludo che quest'anno possa riprendere. L'anno scorso diciamo che fra coronavirus e laurea, perché diciamo impegni scolastici non ho fatto molte gare, però dai, diciamo che continuo a seguire, poi gara in casa. Questa gara ho iniziato a farla che avevo 7 anni, 8 anni penso, quindi sono molto affezionato, diciamo. Bene Martino, ti chiedo se ci puoi attendere ancora un po'. Nel frattempo approfittiamo, visto che ho visto arrivare Noemi Cester. Ho visto arrivare, vieni Noemi, ti abbiamo visto protagonista, vieni più avanti, ti abbiamo visto... Alessandro, Noemi non è sicura di essere terza, ma secondo noi è terza. Secondo noi sei terza, comunque dopo vediamo. Allora Noemi, ti abbiamo visto all'inizio partire forte assieme a Sofia Tonon, poi hai cambiato marcia, sembravi andare via tranquilla, poi cos'è successo? Sono loro che ti hanno ripreso o hai avuto un po' di difficoltà? Diciamo che allenandomi comunque nel piano, quindi non in montagna, non sono abituata, forse ho dato un po' troppo. Sentivo che potevo dare di più all'inizio, quindi comunque ho accelerato. Però... Quindi, scusa se ti interrompo, quindi tu hai cercato di cambiare passo per scrodarti di Sofia, oppure era proprio a prescindere dall'avversaria che era con te? No, a prescindere, però diciamo che questa è la prima, quindi magari ce ne sarà un'altra e spero di imparare e di andare meglio. Ascolta, quando ti hanno raggiunto hai provato a starle dietro o hai mantenuto il tuo ritmo? Là ho un po' di difficoltà in generale, sempre da quando faccio atletica, perché comunque sono arrivate con un altro ritmo, mancava ancora 1,5 chilometri, che comunque non è poco, tenendo conto la salita. Forse mi sono un po' scoraggiata, dovevo tenere più duro, però la prossima volta imparo per la prossima volta. Va bene, grazie Noemi, comunque complimenti, secondo me sei terza, aspettiamo comunque il risultato ufficiale. Grazie Noemi, grazie ancora. Vediamo qui tutto in diretta. Ecco, abbiamo sentito Noemi, adesso vediamo Labi, il suo allenatore, nonché responsabile veneto del mezzofondo, se non ricordo male. Allora, intanto un commento sulla gara di Noemi. Ci sembrava che potesse andare via, invece poi è stata ripresa e non ha avuto la capacità, la possibilità di restare attaccata al treno delle battistrada. Sì, a partita ha avuto il coraggio di partire in testa e dopo non ha tenuto la distanza, ma come prima gara siamo contenti.
Facciamo un commento invece generale sul livello di questa gara e anche sulla salute del nostro settore mezzofondo veneto. Per fortuna abbiamo organizzato questa gara con l'aiuto di la squadra del Selqa Ultralight e tutti i responsabili della Zanetti e tutti. È una campestra che ha una storia lunga e per fortuna in questi periodi difficili del Covid il Veneto ha riuscito, la federazione regionale ha riuscito a mettere in piedi questa gara e altre in futuro. Una domanda tecnica su questo percorso di oggi, secondo lei è molto selettivo oppure diciamo è nella media? No, è un percorso da campestre e ho visto che è un po' pesante, ma dovrà essere così anche per la specialità che è il cross. Un'ultima cosa e la ringrazio, si commentava prima sul fatto del dover partire a distanza di 10 secondi, magari non è un problema. Per la gara assoluta partono in 3 batterie con classifica comune, questo forse adesso non c'era alternativa, quindi bisogna fare così, però per chi parte nella terza batteria può essere un problema il fatto che comunque ci sono condizioni molto diverse, un'ora e mezza dopo e con tutti i passaggi degli atleti precedenti. Considerato che la classifica è comune. No, allora le partenze sono scalate, ma comunque per il scaldamento basta sapere gestirlo e sapere a che ora parte ogni gruppo di questi 3 gruppi. No, mi riferivo più al fatto che ci sono condizioni anche meteo-climatiche molto diverse un'ora e mezza dopo. Sì, ma comunque se le condizioni climatiche si cambiano, ma non tanto perché il vento c'è già, può darsi avranno anche condizioni più positive che negative. Quindi diciamo che tutto sommato è anche questione anche un po' di fortuna. Sì, anche di fortuna e poi questa è una capestra a un inizio, tutto basta che c'è una competizione entro gli atleti dello stesso gruppo, ma c'è anche il real time che dopo può avvantaggiare meno i gruppi comunque. Va bene, grazie infinite, buon proseguimento di giornata e grazie anche del suo lavoro. Martino, visto che sei rimasto qua, almeno esatto, qui dentro c'è caldo e non c'è vento, nel frattempo tra poco partiranno anche gli allievi. Allora Martino, questo percorso tu lo conosci molto bene, secondo te è duro o è insomma fattibile? Tu che sei abituato a scalare le vette. Allora, sicuramente questo percorso è molto duro, ma soprattutto è molto duro per la gente che è abituata ad allenarsi in pianura. Questa gara... Infatti la ragazza del Mogliano di prima ce lo ha detto. Questa gara è famosa fra i cross del Veneto perché diciamo è una fra i 3 cross più importanti di tutto il Veneto della stagione invernale ed è l'unica diciamo che si svolge su un terreno diciamo di saliscendi e quindi è molto sofferta dalle persone che non hanno la possibilità di allenarsi in pianura perché ricordiamo che magari qui noi a Vittorio Veneto stiamo poco andare a Sant'Augusto a correre, no, però io ho amici da Jesolo, comunque diciamo da territori pianeggianti che per andare a fare potenziamento se salite vanno a allenarsi sui cavalcavia e chiaramente diventa un fattore importante un po' anche il discorso di allenare un po' la forza su percorsi di questo tipo. Poi ricordiamo che oggi sì, dopo questi 2 giorni di pioggia chiaramente il terreno è molto fangoso e anche questo aumenta la difficoltà e soprattutto un po' anche la tecnica che è richiesta per stare in piedi perché sì, sicuramente oggi gli atleti correranno con i chiodi da 12 perché è la massima misura consentita da regolamento e diciamo che sicuramente non è un percorso semplice, poi il freddo e il vento non aiutano di sicuro, però fa parte del cross. È il bello del cross. È il bello del cross, arrivare a casa infangati, quindi sì. Tanto non lavi tu? No, tanto lava la mamma, quindi non c'è problema, sì.
Bene Martino, grazie. E adesso stiamo per vedere la partenza. Martino Denardi è appunto già azzurro di corsa in montagna, ma ci ha detto che riprenderà a correre, quindi confidiamo di rivederlo non in borghese ma in tenuta da gara. Nel frattempo sta per partire la gara allievi, abbiamo detto che sono 5 km. Come detto, gli atleti partono ogni 10 secondi, 10 ogni 10 secondi. Gli allievi fanno 5 km, vuol dire 2 giri da 1000 metri e 2 giri da 1500 metri. Gli iscritti alla gara allievi sono 41 e ecco, abbiamo visto la prima partenza, i primi 10. Secondo l'analisi che faceva Lionello Bettin prima e che poi riprenderà, siamo andati a vedere i protagonisti della gara dello scorso anno che erano al primo anno in categoria e quindi quest'anno dovrebbero essere favoriti. Il numero 3 Samuel Mazzucco della Dolomiti Belluno era arrivato terzo, il numero 6 Mirko Bottega della Treviso Atletica era arrivato sesto. Sono partiti tra i primi 10 e verosimilmente saranno tra i protagonisti. Infatti mi pare proprio che Mazzucco sia in testa, lo vedete con la canotta gialla della Dolomiti Belluno, non vedo il numero se è il numero 3, ma la canotta è quella, potrebbe davvero essere lui, infatti è lui. Col numero 1 c'è Nicolas De Lorenzi della Quantin, sempre anche lui diciamo bellunese, col numero 9 c'è Francesco Cao del team di Vittoria Atletica, figlio di Ivan Cao, presidente di Scuola di Maratona, quindi anche lui figlio d'arte, anche se il papà corre più i trail, adesso probabilmente ci sta anche sentendo, chissà, magari poteva anche iscriversi a un cross in casa, ma insomma, magari si è iscritto, dopo andremo a spulciare tra gli elenchi dei partenti. Vediamo il gruppetto dei battistrada che è abbastanza staccato agli altri, mentre vedete che gli altri gruppetti di 10 in 10 si sono praticamente ripresi e quindi i 10 partiti assieme si sono agganciati. Vediamo il gruppetto dei battistrada, c'è sempre il numero 3 Samuel Mazzucco della Dolomiti Belluno che guida il pelotoncino, ma non ci sbilanciamo in commenti. Abbiamo visto prima che chi tirava il gruppo all'inizio poi ha pagato un po', infatti è già in questo momento secondo, ma questo è un normale alternarsi alla guida del gruppetto di testa. Proviamo a contarli: 3, 3, 6, 3, 9 e staccato il decimo. Vedete, i primi 10 sono rimasti proprio tutti assieme, però 5 km sono lunghi. Abbiamo sentito che la salita si fa sentire. Col numero 9 Francesco Cao sta guidando il gruppo in questo momento e il terzo è Aymen El Amrani dell'Atletica Pederobba al terzo posto. Allora Lionello, facendo l'analisi di prima, Mazzucco che era terzo l'anno scorso è lì col pelotone dei primi, è secondo in questo momento dietro a Francesco Cao, che invece è anche lui al secondo anno di categoria, l'anno scorso non era nei primi, e il terzo adesso è il numero 9, no scusa, ho perso il terzo, è il numero 1, Nicolas De Lorenzi del Quantin in questo momento. Sì, allora Nicolas De Lorenzi è un neo allievo. Ah, infatti 2005, sì. Era uno... Scusa, più vicino? Ecco, sì. Allora, è un neo allievo, lo scorso anno aveva, se non ricordo male, è arrivato secondo ai campionati regionali sui 2000 metri, campionati regionali vinti tra le altre cose da un compagno di squadra che quest'anno non vedo, adesso mi sfugge il nome, è praticamente della stessa società, dicevo, del Quantin, magari poi più tardi mi tornerà, stranamente non è in gara, ma probabilmente avrà un infortunio o qualcosa, capita, insomma, ecco. Magari anche una banale quarantena. Indubbiamente, in questo periodo funziona anche così. Funziona così. Qui la nostra difficoltà è, come prima, capire
se ci sarà qualcuno dalle retrovie che va a colmare i secondi che li Guarda, separavano prima dalla hanno fatto partenza. un'inquadratura larga, mi sembrava che non fossero ancora sufficientemente. Questo è il gruppo dei primi 10, Ecco. questo è l'ultimo e non si sono ancora avvicinati. Qui, Qui adesso è Cao che sta cercando di cambiare sì, ritmo, mi sembra. la gara è lunga, per gli allievi 5 km. 5 km, 2 giri da 1000 e 2 da siamo 1500. siamo già su distanze importanti se valutiamo che questa è la gara di apertura della Certo, stagione. certo. Perché lo scorso anno si partiva con i primi di gennaio, dove la gara era un po' più corta, si rodava un pochino, poi magari c'erano le non competitive domenicali, Certo, eccetera, certo, c'era modo certo. di avere un minimo di rodaggio. Adesso ci si trova a misurarsi subito su una distanza Importante. distanza che poi si ritrova ai campionati italiani, perché come dicevi giustamente all'inizio, questa è una delle 2 manifestazioni in cui ci si può qualificare Certo. per la fase nazionale di corsa campestre, Aspetta, sempre se verrà fatta. certo. Lionello, ti interrompo un secondo perché nel frattempo è arrivata Sofia Tonon, intanto che seguiamo, vedete pure qua in mezzo. Ciao Sofia. Tienili pure tu il microfono, Lionello, grazie. Allora Sofia, ti abbiamo vista partire forte, poi hai fatto un po' di duello con Noemi e poi? Poi ho capito che non riuscivo a tenere, quindi pian pianino mi si è staccata e... Ma quindi l'hai lasciata andare o è proprio scappata via? Cioè tu hai rallentato perché hai capito che non No, in riuscivi a realtà ho rallentato perché ho avuto un'esperienza l'anno scorso che ero partita troppo forte e appunto essendo i miei primi 4 km lo scorso anno Ok. pensavo di fare la fine che ho fatto. Ok, e il percorso com'era? Adesso tu che lo hai assaggiato, secondo te è la salita che può fare la differenza? Io nella salita, cioè sì sicuramente, ma anche le piccole discese che c'erano potevano aiutare tanto. Però per in sé il percorso mi piace sia per appunto questi saliscendi ma anche per la parte in piana. Ok, Lionello, fagli anche te una domanda da tecnico. No. Mi metti... Così non mi a ero Bruxelles. preparato. Non non mi ti ero sembra- preparato. no, beh, non importa, allora te ne faccio un'altra io. In questo periodo, intanto ci hanno detto che ti concentrerai sull'atletica leggera e questo ti permette di allenarti meglio. Certo e anche di più perché ovviamente il tempo che dedicavo prima al nuoto e alla bici lo dedico più alla Ok, corsa. ok. Però qualche uscita in bici la faccio ancora. Ok, ma sempre per tenerti in allenamento? Sì, sì. Ok. E prossimi appuntamenti, se il calendario lo permetterà? Per ora non so ce niente ne perché sono. il mio allenatore ancora non mi ha fatto sapere niente, però si Ok, vedrà. tu continui a allenarti. Certo. Va bene, grazie Sofia, grazie. Grazie Sofia. Complimenti, ciao. Allora vediamo a che punto siamo qua, Lionello. Sì, con mi la- sembra che... Eccolo qua. Francesco Cao, ho sentito lo speaker che lo nominava. Sì, ci Vediamo dà se una mano. la regia ci inquadra la testa della corsa. Nel frattempo vediamo il famoso totalone che fa capire. Eccolo Eccolo qua. qua, Francesco Cao, se è il primo, ma penso di sì. Posso pensare che conoscesse anche un po' il percorso perché tesserato per Vittorio sì, Atletica, sì, quindi sì. potrebbe No, anche... non è vittoriese, ma qui Bastica, insomma, Ecco, abita a pochi chilometri. So che l'area Fender qua è usata Certo, spesso certo, non certo, solo per certo. camminate ma anche per Certo. sedute di allenamento, di Certo. conseguenza potrebbe anche avere... Ecco, come vedi la struttura dell'atleta molto muscolare, Beh, come coscia molto dicevo prima, importante. è di famiglia, nel senso che il papà fa trail, è il presidente della scuola di maratona Ecco. e sono proprio, cioè, per loro è normale correre sui saliscendi, insomma. Ecco, come ti dicevo prima, l'importanza dei volontari, Per il tirar vento su. ha battuto le transenne, qui siamo in zona traguardo, se non ci fossero queste persone a disposizione Certo, stamattina, certo. in effetti ci troveremo Ricordiamo che sono ben 60 i volontari che oggi, più tutti quelli che ieri hanno reso praticabile il percorso che era assolutamente sotto acqua. Nel frattempo mi sembra che il passo non lo diciamo forte perché lo dicevamo anche prima di Noemi Cester, ma insomma mi sembra che il passo sia davvero buono. Sì, poi dal numero si evince che è partito in prima griglia, per Esatto. cui non... Ricordiamo che ci spiegava Aldo Zanetti che i giudici hanno chiuso le iscrizioni prima rispetto al solito, cioè non il classico giovedì ma il martedì, per riservarsi 2 giorni appunto per organizzare queste partenze andando a pescare. Allora, apro una parentesi, nelle maratone ci sono i tempi accreditati, è semplice fare le gabbie di partenza.
È chiaro che nel cross non esistono e comunque sono andati a guardare un po' i curriculum degli atleti per valutare i livelli e stabilire queste graduatorie. È chiaro che con i ragazzi giovani così non è neanche facile, a parte i primi, non è neanche facile insomma, avere chissà quanti risultati per stabilire le graduatorie di merito, chiamiamole così, ai fini della divisione della partenza. Comunque i primi sicuramente sono i protagonisti e lo hanno dimostrato anche nella gara allieve. Sì, qui abbiamo Vedete anche i distacchi che ci sono. ampi distacchi, no? Sì. E vedete anche il vento, come piega i paletti, vedete Sì. qui. Tranquillo. Ecco. Abbiamo il vento che ci dicono dalla regia che il vento ha tirato delle striscioni anche sulle nostre telecamere, quindi stiamo nel frattempo provvedendo anche a risistemare e a riposizionare le inquadrature. Sì, l'impressione è che sia teso forte, perché guardando la bandierina che abbiamo qui fuori dalla Sì. finestra, insomma, rispetto a prima, Sì. si sono folate Allora ti importanti. chiedo tecnicamente, chiaramente una gara come la nostra è una gara che cambia direzione continuamente con questi tornanti così. Il vento teso quanto fastidio dà? Il fatto che un colpo ti spinge, un colpo ti frena, un colpo ti è di fianco. Allora, darebbe più fastidio se fosse una gara in pista, Certo, dove andrebbe a inficiare quello che è l'aspetto cronometrico, sì, dove tu corri per fare la prestazione, Sì. oltre che per il piazzamento. certo. Indubbiamente a livello qua di cross possiamo dire che intanto bisogna dotarsi di un abbigliamento adeguato, perché potrebbe succedere che magari ti crei delle problematiche a livello muscolare. Correre con una semplice canottiera probabilmente è un po' rischioso, Sì, ecco, quindi sì. bisogna un po' riparare. A livello prestativo, come ti dicevo prima, non avendo necessità di tempi cronometrati, potrei dirti che è relativo. Sì, sicuramente. sì. Nel frattempo vediamo come Vediamo che abbia Cao preso un margine sì. decisamente. Ecco, quello che potrei dirti è che di solito chi in Veneto vince le prove di corsa campestre con questi ampi margini, poi ha ottime probabilità di ben figurare anche i campionati italiani. Bene, chissà che sia di buon Ecco, per auspicio. cui vedere che l'atleta in questo momento, quando siamo ormai a 500 metri dall'arrivo più o meno, ha un margine di oltre 100 metri dagli altri. No, 500 metri d'arrivo no, perché non è ancora entrato nell'ultimo giro. Però almeno non ho sentito la campana. No, Hai sentito la campana? Allora sì. mi sbaglio. Allora stanno viaggiando anche a un bel ritmo. Comunque la corsa mi sembra abbastanza rilassata, tutto sommato. Sì, ma come ti dicevo prima, abbiamo visto anche negli anni precedenti, soprattutto nelle gare allievi. Ok. Se c'è, diciamo così, un atleta che vince con un ampio margine, Sì. si può pensare che poi quando andrà ai campionati italiani sia in grado di ben figurare. Ben figurare. Beh, chissà davvero che sia... Quindi sia un buon viatico anche per Esatto. Alberto. Insomma. Nel frattempo è arrivata la classifica ufficiale, chissà che non crolli questo paravento, è arrivata la classifica ufficiale delle... Ecco, No. adesso Adesso che suona la è vero, campana. avevi ragione tu. Quindi mancano 1500 metri, allora faccio in tempo a ufficializzare la classifica, ringraziamo Fernanda di aversela portata. Allora, aveva ragione Noemi che non era sicura di essere terza, infatti era quarta, perché Elisa Maglione, che partiva addirittura nel terzo gruppo, ha fatto meglio di lei. L'avevamo anche citata Elisa Maglione tra le possibili pretendenti, in quanto era la campionessa regionale dei 2000. Esatto. Comunque appunto era partita nel terzo gruppo, quindi 20 secondi dopo, e quindi si è inserita al terzo posto. Allora, ricapitolando, ha vinto Chiara Pedo, la Dolomiti Belluno, in 15:26 con lo stesso tempo, ma seconda Lucia Arnoldo, al terzo posto Elisa Maglione, Atletica Ponzano, 15:46, quarta Noemi Cester, che abbiamo sentito, a seguire Bianca Maria Tasinato, Sofia Tonon, Linda Conchetto, Camilla Trio, Giulia Matteotti e Alice Dolci, per arrivare appunto fino al 10° posto. Bene, ufficializzato il risultato delle allieve, stiamo sentendo la campana che suona, perché siamo molto vicini al traguardo, anche se beati noi al calduccio o quasi del Palafendel.
nel frattempo appunto stanno compiendo l'ultimo giro i primi concorrenti. Cao è partito con il primo gruppo, quindi dubbi non ce n'è che sia... Anzi no, potrebbero esserci dubbi se fossero a meno di 10 secondi a lui, Sì, ma le mi immagini sembra sono, che il margine le immagini sono eloquenti. L'immagine è importante qua. Adesso, Oddio, potrebbe essere che uno del secondo gruppo è a meno di 20 secondi, adesso vediamo un però attimino. visto ma- così non mi sembra, insomma, anche del ritmo e della corsa che ha. Ecco, vedete inquadrato Francesco Cao, cordignanese, figlio d'arte, come abbiamo detto più volte. Insomma, papà Ivan potrebbe anche offrirci un bicchiere di qualcosa, visto tutte le volte che lo abbiamo citato senza nessun merito, perché è il figlio che sta vincendo. Ecco, qui abbiamo il numero 20. Il numero 20 che è un suo compagno di squadra e è Alvise Bona. Alvise Bona. Ecco, Alvise Bona sembra, essendo partito col 20, dovrebbe essere in seconda Secondo griglia e potrebbe essere Potrebbe uno che va a essersi inserirsi. inserito, Sì. sì. Vediamo il passo. Adesso bisogna anche capire appunto E poi mi sembra che proprio tutto il gruppo di Vittoria Atletica stia facendo, perché anche oltre ad Alvise anche Andrea Botteon era subito dietro, per cui Quindi proprio diciamo il gruppetto. Ecco, questo è un buon segnale, Alessandro, per un campionato di società certo, dove per fare punteggio servono 3 atleti. certo, sì, sì. E il punteggio viene preso sul terzo. Sì, Quindi sì. è ovvio che avendo 3 diciamo così, atleti molto vicini come prestazione, poi in un eventuale campionato di società, in questo Certo. caso nazionale, riesci a mettere la Certo. tua squadra tra le prime sicuramente. Sì, ricordiamo che a proposito di campionati di società, la Nuova Atletica San Giacomo tanti anni fa, non mi ricordo l'anno, ma vinse proprio il campionato italiano di cross giovanile, proprio in virtù di una squadretta che non aveva gli atleti da podio singolarmente, ma aveva la squadretta e vinse appunto il titolo di società. L'importante è l'omogeneità della squadra. Esatto. Ovvio che deve essere omogenea verso l'alto. Verso l'alto, certo, però non basta l'atleta di punta, insomma. Ecco, avere un atleta molto forte e averne poi altri 2 molto deboli non consente sicuramente di avere prestazioni importanti. Ecco, nel frattempo Fernanda continua a portarci degli ospiti. Chiediamo a Stefano Zenti di avere un attimo solo di pausa perché stiamo per vedere il traguardo della gara allievi. Ivan Cao Francesco Cao è ancora in testa. È ormai verso le ultime curve, non riesco a capire dall'immagine quanti metri manchino, Poi ma se l'inquadratura sicuramente riesce a rimanere sull'arrivo, potremo ecco. anche fare una valutazione eventualmente così, ok. a spanne. A spanne, quindi la regia ci ha sentito e resterà con l'immagine fissa sul traguardo non appena Francesco Cao lo taglierà. Soprattutto ero curioso di vedere il numero 20, che mi ok, sembrava il suo essere, compagno di squadra, Alvise Bona. mi sembrava essere vicino, diciamo così. Vedete ormai Comunque- negli ultimi metri penso che la fatica non si senta più, no? No. Specialmente quando vedi che c'è ancora il nastro del primo arrivato ancora bello teso. E poi È lì oggi che in ti particolar modo il fatto che tu non sai Sì. gli altri Non si può mollare. devi andare Non si può. al massimo Questa fino è alla una linea del condizione traguardo. nuova. Ecco Eccolo qua. Allora, l'arrivo vincente di lui Francesco dovrebbe Cao. essere indubbiamente il primo assoluto, Sì. perché comunque è partito in prima griglia. Certo, anche se questo atleta che sta arrivando, se fosse partito Ecco, nel secondo gruppo, adesso vediamo se riusciamo vediamo a dal vedere il traguardo. numero. Ah no, è il numero 3, il Samuel Mazzucco che era Ecco, partito forte questo all'inizio, potrebbe Dolomiti essere il Belluno secondo. che era partito con lui, quindi poi sicuramente abbiamo il il numero numero 20. 20. Ecco, Il numero a mio- 20 potrebbe addirittura aver vinto. A mio parere, Perché se non Bonalvise- sono passati 20 secondi potrebbe... poi cosa Ah no, abbiamo? il numero 20 è il secondo gruppo, quindi Eh, sono di- meno di 10 di- secondi. 19 Andrea Botteon. Ecco, questi sono tutte persone Allora, del secondo gruppo. Esatto, quindi il ragionamento in funzione del Tempo gioco di reale. squadra è davvero importante, quindi Vittoria Atletica, presidente Biz, chiedo alla regia se ha visto in giro il presidente Biz della Vittoria Atletica, può star contento perché i suoi atleti nella categoria allievi hanno fatto davvero una bella prestazione.
su tutti ovviamente Francesco Cao che ha vinto la gara. Allora sentiamo se Stefano Zenti ci raggiunge, responsabile, buongiorno, referente FITRI quindi la federazione triathlon. Allora sempre di più il triathlon si lega all'atletica leggera, è frequente vedere atleti che d'estate fanno il triathlon che d'inverno fanno il cross. Ma diciamo che le campestri secondo me, lo sottolinea il fatto appunto che a questa edizione, se non sbaglio, è passato a un concerto Alessandro Fabian qualche anno fa. Certamente. Cioè le campestri secondo me dovrebbero far parte d'obbligo alla preparazione invernale del triatleta. Okay, insomma. okay. A parte allora, se parliamo di alta prestazione, ho detto il nome, ma anche l'anno scorso, da partire dagli esordienti, tantissimi che fanno triathlon, la stessa Silca, insomma, Sì. Beh, penso di non dire lo vedremo dopo. lo Spinazzello vedremo dopo, quindi prima ho seguito la gara delle allieve, c'era la Sofia Tonon, Certo. la Matilde Rammas, Agnese Passone, Certo. la Sì, Bizia Eleonora, insomma, quindi ci connubio siamo. campestre triathlon ci sta alla grande. Allora, apriamo questa parentesi sul triathlon, la salute del movimento del triathlon veneto com'è in questo momento? Allora, a parte ovviamente la questione pandemia. sì, ecco, vabbè, ormai siamo anche stufi di parlarne, certo. ma la salute, diciamo che come con l'atletica i ragazzi hanno voglia di fare, bellissimo il progetto che abbiamo tra virgolette scoppiazzato dalle altre regioni del nord di Winter Triathlon. Oggi ci sono 90 ragazzini dagli 8 anni ai 18 anni su altopiano di Asiago e si stanno approcciando a questa specialità Certo. del triathlon, cioè corsa, mountain bike e sci da fondo. Quindi è logico, la voglia di fare sport c'è. Speriamo che questo periodo appunto abbia caricato ancora di più i ragazzi. Dopo sappiamo che ci sono delle defezioni, ma quelle insomma ci sono sempre, quindi teniamo duro e andiamo avanti. Dai. Certo. Comunque tutto sommato, rispondendo alla domanda, direi buona la situazione. Ecco. Bene. E dal punto di vista adesso un break sulla pandemia vi condiziona molto? Allora, a parte l'aspetto diciamo agonistico, ma l'allenamento credo di no. Allora, allenamento soprattutto per le piscine, perché sappiamo benissimo che a parte qualche piscina, allora noi potremmo allenarci, però è logico che tanti gestori aprire solo per gli agonisti è un po' come per gli sciatori, gli agonisti possono fare le discese, però se non aprono gli impianti di risalita. Dopo, ecco, tutte le società con gli allenamenti all'aperto hanno fatto il loro protocollo Covid con il medico sociale, quindi insomma questa sensibilizzazione al problema c'è. Gli allenamenti all'aperto continuano e le piscine un po' penalizzate, come tante società. Vabbè Stefano, grazie, in bocca al lupo. Adesso abbiamo i protagonisti della corsa da sentire. Complimenti alla Silca, Aldo Zanetti. Beh, oggi sono veramente a dura prova, sì, veramente. Non solo il freddo, grazie anche il vento. Grazie Stefano, in bocca al lupo. Buona giornata a tutti. Grazie. Allora, qui abbiamo i primi 3 che hanno attraversato la linea del traguardo. Non ci sbilanciamo, ma sì dai, dovrebbe essere così. No, allora, eccoli qua, prego ragazzi. Vediamo dall'inquadratura se mettetevi come foste sul podio. Allora, Francesco in mezzo, il secondo e il terzo. Bene, allora partiamo per onore. Allora Francesco, intanto abbiamo citato tuo papà più volte, ma tuo papà non ha mai vinto una gara così. No, diciamo che si fa altre specialità lui, dai. Va bene. Ascolta, sei partito forte subito, siete partiti insieme e poi hai cambiato marcia. Adesso chiedo a te se sei tu che sei andato forte o è lui che ha mollato. No, dai, diciamo che siamo partiti tutti e due forti, anche perché con le partenze distaccate avevamo un po' paura di quelli dietro, quindi abbiamo cercato di aumentare subito il ritmo. Ecco, questa cosa chiedo anche a Samuel, questa cosa di sapere che comunque quello che è dietro, se è del gruppo partito 10 secondi dopo, può scavalcarti in classifica, condiziona un po' la gara o no? Sì, secondo me condiziona abbastanza la gara perché ti viene da tirare di più e poi anche un po' paura che gli avversari rivengano. Ascolta, proprio per questo chiedo a Alvise, tu sei partito nel secondo gruppo, allora tu li vedevi davanti e sapevi che anche se erano davanti potevano essere dietro di te, questo ti ha un po' aiutato? Sì, volevo attaccarmi, ho provato ad andare più vicino possibile per attaccarmi e ho spinto tutto il tempo per prenderli.
Quindi in generale chiedo a Francesco, questo sistema del partire ogni 10 secondi vi danneggia o insomma si supera, basta un po' organizzarsi? Secondo me aiuta un po' quelli che partono dietro, dato che hanno lo stimolo davanti per riuscire a prenderli. Va bene ragazzi, vi ringrazio e complimenti, andatevi a rivestire un po' perché intanto il vento vi ha dato tanto fastidio, il vento fuori. Sì, parecchio. Soprattutto nel rettilineo, questo qua di partenza soffiava parecchio. Va bene, grazie ragazzi, complimenti. Bene. Nel frattempo ci spostiamo così inquadriamo la premiazione della categoria allieve. Questa è la premiazione allieve. Esatto. Allora ribadiamo la classifica, prima è Chiara Pedol, Atletica Dolomiti Belluno, con lo stesso tempo ma seconda Lucia Arnoldo, sempre Dolomiti Belluno, e al terzo posto Elisa Maglione, Atletica Ponzano. Abbiamo detto la curiosità del fatto che appunto è partita nel terzo gruppo e si è issata fino al terzo gradino del podio. Bene, conclusa la cerimonia della premiazione, nel frattempo il regista mi maledirà perché sono entrato nell'inquadratura e adesso non so più come uscirne, ecco, sono riuscito a uscirne cambiando l'inquadratura. Nel frattempo appunto aspettiamo la classifica ufficiale prima di sbilanciarsi per quanto riguarda la categoria allievi e in realtà qui il tempo corre perché tra 5 minuti dovrebbero partire le juniores. Difatti stiamo vedendo all'esterno della nostra ormai immancabile finestra le ragazze della categoria junior femminile. Anche per loro 5 km. Sì, qui sarà sicuramente qualche minuto in più il tempo che impiegheranno a percorrere la distanza. Il vento è tesissimo in questo momento, quindi non invidio le ragazze vedendole in pantaloncino corto e canottiera, qualcuna anche coraggiosa, temeraria. Sì. Allora se riusciamo a dare un'occhiata alla lista delle iscritte, dobbiamo... Non sono tante, sono 17. Abbiamo tra le iscritte la vincitrice dello scorso anno della gara allieve, esatto, che quest'anno è passata alla categoria superiore ed è Alice Bitz, con il numero 6, compagna di squadra di Francesco Cao, che abbiamo visto prima. Poi, quindi possiamo dire che Vittoria Atletica sta lavorando bene sul vivaio. Sicuramente. Poi abbiamo una Emma Pozzani, che lo scorso anno si era piazzata in podio nella gara juniores, in questo caso, che è un 2002, di conseguenza è rimasta in categoria. Certo. Poi ci sono due ragazze dell'Atletica Vicentina, precisamente secondo me Dalla Pozza Francesca e Chiara Pizzolato, che potranno essere due protagoniste indiscusse della gara. Cioè, un mio pensiero così volante, direi sono 17, facciamole partire assieme. Hai ragione. Non dico 50, hai ragione, 17. ma non succederà. Ecco, non succederà purtroppo, perché vedere 10 che partono, poi c'è la pausa, ne partono altre 7, certo, e non è neanche, e questo è un mio giudizio assolutamente personale, non è neanche piacevole per chi guarda vedere una persona, poi un'altra, non riesci neanche a godere dello spettacolo che hai. Però qui sai sul che campo. sentendo parlare i ragazzi prima e anche un ragionamento che facevi te, è caduto lo striscione. Ecco, è caduto lo striscione, quindi è tutto complicato anche dal vento. Mi ci fanno dei cenni dalla regia, ecco adesso si vede, io guardavo dalla finestra, bastava guardarsi nel monitor, eccolo qua. Probabilmente verrà rimosso. Penso di sì. Cioè è più impegnativo riportarlo anche perché questo è uno striscione che va caricato di aria. Penso che è un peccato, ma bisogna rimuoverlo, quindi probabilmente la partenza subirà un po' di ritardo. Vediamo un attimino. Perché... Comunque stavo dicendo, Lionello, in base a quello che dicevano i ragazzi del podio allievi e anche una tua riflessione prima, il fatto di non sapere se quello che è dietro di te 3 metri è partito nel tuo gruppo
ti spinge a non mollare mai, no? E quindi questo dal punto di vista dell'impegno dei ragazzi è uno stimolo a dare il massimo fino all'ultimo metro. Sì, indubbiamente è un po' quello, come si citava prima, quello che succede nelle gare in pista, dove tu dai tutto fino all'arrivo perché hai il Il cronometro. tempo, certo. In questo caso è la stessa cosa, perché il tempo comparato non ti dà la possibilità di poter dire, beh, sono nel gruppo di testa, arrivo davanti, allungo, ce la faccio, non ci sono problemi. Certo. Ecco, anche qui vediamo, sono schierati in griglia, la mia speranza è la Vana, abbiamo due gruppi, due gruppi che partono. Qui abbiamo il podio delle allieve, intanto, qua dietro di noi. Possiamo anche, se vuoi... Sì, volevo solo vedere lo start delle junior. Delle junior e dopo sentiamo le tre allieve. Sì. C'è anche Andrea De Lazzari con un cappello inguardabile. Adesso vediamo, inquadriamo Andrea. Vieni Andrea, il presidente di Atletica. Buonasera a tutti. San Venemiano, complimenti per il cappello, davvero l'ho definito inguardabile, ma insomma va bene. In realtà, se guardi bene, è un cappello a forma di asinello che diamo a tutti i nostri bambini piccoli, che in realtà è stato realizzato in Perù per un progetto che avevamo fatto sulla parte etica del sfruttamento del lavoro minorile, fatto dalle mamme e non dai bambini di solito, e lo regaliamo a tutti. Siccome abbiamo come mascotte l'asinello che vola, abbiamo fatto il cappellino dell'asinello. Poi a me dicono sempre che la mia testa vola troppo, allora è giusto, la copro con l'asinello. Giusto, allora ritiro quel che ho detto, allora complimenti per il berretto. Ascolta, velocemente che abbiamo le ragazze che ci aspettano per una domanda. Insomma, questa tua atletica San Venemiano, state serando atleti di grandissimo livello. Tamberi è la stella, ma mi dicono che ne arrivano anche altri. Ma sì, allora più che la stella dell'atleta, io tengo sempre a precisare che gli atleti passano... Nel frattempo, scusa, è partita la gara Juniors Donne. Sì. Allora, gli atleti passano poi la classe dirigenziale, i tecnici, è la parte, è il cuore realmente importante della società. Noi abbiamo avuto questa grande fortuna di creare un bel progetto, una partnership con la ICS, che è il nostro ente di promozione sportiva, e Tamberri, con una prospettiva anche di collaborazione con le Fiamme Oro su tutti quelli che saranno dei progetti futuri sul servizio alle famiglie e per i ragazzi. E quindi siamo onorati di poter tesserare un atleta campione del mondo e campione olimpico, 2,39 nel salto in alto, primatista italiano di tutti i tempi nel salto in alto, e si presenta da solo. Però siccome le mamme erano tutte felici di questo tesseramento di questo bel ragazzo, mi hanno chiesto i papà di compensare col tesseramento di un atleta donna. L'ho scelta bellissima, l'ho scelta nel mezzo fondo, non svelo ancora il nome perché... non dovresti mai a un giornalista fare questo ragionamento, non dire il nome. Ma è fatta apposta per creare un po' di entusiasmo, quindi faremo il comunicato stampa nei prossimi giorni. Arriverà una grande atleta di valore internazionale al femminile nel mezzo fondo. Va bene, grazie Andrea, ti lascio scappare e non so se volessi salutare qualcuno. No, volevo solo ringraziare quelle società che hanno invece aderito nei progetti di collaborazione al progetto ATL Etica, tra cui una su tutte anche l'Atletica Tre Comuni, la nuova Atletica Tre Comuni, sulla quale è nato un progetto di coordinamento tecnico, sulla base tecnica, e dove loro sono operanti nelle attività principali dei settori giovanili, e poi dalla categoria cadetti creiamo un gruppo di lavoro importante che sta già dando i suoi frutti, che più che i tesseramenti dei due atleti assoluti, se si va a vedere, abbiamo ormai 22-23 cadetti maschili, 22 e 23 cadette femminili, e sono lo zoccolo duro per la prospettiva di alcune gare, alcune squadre importanti anche per le categorie allievi e quant'altro. Oggi purtroppo gareggiano solo gli assoluti, ma avremmo voluto esserci veramente con tutto il gruppo perché ci stiamo iniziando a divertire. Bene, grazie Andrea, in bocca al lupo allora per tutto e buona giornata. E a Vittorio Veneto, 9 giugno, meeting internazionale di atletica leggera, ATL Etica, già dichiarato ufficiale nel calendario italiano. Allora, dopo aver portato Larissa e Pechino, chi porti? Ma sarà un meeting internazionale dove andremo a valorizzare comunque il talento italiano, quindi ci saranno gare, non posso dire chi sarà, ma ci saranno gare di lungo femminile, alto maschile, velocità 100 metri, quindi insomma sarà un meeting del talento.
Va bene, grazie Andrea, buona giornata. Lionello, ti ho lasciato seguire la corsa, ragguagliaci un po' sulla gara juniores femminile. E Francesca Dalla Pozza al comando, poi Alice Biz, poi le due atlete di Mogliano, Matilde Vigato e Puziò Silvia. Queste sono le 5 che partendo in prima griglia attualmente comandano il gruppo. Bene, allora chiedo alla regia se ci inquadra qui vicino le ragazze del podio allieve, vi abbiamo appena viste premiate. Allora Chiara, chi è Chiara delle tre? Chiara, Lucia, guarda, mi hanno scritto Luica, che non è né Luisa né Lucia, va bene, e invece Elisa, questo sì. Allora, voi due bellunesi, è partita la vostra compagna, la vostra avversaria prima, voi l'avete ripresa, siete andate via, era una strategia oppure effettivamente lei era partita molto forte? Beh, diciamo che non me l'aspettavo di questa gara, anche perché anche essere in categoria insieme alla Tonon, che è una ragazza molto forte, e anche appunto abbiamo iniziato a vedere quella del Mogliano che era davanti e diciamo che era partita molto bene. Non me l'aspettavo, però durante la gara abbiamo rimontato e è stata Ascolta, e voi avete fatto un po' di gara a due, vi siete dati un po' il cambio oppure ognuna per se stessa? Lei non ti sente? Ci siamo aiutate un po' a vicenda, magari 500 metri tirava una, poi passava davanti l'altra e niente, pian piano insomma siamo riuscite a recuperare sulla prima. Ma quando avete visto che l'avete ripresa siete andate via, cioè avete spinto ancora di più o avete continuato sul vostro ritmo? Allora io devo dire la verità che ero stanca perché ieri ho fatto una gara di sci e In che gara? Perché seguo anche lo sci. una gara di sci di fondo Ah, ok, fondo. e allora ero Quindi campionati provinciali, cioè no, prova regionale a Falcade? sì, la gara regionale a Falcade classico e allora a metà gara proprio ho sentito le gambe che erano stanche, anche le braccia, però comunque abbiamo continuato sul nostro ritmo, abbiamo cercato di allungare alla fine e poi insomma io sono molto soddisfatta. Beh, ci credo. Elisa, tu sei partita addirittura nel terzo gruppo e ti ha aiutato questo fatto di sapere comunque che le tue avversarie le vedevi lì ma in realtà erano più vicine perché eri partita dopo? Allora, diciamo che comunque all'inizio non mi sono proprio resa conto perché non sapevo bene quanto equivalesse la distanza rispetto al tempo, però comunque anche il mio allenatore mi ha aiutata e mi ha detto più o meno a quanto stavo andando, infatti io i primi giri stavo andando abbastanza forte e quindi comunque anche vedere un po' le persone davanti mi ha aiutato perché erano uno stimolo per andare più forte, però mi sarebbe piaciuto essere con le prime, comunque partire nella prima fila. Ok. Ultima cosa Chiara, eri mai salita in cima al primo gradino di un podio? No, diciamo delle campestri no, non sono mai salita in cima, quindi per me questo è anche una bella vittoria dopo comunque diversi anni. Ascolta, e la campestre rispetto alla pista, alla strada, cioè, ti dà sensazioni diverse, cioè, si fa più fatica ma forse vincere è ancora più bello o no? Diciamo che non ho mai amato la pista, però dall'anno scorso ho iniziato a fare gare in pista e l'ho apprezzata di più, diciamo. La pista? Sì, la pista, però preferisco le campestri o la montagna, comunque quella che non sia in pista. E oggi si è visto. Grazie ragazze, complimenti ancora e continuiamo adesso a seguire la gara delle juniores che nel frattempo prosegue. Dalla finestra si vede il vento è ancora molto teso e quindi vai Lionello, vai. Abbiamo anche Mattia Piccello, però Federica è la vincitrice dello scorso anno della gara assoluta e per noi è sempre un piacere, per me in particolar modo, vederla. E Vai. No. Allora Federica, l'anno scorso hai corso, hai vinto, anche se formalmente eri fuori classifica, ma insomma è stata una bella gara, oggi sei in Borghese. Sì, sono venuta a fare un giro perché comunque Vittorio Veneto è nel mio cuore, il cross Città della Vittoria, l'ho fatto quasi ogni anno quando ho potuto comunque. E ovviamente quest'anno per la situazione in cui ci ritroviamo il clima sicuramente è molto diverso,
però comunque è sempre un cross che mi è piaciuto, quindi comunque ci tenevo ad esserci qua anche oggi. Ti stai allenando? Sì, adesso io l'anno scorso mi sono operata e fortunatamente l'operazione è andata bene, ho risolto completamente, quindi adesso ho ripreso a pieno con gli allenamenti. Non posso chiederti qual è il prossimo appuntamento perché qua non si sa bene, o lo sai? Vediamo come sto con gli allenamenti e poi vedremo. Ok, ultima cosa, da esperta, vedi dalla finestra il vento quanto teso è. Ho chiesto a Lionello, secondo Lionello non è un grave problema il vento così teso in gara, tu cosa dici? Lui lo diceva perché non c'è un tempo cronometrico da fare, ma insomma un po' spinge, un po' frena, e tu da atleta cosa dici? Stai parlando con una che lo soffre tanto il vento, quindi per me sarebbe un grosso problema e mi ritroverei molto in difficoltà a gareggiare in condizioni di questo tipo. Quindi poi più che altro anche orari mattinieri, cioè fa anche più freddo, quindi col vento sicuramente peggiora la situazione. Poi in un cross in cui devi correre tanti chilometri, avere un muro davanti non è facile. Quindi secondo me almeno se corressi io, nel mio caso non sarebbero condizioni ottimali, mettiamola così. Quindi sono molto coraggiosa di queste atlete oggi. Bene, grazie Federico Del Bono, complimenti e in bocca al lupo per il resto della stagione e della carriera. Ciao, allora Lionello, grazie, ciao. Ti ho visto emozionato a vedere Sì, un ma atleta così. perché conosco bene la mamma, conosco bene Nadia Dandolo che certo. Si allena al campo di Novara, abbiamo vissuto indirettamente tutte le sue disavventure. Bene, dai, Pensare speriamo bene. che non si erano accorti di questa scheggia che bloccava l'articolazione, l'ha praticamente devastata per 7-8 anni. Incredibile. Cioè, veramente una cosa incredibile. così. Vabbè, Va bene, speriamo che sia risolto. È ancora giovane Federica, Certo, può certo. riservarci tanti ancora risultati di valore e di prestigio. Adesso Quindi, io non so tornando alla nostra gara, se questa è la testa della corsa. sì, questa sono Sono Dalla Michela Pozza. Moretton. No, è Dalla Pozza Scusa, sì. e Pizzolato. Sono Dalla Pozza e Pizzolato dell'Atletica Vicentina. Avevamo citato prima come due possibili protagoniste. Dietro a lei, sotto il traguardo, era transitata Alice Biz, che vediamo adesso di spalle, di Vittoria Atletica. Queste tre sono partite vinse la gara lieve. Queste tre sono partite in prima griglia. Visto, adesso sì possiamo dire, visto il notevole distacco, perché poi avevamo l'altro gruppettino a 10 secondi. Esatto, quelli a 20 secondi non ci sono. Quindi... Per cui qui siamo veramente con il podio della gara juniores in questo momento. Certo. Poi, come ti dicevo prima, i distacchi sono ampissimi, perché a mano che si sale con le categorie, purtroppo dico io, abbiamo una moria di atleti. Certo. Noi oggi qui, come avevamo detto all'inizio, non ci sono le gare giovanili, però ci sono 200 ragazzi, poi ci sono 200 cadetti, poi si passa alla categoria lieve, dimezzate, un quarto, 50, 37 abbiamo visto prima, no? 37. Arriva la categoria juniores 17. Tant'è vero che solitamente si abbinano le gare degli allievi con le juniores, si fanno correre assieme, proprio perché anche per dare un po' di soddisfazione anche alle stesse ragazze che si trovano così. Oggi, tra le altre cose, abbiamo anche pochissimo pubblico sul percorso a sostenerle, quindi veramente è una tristezza, diciamo così. Anche per chi corre, sentire il calore del pubblico è fondamentale. No? Comunque vedi, le prime tre hanno preso un ampio margine, poi... È davvero molto sgranato il gruppo delle junior. Vedete le prime due di Atletica Vicentina, a seguire l'atleta di Vittoria Atletica, e poi proprio sgranatissime, diciamo, tutte le altre allieve della categoria juniores, che abbiamo detto fanno 5.000 metri. 5.000 metri, quindi 2 giri da 1.000 e 2 giri da 1.500. La regia mi richiama continuamente per il microfono, insomma non imparerò mai.
Dovete lavorare voi col mixer. No, dobbiamo dire alla regia che ci doti delle cuffie e del microfonino, quello che viene No, ti confesso incastrato qua confesso davanti. che me l'aveva anche detto, però dopo mi sentivo imprigionato perché sarei stato legato a un filo e allora mi ha detto se vuoi il gelato, come si chiama questo microfono, allora devi tenerlo bene e invece non sono capace. Vabbè, comunque stiamo seguendo la corsa, vedete le due battistrada, Francesca Dalla Pozza e Chiara Pizzolato, che stanno davvero creando il vuoto e mi sembra che si stiano anche staccando tra di loro, no Lionello? Sì. Volevo dirti che Chiara Pizzolato, già il cognome ci dice qualcosa, no? Certo. Figlia d'arte di Orlando, due volte certo, vincitore a New York, per cui potremmo anche averlo qui in mezzo al percorso. Aspetta che ti potrebbe interrompo esserci. e ti chiedo. Allora, prima abbiamo sentito Federica Albuono, la Pizzolato. Se vogliamo, sono diversi i casi di figli d'arte. Perché secondo te? Nel senso, è perché l'atleta forte porta il figlio a gareggiare o perché c'è anche qualcosa proprio nel DNA secondo allora. te? O l'alimentazione, la vita, che ne so? Allora, generalmente i genitori sportivi portano il figlio a far sport. Sì. Poi può succedere anche che il figlio non lo faccia pur avendo Sì, i genitori certo. sportivi. Però tendenzialmente si porta il figlio a far sport. Non tutti però i figli di sportivi hanno le prestazioni Certo, elevate e questo è dovuto a genetica. Certo. Se io sono Federica Del Buono e ho il papà Gianni Del Buono che correva velocissimo i 1500 negli anni 70 e la mamma idem che correva 800 è difficile che geneticamente io non possa correre Certo. gli 800 e 1500 velocemente. Certo. Questo certo. è un dato di fatto, il patrimonio genetico è Sì. indiscutibilmente un qualcosa che aiuta. Perfetto. Allora ti ho interrotto, prima stavi parlando di Chiara Pizzolato che appunto sta conducendo la corsa, adesso se ci fanno vedere le immagini della testa della corsa. Sì, allora il vento ci il sta vento un po' sta abbattendo penalizzando. un po' tutto. Allora comunque ultimo giro, passa davanti Dalla Pozza Francesca e Chiara Pizzolato è leggermente distanziata, diciamo di una trentina di metri in questo momento, ecco. Purtroppo Sì. vedo che il vento adesso è tesissimo in questo momento. Sì. C'è anche l'arco della partenza che oscilla in modo... Sì, è veramente una situazione... Ah sì? Sì, noi siamo in una situazione, devo dire, Noi siamo a parte voi che avete anche lo la spiffero, fessura la direttamente regia ha uno spiffero dietro la schiena che non è però male, ma insomma... noi ci consideriamo fortunati. No, noi nella siamo nostra fortunatissimi, perché le immagini non inquadrano anche delle strutture Ultimo gonfiabili giro. che sono sul tetto della casa, diciamo, vicino al Palafender dove ci troviamo, che sono davvero messe a dura prova dal vento che è tesissimo oggi. Sì, di solito Alessandro mettono lo speaker sopra il Esatto. tetto e Lo speaker è volato via, infatti lo sentiamo molto lontano, chissà dove è volato. sì, in effetti non riusciamo più ad avere... Non sentiamo più lo speaker. Comunque Un po' ecco, Francesca Dalla Pozza sembra aver preso un margine ormai assolutamente importante, no? Vedete anche dalle immagini il vento anche sui nastri è proprio teso in questo momento, è laterale rispetto all'atleta. Come vedi, curva, qui è importante avere, diciamo così, una buona brillantezza muscolare per rilanciare immediatamente Certo. la velocità. Devo dirti così a occhio che il terreno sta tenendo anche bene. Sì, Se è vero. consideriamo quanta acqua è caduta È nei vero, giorni è vero. scorsi e ieri soprattutto, Sì. a parte 2 o 3 situazioni un po' particolari, ma qui il terreno Sì, sta è tenendo vero. benissimo. Sai che pensando alle passate edizioni di per sé, oggi ci sono 300 concorrenti, l'anno scorso era 1500, è anche questo che contribuisce a rovinare il terreno ovviamente. Sicuramente, però Va bene c'è che erano, anche da va considerare bene che erano bambini quelli sono bambini del numero, che sì. fanno un giro Certo. e quindi rovinano meno, il peso è... Però comunque passano. Lo scorso anno era più un terreno, se non ricordo, forse l'anno scorso 2 anni fa, perché il tempo vola veloce, che era ghiacciato, poi è uscito il sole, per cui si è Sì. sciolta la parte superiore, è diventata una patina. Ecco, è arrivata nel frattempo la classifica ufficiale degli allievi
vinta da Francesco Cao, come abbiamo detto. Avevamo detto che Alvise Bona col numero 20 era arrivato terzo o secondo noi? Poteva essere in lotta di vittoria. Infatti è arrivato secondo a 9 secondi di distacco da Francesco Cao, quindi davvero ci è andato vicino. Al terzo posto Samuel Mazzuccalo, i primi due di Vittoria Atletica, il terzo di Dolomiti Belluno. Quarto posto per Andrea Botteon, ancora di Vittoria Atletica, quindi davvero la società vittoriese ha ottenuto un buon risultato. A seguire Federico Morona, Mirko Bottega, Nicolas De Lorenzi, Jacopo De Carli, Lorenzo Carta, al decimo posto Giovanni Lops, e a seguire tutti gli Alessandro, altri. qui abbiamo Mattia Piccello, che è un responsabile dell'attività agonistica della FIDAL Veneto. Eccoci qua, Mattia. Allora, buongiorno, benvenuto. Allora, come vedi questa giornata di oggi con questo ventaccio che sta complicando ulteriormente la vita degli organizzatori, ma dal punto di vista agonistico? Allora sì, sicuramente non è semplice, ma sappiamo che fango, freddo e fatica sono le 3 F dei cross. Grazie mille, sono contento di essere qua, sono contento che sotto la direzione di Aldo Zanetti sia stato possibile organizzare questo cross, cosa non scontata e non semplice, e come FIDAL Veneto gli abbiamo dato appunto tutto l'appoggio possibile, perché purtroppo quest'anno sono saltati tutte le fasi del CDS regionale di cross e il campionato regionale individuale anche, però questa fase che è di qualificazione al CDS nazionale e la prossima che sarà Grumolo delle Abadesse il 14 febbraio siamo riusciti a salvarlo, seppur in modo contingentato, però anche con le partenze così scaglionate penso che stiamo sicuramente facendo una bella figura. Ci si vedeva qui anche con Lionello e anche con gli atleti che passano davanti al nostro microfono, il fatto di queste partenze scaglionate a 10 secondi, che dal punto di vista televisivo per noi è un po' un problema, perché non sappiamo se uno è primo davvero o se ce n'è un altro che lo scavalcherà in base al cronometro, ma dal punto di vista dell'impegno degli atleti non si molla fino all'ultimo, perché non sai se quello dietro di te 2 metri è partito al gruppo dopo. È un valore, no? Esattamente, difatti in settimana ho ricevuto diverse chiamate da atleti, io ho fatto atletica proprio fino a qualche anno fa in pista, adesso faccio un po' più di strada, però comunque nel mondo del mezzo fondo sono sempre dentro, diverse chiamate da amici che mi chiedevano, atleti oggi, che mi chiedevano se appunto contava il real time. Ho detto assolutamente sì, quindi bisogna considerare una gara a cronometro, quindi bisogna veramente dare il tutto per tutto dall'inizio alla fine, anche chi è in terza quarta fila può vincere, quindi è una cosa sicuramente singolare che ha trovato molti spiazzati, però anche particolare, è un mettersi in gioco al 100%. La tattica che nel cross delle volte serve qui è molto più difficile, cioè uno non può dire vedo che è staccato. Assolutamente, quindi poi effettivamente così i veri valori in campo escono di sicuro fuori. Ascolta, a proposito di valori, e dopo ti lasciamo andare, nel frattempo vediamo il taglio del traguardo di Francesca Dalla Pozza, che ha vinto la gara junior, ha staccato nettamente la sua compagna Pizzolato. Al volo hai visto le 2 gare allievi e allievi, dal punto di vista tecnico cosa hai visto? Sicuramente una gran competizione, ma il fermento a livello del mezzo fondo, a livello veneto, ricordiamo che siamo sempre comunque la seconda società, la seconda regione per tesserati, ma anche per risultati, avendo vinto anche il campionato italiano cadetti l'anno scorso, quindi il Veneto si conferma sempre fucina di talenti che fanno ben sperare per il futuro. Grazie Mattia, grazie, in bocca al lupo, buon lavoro anche per il tuo incarico in FIDAL Veneto. Allora, abbiamo Chiara Pizzolato che ha attraversato la linea del traguardo per seconda, presumo possiamo considerarla seconda, visto anche il distacco che adesso c'è dalla seconda alla terza. Certo. E attendiamo per conferma, ecco, Alice Biz. Ecco, la vittoria atletica. Le 3, vittoria atletica. Questo, a mio parere, è il podio. Sì, è passato troppo tempo perché ci siano dubbi. C'erano 10 secondi eventualmente da chi è partito in seconda griglia per poter... Certo. Ecco qui. Questa è il numero 2, quindi è partita nel primo gruppo, e Marilena Rossa, Anna Feltre. Perfetto. Queste sono tutte. Ecco, il numero 17... Annalita Scalzotto, atletica arriva adesso, potrebbe essere inserita, diciamo così, è vicino al podio, ma non penso sul podio. Potrebbe essere quarta. Sì. Adesso c'è anche questo modo nuovo. Avevo visto Beppi Mattiello dopo. Sì, difatti gli avevo detto di fermarsi qui un attimo. È lì sotto Serena, va bene. Con Serena Allora niente, qui come vedi insomma i distacchi sono abbastanza netti e quindi
Comunque c'è questo, c'è l'arco della partenza che non so se resisterà fino alla giornata. Per adesso tiene. Sì, Insomma, comunque questa cosa questa novità delle partenze scaglionate al di là delle nostre lucubrazioni mi sembra che cominci a attizzare, no? Il fatto di ragionare non sull'avversario a vista ma sulla propria prestazione tirando sempre al massimo. Sì, potrei dirti che in atletica comunque sei tu che corri e dai il massimo. Esatto. Posso dirti che nel triathlon partire nel gruppo 2 e nel gruppo 3 è vantaggioso. È vantaggioso perché poi ti dicono no draft, non scia, e invece, ma in realtà la scia c'è. invece. Per cui chi parte dietro, sfruttando poi la situazione della scia, riesce a recuperare quei 10-20 secondi che poi gli tornano utili. Certo. Allora qui abbiamo... Bene, abbiamo il podio delle junior, appena arrivate sono già qui. A nostro giudizio questo è il podio. Non è che da dietro sia rientrato qualcuno, ecco, benissimo. Allora, Francesca, una gara direi di prepotenza, siete andate via, poi hai staccato anche la tua compagna, quindi una bella vittoria. Ti sentivi bene oggi? Sì, devo dire che non è stato così difficile, le sensazioni erano buone, un percorso un po' difficile con tanto paltano, tanto scivoloso, però insomma alla fine siamo riusciti lo stesso a portare a casa una bella vittoria. Ascolta, il vento dava fastidio? In alcuni tratti verso la parte centrale dove c'erano gli slalom, sì, perché era uno spazio molto grande, molto aperto, quindi si sentiva, sì. Ascolta, tu hai corso la tua gara o hai fatto un po' anche conto sulle tue avversarie? In realtà ho fatto una gara abbastanza a sensazione, ho deciso di partire abbastanza tranquilla perché comunque è la prima gara della stagione, dopo una stagione molto difficile e particolare per tutti, penso. Quindi sì, diciamo che mi sono basata molto sulle mie sensazioni. Bene, grazie. Allora Chiara, all'inizio eravate insieme, poi a un certo punto Francesca è andata via, l'hai lasciata andare o è proprio andata via lei? È andata via lei. Se fossi riuscita sarei stata insieme a lei, ma il fango, penso sia stato tanto pesante il fango, infatti scivolavo molto in curva e poi mi si sono appesantite molto le gambe e anche il vento era molto fastidioso. Poi non c'erano più punti di riferimento perché lei era troppo avanti, dietro non avevo nessuno, quindi è stato un po' così una gara a calare alla fine. Hai corso un po' da sola quindi? Esatto, sì, a parte la prima parte poi sì, mi sono anche un po' demotivata, però sì, non avevo più punti di riferimento e di stimolo. Bene, grazie. Alice, allora un podio, insomma, penso che comunque sia un bel risultato. Tu le vedevi davanti le tue avversarie, hai provato a raggiungerle o le hai ritenute subito troppo veloci? No, all'inizio ho provato a stargli attaccata, però sapevo che non ero molto in forma, anche perché sono stata ferma qualche settimana per un piccolo strap. Ho provato a vedere, però ho visto che il ritmo non ce l'avevo, quindi mi sono staccata e il distacco è aumentato abbastanza, però ho tenuto duro per mantenere la posizione e alla fine sono arrivata. Ascolta, ti guardavi alle spalle perché con questo discorso delle partenze scaglionate avevi paura dietro? Sì, nei tornanti guardavo sempre dietro e è un po' strano fare una gara così, dai, però non troppo difficile da gestire. Va bene, grazie ragazze, andate a asciugarvi, a coprirvi perché immagino che dopo una gara così... Lionello, queste sono arrivate con la stessa velocità con cui hanno fatto la gara, sono arrivate... Sì, una meraviglia, è stata Fernanda che è stata eccezionale a portarci. Allora, noi potremmo coprire questi pochi minuti con un'intervista all'assessore. L'assessore Gianluca Posoco, non mi serve il biglietto, questo lo riconosco. Allora Gianluca, il vento non ci si può fare niente, tutto il resto è tutto perfettamente organizzato. Sì, è veramente perfettamente organizzato, conoscendo gli organizzatori non avevo dubbi, quindi ringrazio la SICA, ringrazio in particolar modo Aldo Zanetti che tanto si spende per questa manifestazione. Area Fender un po' bagnata, vabbè, dalle piogge dei giorni scorsi, però belli gli atleti, tanto sport, tanta voglia di ripartire, tanta voglia di ripartire. Ascolta, questa area si rivela sempre più straordinaria per la corsa campestre, anche atleti che vengono da fuori. Ecco, il dono all'assessore, ecco.
Pensa che ho fatto anche una brutta figura prima perché gli avevo detto che era inguardabile, dopo mi ha spiegato che cos'era, allora ho chiesto scusa, ho detto complimenti per il berretto. Vabbè, dicevo, anche atleti che vengono da fuori conoscono questa area che è davvero particolare proprio per la sua suggestività ma anche per la durezza. Sì, sì, veramente un'area che si presta a queste manifestazioni e che... Ci spostiamo perché stanno facendo le premiazioni. Sì, è un'area che si presta a queste manifestazioni, altre manifestazioni, abbiamo visto col ciclocross e vedo che è sempre più apprezzata, come dici tu, dagli atleti da tutta Italia. Se posso dire, adesso non sono periodi, ma insomma è un'area che va ancora lanciata perché è veramente incredibile. Sì, sono d'accordissimo, è quello che vorremmo fare nel tempo che ci rimane qua in questi anni da amministrare, ma senz'altro poi chi verrà dopo di noi continuerà in questa direzione. E anche questa struttura che oggi ci accoglie, noi siamo privilegiati, lo continuiamo a dire, perché vediamo i concorrenti a 2 metri, siamo al riparo, quindi è una struttura che davvero si presta. Sì, non solo per questo. La struttura si presta e devo anche dire che negli incontri di giunta di questo periodo, ma anche con i consiglieri di maggioranza, stiamo ragionando su come intervenire per, diciamo, non dico completarla del tutto, ma insomma fare un qualcosa che la porti a essere ancora più, a essere migliore. Ultima cosa, tu in teoria potevi anche gareggiare? Sì, poi mi aspettavate quando arrivo. Beh, noi aspettiamo. Sì, comunque... Campestri non ne hai mai fatte? No, campestri non ne ho mai fatte, vedremo, preferisco qualche trail che è più... C'è un altro ritmo. C'è un altro ritmo, appunto, c'è un altro ritmo. Grazie Gianluca Bosocco, vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Vittorio Veneto, grazie. Nel frattempo è stata fatta la premiazione delle junior donne, ci scusiamo ovviamente con i telespettatori e anche con la regia se ci eravamo in mezzo, ma insomma erano uomini, allora erano gli allievi, ok, perfetto. Va bene, allora adesso stiamo aspettando per alle 11:30 dovrebbero partire gli juniores uomini, ma nel frattempo abbiamo citato più volte vedo che stanno andando alla partenza, eccoci. Allora è arrivato Beppi Mattiello. Allora Beppi Mattiello per il mondo dell'atletica è un nome assolutamente conosciuto. Per chi ci guarda in TV, in streaming, che magari non ci conosce bene, lui è direi l'allenatore del mezzofondo veneto, con la A grande, e lo scopritore di tantissimi talenti. Beppi, quanti ne hai scoperti, quanti ne hai allenati nella tua lunghissima carriera e da quanti anni dura la tua carriera? Diciamo che la mia carriera di tecnico dura da 45 anni, ne ho allenati tanti e ho avuto il piacere, diciamo così, di fare dei percorsi con tanta bravissima gente, che sono stati anche percorsi piacevoli. Ecco. Facciamo qualche nome dei tuoi allievi migliori senza voler far torto a quelli che non citerai, perché sennò stiamo qua fin domani. Allora, qua nel Trevisano, diciamo Bettiol, la Munerotto, Simone Zanon, Mauro Casagrande, Lavina, Spessotto, Angelo, Gambarotto Silvano, direi che è una cifra ancora lunga. E, diciamo, l'ultimo atleta che ricordo con un grandissimo piacere è Maurizio Bobato, che comunque era anche lui, gravitava da Castelfranco sostanzialmente, ecco, con il quale ho fatto un percorso lunghissimo dai 13 anni di cadetto fino alla fine carriera, quindi è stato anche piacevole. Quando il Beccare San Giacomo andava fortissimo, vinceva i titoli, eri il referente e insomma seguì gli allenatori. La salute del mezzofondo veneto secondo te? Si sta lavorando, vediamo anche difficoltà oggettive che sono legate a questa situazione e anche a tante situazioni, diciamo, di tipo sociale, economico e via di seguito. C'è tanta brava gente che si impegna, io credo che adesso c'è tutto il rinnovo della federazione, c'è il rinnovo del comitato regionale e via di seguito, speriamo bene. E dal punto di vista, diciamo, del materiale umano, vedi che adesso hai visto anche, non so se hai avuto modo di vedere i ragazzini, insomma, non ragazzini più, allievi, ma insomma, vedi il materiale umano su cui lavorare? Sicuramente c'è qualcosa su cui lavorare, ci sono dei talenti che sono già espressi, diciamo annuale abbiamo un gruppo di lavoro col professor Bettini e via di seguito che sicuramente sta dando dei frutti, perché si vedono questi talenti che stanno uscendo anche a grosso livello. Direi che bisogna perseverare, perché il mezzo fondo è proprio una questione di perseveranza.
perseveranza in gara e anche nell'organizzazione. Organizzazione, gara, allenamento, se si vuole arrivare a certi risultati bisogna essere sul pezzo, diciamo così, ma noi siamo appassionati, per cui credo che i presupposti ci sono. Ultima, su questo percorso, nel frattempo stanno per partire gli junior, questo percorso è duro, ma secondo me è il cross. Allora, io amo il cross, sono venuto proprio perché sono un po' nato, ero crossista poi quando correvo anch'io, no? Il cross per me è una palestra di vita eccezionale. Eccezionale anche il percorso, perché questi sono i percorsi da cross e non quelli piatti che qualche volta si facevano anche negli ippodromi e via di seguito, e poi praticamente è una palestra di vita. Volevo complimentarmi per gli organizzatori che in questa fase così critica sono riusciti a allestire qualcosa di veramente interessante. Grazie Beppe Mattiello. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie ancora. Davvero un piacere averlo qui con noi, davvero la storia, il presente e anche il futuro del Mezzofondo Veneto. Sì, io con Beppi vivo in campo tutti i giorni perché ci alleniamo, certo, lui allena, Noale. io alleno al campo di Noale. In effetti mentre è partita la gara di Lione, Certo. se poi abbiamo modo anche di commentare un pochino, dal momento che durerà 7 km Sì, esatto. e quindi un po' prolungata, citavo alcuni talenti che stanno emergendo al campo di Noale. È chiaro che il tutto, come diceva Beppi, è collegato alla costanza dell'impegno. Cioè tu non puoi pensare di costruire una prestazione allenandoti a random ogni tanto, Certo. quando hai voglia. Ecco. Certo. Per cui sicuramente questa è la cosa fondamentale. Qui vedo davanti il numero 10, che è Bovo Jacopo, che lo scorso anno si era classificato al 4° posto. Esattamente. Di conseguenza prende già il largo, poi abbiamo visto nelle gare precedenti in realtà succedere cose strane, per cui prima di sbilanciarmi a questo punto aspetto un attimino. No, infatti. Ecco, probabilmente... Però il largo l'ha preso, a prescindere da come andrà a finire. Sì. Sapendo poi che lui era già juniores l'anno scorso, si presume sia in grado anche di amministrare un attimino lo sforzo, la distanza di gara, insomma, ecco. Poi vedremo adesso mano a mano cosa Non so come sia, succede dietro. guardo la regia, com'è la situazione delle telecamere, ce n'è ancora qualcuna in piedi, sì? Bene. Una l'abbiamo rischiata, una operatrice è già qui. Ci dicono che la postazione, quella più alta, è pericolosa perché il vento oggettivamente... Forse bisogna cambiare operatore, è questione anche di peso dell'operatore. L'operatrice troppo leggera vola via. Operatore più pesante. Se Jacopo corre così fino alla fine, prenderà 200 metri dal secondo. Sì. Cioè, lo vedo deciso veramente. Anche se abbiamo sentito dagli atleti che abbiamo sentito oggi che insomma tra il vento, il freddo, il fango, se sbagli tattica e parti troppo forte poi Sì, paghi. è vero. Però come dici tu, questo è un atleta che è già al secondo anno di categoria, quindi insomma la distanza ce l'ha già nelle gambe. Poi mi sembra dietro ci sia un atleta della Vicentina, però non riesco a vedere il pettorale, di conseguenza aspettiamo un attimo che passi davanti alla telecamera, cercheremo di capire. Allora, il primo è il numero 10, abbiamo detto, il secondo è il Sembra numero 9. il numero 9, Cristofori Nicola. Sì, anche lui il secondo anno di categoria, era uno che lo scorso anno lottava assieme a Nicolò Bedini, atleta di Silca, attualmente diciamo così fuori uso in quanto sofferente di una fascite plantare. Sembra in via di risoluzione. Comunque gli ha condizionato questo ultimo mese e mezzo di attività, e allora in via precauzionale l'allenatore ha pensato di non metterlo in partenza. Adesso l'atleta della Vicentina è passato in testa. Decisamente, certo. Quindi, Sì. Lo strappo iniziale è stato recuperato. Al ecco. terzo posto vedo momentaneamente il numero 1 Thomas Serafini, Sì, a anche... seguire il 3 e il 2. Ecco, il quindi 5, questa è tutta la prima griglia, il primo. 5 e il 6, e a completare mi sembra sia... Il 6 è Nea Ballancin, al primo anno di categoria. E il l'anno numero scorso 8 Numero 8 Spezza Pria Alberto. Ecco, questi erano quelli partiti in prima griglia. Vediamo una coppia di testa, abbiamo detto appunto
il numero 9 Nicola Cristofoli e il numero 10 Jacopo Bovo viaggiano in coppia. È da capire, secondo te, due atleti come loro, non so se si conoscono o meno, possono fare una tattica, darsi un po' il cambio, o in una gara così è impensabile? Guarda, io penso che ricordando come correva Cristofoli lo scorso anno non abbia problemi, se ha energie si mette davanti e va. Ho capito. Infatti vede che sta impostando il suo ritmo in maniera abbastanza decisa. Adesso è da capire se l'atleta che lo segue, Bovo, se per stargli dietro non spenda un po' esagera. troppo rispetto Esatto. alle sue possibilità. Sì, speravo che diciamo così, i vicini inseguitori fossero visibili per capire un attimo com'è la Adesso situazione vediamo dietro. se si può fermare l'inquadratura Però qui, in modo da vedere chiedo il alla pettorale, regia vedere un attimo i pettorali e capire se dopo Sì. No, ok, in qualche maniera se ci fermiamo in un punto e calcoliamo più o meno. magari stiamo fermi una trentina di secondi, Esatto, lasciamo sfilare, vediamo se anche da esatto. dietro Esatto. qualcuno sta, perché come abbiamo detto prima questi 10 secondi, a parte che ritengo più si allunga la distanza e più si riesce ad avere un'idea Certo, precisa del podio, certo, perché un certo. conto è 20 minuti, Certo, ma adesso certo. che correranno per quasi mezz'ora, Certo. 25 minuti, 10 26. secondi si vedono. Insomma. Sì. Ecco, allora il terzo è il numero 1. Tomo Serafini, numero 1. Poi abbiamo Il 3 è Pablo Ruiz Capelletto, il 2 è Patrick Darold, poi il 6 è Enea Ballancini, il 5 è Giacomo Mazzolini. Questi sono tutti del primo gruppo, quindi Sì, sono questa nell'ordine. era la prima griglia, diciamo così, di partenza. Ecco che il numero 42, ecco, il numero che 42 è Thomas Deste. Un discorso particolare per Thomas Deste. Questo è partito nel quarto gruppo. È partito nel quarto quindi gruppo. questo è, non dico in testa, ma Allora, sono Thomas 40 secondi, Thomas era uno che, sono 10 secondi a giro, quindi 30 secondi. 30 secondi, 30 sì. secondi, però è uno che nella categoria cadetti era il campione regionale di corsa campestre. Certo. Poi nella categoria allievi ha avuto un leggero appannamento. Quest'anno lo vediamo essere al primo anno di categoria juniores. È da capire se ci sarà una autonomia da un punto di vista proprio gestionale della distanza. Certo. Perché un conto è essere allievo e gareggio sui 5, un conto poi è essere juniores e andare sui 7, Certo. e poi anche aver avuto, diciamo così, un anno magari non brillantissimo, per cui Certo. c'è da ricostruire qualcosina. Comunque guarda, Cristofori se n'è andato. Nel frattempo è arrivata la classifica ufficiale della categoria juniores donne. Allora Francesca Dalla Pozza ha vinto, questo ci era sembrato abbastanza chiaro e è confermato. Al secondo posto Chiara Pizzolato con un distacco di oltre 30 secondi, 36 secondi, e con un minuto e 7 secondi dalla vincitrice. Al terzo posto Alice Bister, le prime due atlete dell'atletica vicentina. Al terzo posto Alice Bister della Vittoria Atletica, a seguire Annarita Scalzotto, Marilena Scusa, Rossa. Dimmi. come ti avevo detto, il numero 17 è risalito Fino al quarto posto, fino al esatto, quarto posto. L'avevamo visto durante la gara. E che- a dirti il vero è arrivata a 13 secondi dal podio, perché altri 13 secondi. Ecco, quindi avevamo visto, diciamo così, bene. Sì. A seguire appunto dopo la Scalzotto al quarto posto, al quinto Rossa, Puzziol, Fontanive, Vigato, Festa e Darin De Monico al decimo posto. Arriviamo fino all'ultimo che è Pinton, Denardi e Popa, le 13 atlete. Quindi non sono neanche, ci sono stati anche dei ritiri nella categoria Sì. della juniores. Allora, qui abbiamo da intervistare un noto organizzatore, Oderzo, città archeologica, gara internazionale Come? Europa Road Race, Ah, la ok. gara, diciamo così, riservata alla gara juniores. Allora, Giuseppe Pizzoni. intanto quest'anno la gara del 1 maggio. Tengo io. Scusami, la gara del 1 maggio stiamo studiando una soluzione e speriamo di poterla fare tipo Boclaxis che è stata fatta in circuito chiuso, ma per la città archeologica. Per invece l'Europa Road Race Under 20 il problema è pandemia, in quanto
essendo una gara per nazionale giovanile Under 20, dovremo aspettarci la risposta non dell'Italia, che magari potremmo essere neanche fuori, ma del rimanente delle nazionali esterne. Ho già avuto delle conferme di partecipazione, se pandemia permettendo, da Svezia, Spagna, Francia, Slovacchia, mentre l'Inghilterra al primo momento ci aveva detto di sì, e adesso conosciamo la pandemia che ce l'ha, insomma, ecco. Quindi è ancora difficile da programmare. Ma cioè, si vorrebbe fare, la voglia di fare, aspettiamo anche, essendo una gara internazionale per nazionale giovanile, è una gara anche sotto rigidia della FIDAL, che domenica prossima ci saranno le elezioni del nuovo Consiglio federale nazionale e dopo vedremo come ci potremo muovere. Però è come oggi che siamo qua insieme alla Silca Ultralight, Maratona di Treviso, siamo presenti un po' in tutti, da Conegliano all'Atletica San Bendemiano, la nuova Atletica Tre Comuni. Siamo qua perché sti ragazzi dobbiamo farli correre, dobbiamo farli gareggiare più che correre, perché corrono tutti, dobbiamo farli gareggiare, perché il risultato è dei sacrifici di allenamento. Continuare a farli allenare e non farli gareggiare è un calvario per loro. In questo momento tutto lo sport italiano, all'infuori dello sport professionistico, vedi calcio e qualcosa d'altro, sta soffrendo, ma quello che è più brutto di tutti è vedere i giovani che sono diventati molli, non hanno voglia di fare. L'unica cosa è che si distreggiano, parlo per esempio da nonno dei miei nipoti, e le sto vedendo che l'iPad, siamo arrivati all'iPad ed è brutto dire queste cose, è veramente brutto. Oltretutto qua vedo il tuo collaboratore alla tua spalla nell'intervista, c'è un allenatore che ultimamente ha fatto un ottimo lavoro per un ragazzo sempre della Silca Conegliano, Catalinte Cuceano, che non so, così con i nostri appoggi un po' a livello internazionale, esordirà presto il 12 febbraio, 12 o 13 febbraio in Belgio, sugli 800 metri. Poi ci sarà forse in prospettiva qualche altra gara sempre a livello internazionale e speriamo che Lionello lo prepari bene, perché puntiamo sulla razza. Grazie, ciao, grazie. Va bene, grazie. Allora Lionello, qua ti hanno tirato in ballo, intanto prima di parlare dei tuoi impegni, diciamo anche internazionali, ci hai seguito intanto lo svolgersi della corsa, come sta andando? Sì, Cristofori ha preso nettamente in mano le redini della gara, ampio margine di vantaggio, non si riesce a comprendere bene cosa succeda dietro, perché in realtà c'è stato un rimescolamento anche dalle griglie, diversamente dalle gare precedenti. Mentre vedo che l'arco di partenza sta crollando, ha resistito, ma allora ho di fianco a me Walter Fellet, che è un pezzo di storia e anche di presente e di futuro della Silca Ultralight e di tutto il gruppo di Atletica Conegliano. Walter, in tanti anni, in 36 anni, io non ho mai visto un vento così qua. Sì, in effetti, ma il tempo è abbastanza clemente, nel senso che ci ha risparmiato dalla pioggia, quindi siamo già soddisfatti di questo. Però sto vento... è inevitabile, ma dai, speriamo ci dia una mano in termini di contaminazione, che il virus non ci rompa le scatole. Almeno questo. Allora Walter, queste modalità organizzative sempre più complicate non hanno impedito comunque alla grande famiglia della Silca di organizzare questo grande evento. No, difatti questo sta a dimostrare che siamo, per così dire, una macchina da guerra nell'organizzare le manifestazioni, siamo super collaudati, sappiamo gestire gli imprevisti, quindi questo evento qua non ci spaventa assolutamente.
quindi siamo tranquilli, dai. Bene, grazie Walter, grazie anche dell'ottimismo che mette in questo. No, già che ci sono volevo così dire che a Conegliano siamo soddisfattissimi perché siamo riusciti ad avere una pista di atletica rinnovata, nuova, e quindi ci aspettano sicuramente appuntamenti importanti organizzativi, tra i quali credo nella data del 25 aprile ci sarà Junior Meeting, poi ci stiamo pensando molto intensamente al meeting Tony Falai, e il 24 di febbraio ci sarà, il 14 febbraio c'è una rassegna di lanci a livello regionale Giavolotti, quindi stiamo navigando senza nessun dubbio verso un futuro organizzativo abbastanza floreo, virus, Covid permettendo. Sì. Sarebbe bello che ci fosse una specie di gara a organizzare manifestazioni sempre più bello in rivalità virtuosa tra Vittorio e Conegliano con le due nuove piste, cioè le due piste rinnovate. Sicuramente l'intento nostro è quello di sfruttare gli impianti che stanno diventando proprio impianti idonei ad ospitare qualsiasi tipo di manifestazione anche a livello nazionale per quanto riguarda Vittorio Veneto. Quindi siamo ottimisti, dai, andiamo avanti. Non vogliamo fermarci pur nelle osservanze di tutte le normative, ma non saremo noi i primi a fermarsi, insomma. Grazie Walter, grazie, buon lavoro anche per oggi. Nel frattempo l'arco di partenza ci ha lasciati, ma insomma l'importante è che ci siano i concorrenti come Nicola Cristofori, che mi pare Lionello che stia andando via col suo passo in barba a tutti gli avversari. Sì, come ti dicevo prima, secondo anno di categoria, quindi esperienza consolidata, quindi anche nella gestione dello sforzo, nella distanza, sicuramente si nota come sia sicuro delle sue, diciamo così, del suo ritmo che sta tenendo. Purtroppo non riusciamo ad avere diciamo così, un quadro completo dell'evento perché il vento ci sta veramente mettendo in serie difficoltà. Vedete le striscioni che dovrebbero essere... Sì. Allora è stato abbattuto anche l'arco della partenza. Esatto, alla fine resterà la telecamera che inquadra noi e vabbè, guarderemo dalla finestra. Ma insomma, a parte questo, vedete anche gli striscioni che dovrebbero essere verticali appoggiati sulle transenne sono orizzontali. Adesso vedo addirittura un messaggio che mi fa un po' preoccupare, c'è scritto 50 secondi per spegnere, spero, ecco, l'abbiamo risolto. Non capivo cosa stesse succedendo. Nel frattempo mancano 2 giri al termine. Da quello che ho visto, 2 giri al passaggio, per cui Certo, Cristofori manca certo. un giro e mezzo. Ecco. Certo. Ecco, il prossimo passaggio inizierà l'ultimo giro. Come si diceva prima, 7 km è una distanza importante, un percorso così pesante, così muscolare, indubbiamente mette a durissima prova gli visto da atleti. qua, il fondo tiene bene. Come avevamo detto prima, Sì, questo è secondo me una buona notizia anche per, come si diceva all'inizio, la gara degli assoluti, che anche il terzo gruppo dovrebbe quantomeno trovare una situazione accettabile. Anche ecco, se, torniamo a dire, accettabile. fino adesso sono passate le ragazzine e le ragazze junior, dopo passano 50 assoluti e poi altri 50 assoluti e quindi è un'altra cosa. Sicuramente. Nel frattempo Cristofori va avanti col suo passo, adesso non appena sarà possibile vedremo tra un po' sentiremo la campana. Ecco, Cristofori lo vediamo anche adesso, tra poco dovrebbe passare per l'ultimo giro. Esatto, tra poco lo vedremo anche dalle nostre finestre. E quindi noi siamo in grado adesso di vedere dalla finestra un po' anche il distacco reale dagli altri, no? Perché adesso... Guarda, ti dirò che faccio partire anche un cronometro. Ecco. Se riesco a farlo subito. È passato già? Sì, è passato sul traguardo in questo momento, però... Sono partito un po' in ritardo, ma vediamo. Non c'è segno Di avversari. Allora, sono partito un po' in ritardo, metti che abbia schiacciato il pulsante del mio cronometro 2 secondi dopo il suono della campana. Ecco, questo che transita adesso è un doppiato addirittura,
Ecco, quello che dobbiamo tenere in considerazione è il secondo, Thomas Deste, partito col numero 47. 42, scusa, che è transitato adesso. È già transitato. Adesso lui passerà, adesso qua davanti, adesso lo vediamo. E quindi siamo in grado di capire il distacco. Eccolo qua. Eccolo qua. 43 secondi. Quindi Thomas in questo momento dovrebbe essere il secondo assoluto. Dovrebbe essere il secondo a 13 assoluto. secondi, non so se 13 secondi in un giro sono tanti da recuperare, però è a 13 secondi dal primo posto. Cioè, in questo momento sì. Quindi un po' alla volta ci stiamo attrezzando anche noi per riuscire a compensare queste rolling start. No? certo. Potremmo usare questo sistema però di cronometrare quando passano qua, Sì, se ci ricordiamo. Così dai, poi lo mettiamo a punto con la gara del senior femminile, donne. Esatto, e dopo siamo al top con la gara assoluta. Dopo sarà difficile quando sono le 3 batterie, però bisogna che Sì, là è complicato. Però da come ho visto finora hanno cercato di mettere più o meno migliori assieme. i livelli. Quindi teoricamente il podio dovrebbe uscire dalla prima batteria, serie, certo. teoricamente. No? Almeno un podio assoluto, poi dopo Sì, per le categorie dei master. Sì, ma in questo caso non c'è una classifica non c'è la categoria master. Hai ragione. I master perché sono assoluti. inseriti nel contesto assoluto e quindi È vero. non ci saranno problemi, insomma, ecco. Non so se arriveranno al cinismo di fare anche la premiazione prima che finisca la gara la terza batteria. Generalmente non si fa. Boh. Generalmente non si fa. Giustamente. Guarda, Giustamente. potrei dirti anche quando andiamo a gareggiare in pista e ci sono magari 20 batterie dei 200 o degli 800, pur consapevoli che dall'ultima batteria non esce, ma si aspetta la conclusione della gara. Giusto. Diverso è il discorso di una maratona che partendo tutti insieme, Ovvio, chi arriva in fondo è ultimo per forza. Ecco, Nel frattempo, quindi Cristofori ha, diciamo così, 13 secondi, se così possiamo dire, al suono della campanella di vantaggio su Thomas Deste e adesso aspettiamo vedere se Thomas riuscirà in questo ultimo giro. questo Deste è inserito con l'ultimo pettorale nella quarta partenza. Posso dire che potevo inserirlo anche prima? Allora, a mio parere... Come te lo immaginavi te, futuro protagonista? Magari. Bravissimo. Allora, non sempre chi compone questo cenno polemico, dai, lasciamelo, così. lasciamelo. Non sempre chi compone le serie ha detto se le faccio fare a un giudice e basta, può succedere questo, perché lui va a controllare le sue graduatorie, non trova Thomas Deste e lo mette 42esimo. Se invece la batteria viene composta assieme a un delegato tecnico, quindi uno che ha un po' le mani in pasta, ecco che è facile che uno si accorga che Thomas Deste potrebbe essere un protagonista. Certo. Vabbè, è un peccato perché secondo me... se questo sistema dovrà continuare, magari potrebbero aggiustare il criterio. Sì, è che hai 2 gare soltanto, quindi magari te lo metti a punto per la prossima gara che molto probabilmente fungerà, a mio parere, anche da campionato regionale individuale, visto che ne fanno solo 2. Certo. Probabilmente. Però già oggi lui poteva essere, partendo assieme, magari poteva gestire. Perché secondo me abbiamo riflettuto prima sul fatto che hai l'atleta davanti e puoi essere avvantaggiato perché lo vedi avvicinare, sai che è partito molto prima di te, però se è partito tanto prima di te, in questo caso è partito 30 secondi, io presumo ci possa essere l'allenatore in mezzo al campo che gli sta dicendo guarda, così come abbiamo fatto noi con il cronometro. Una delle ragazze che abbiamo sentito ci ha detto che l'allenatore l'ha aiutato in questo senso. Ecco, perfetto. Però è un'altra cosa, insomma. Ecco, allora noi possiamo cronometrare adesso. Cristofori è al traguardo, quando passa al traguardo schiacciamo e vediamo il distacco da testa. E così scopriamo subito. Così siamo in grado di fare una proiezione. Eccolo qua. Perfetto. Transita al traguardo. Ok. Allora adesso, se lui è partito 30 secondi dopo, basta che passino 30 secondi per sapere se ha vinto o meno. Certo. Secondo me dal passo che aveva non penso che ci siano dubbi. Però... No, quello che mi preoccupa, tra virgolette, è vedere che ci sono doppiaggi. Sì. Cioè, su un giro di 1500 metri ci sono dei doppiaggi. Questo è un po'...
e più di uno. Sì, E questi sono partiti 30 secondi dopo, non 4 minuti. Sì. Ecco, Deste ha preso, siamo agli ultimi 100. Siamo già a 35 Allora, 36 niente, secondi. allora io penso che ci possiamo sbilanciare tranquillamente con Cristofori che vince la gara. Adesso Deste, a mio parere, dobbiamo aspettare solo 50. di capire quando arriverà qualcuno della prima griglia. Sì. Perché Comunque- se arriva prima dei 30 secondi, cioè lui ha preso cosa? Avrà 50 preso 50 secondi. Sì, sì. Ecco, adesso vediamo un attimino il prossimo che arriva al traguardo. Questo è partito in prima griglia. Sì. Numero 1, Thomas Sì, Serafini. quindi questo potrebbe essere il secondo. Quindi, malgrado la buona gara di Thomas, probabilmente potrebbe essere fuori dal podio, perché questi sono partiti 30 secondi e sono arrivati dentro i 30 secondi. No, ma se lui è arrivato secondo Con anche, 50 anche sul dal primo. traguardo, Sì. partendo 30 secondi dopo, Sì, però questi sono arrivati con 1,30. sì, ma non può essere, cioè se lui Ah, è arrivato ok, dopo, sì, hai ragione, hai ragione. l'ha Hai ripreso ragione. e superato, Hai quindi ragione, non c'è quindi a dubbio. maggior ragione A maggior conferma ragione, il secondo esatto, posto. sì. Hai ragione. Quindi il podio è questo praticamente, l'abbiamo visto, il terzo è Serafini, allora il primo è Cristofori, il secondo è Deste e il terzo è Serafini. Questo dovrebbe essere Dovrebbe il essere podio il finale. podio. Vedremo se pian piano siamo riusciti a capire anche come funziona. Va bene, nel frattempo continuano i traguardi, abbiamo detto che ci sono stati anche dei doppiaggi, quindi la gara si sta allungando e speriamo che venga rispettato il programma tecnico che prevedeva alle 12.05 la partenza, adesso sono le 12 meno 2 minuti, quindi siamo davvero Sì, al limite. saremo al limite. Al limite. Saremo al limite. Il problema è che non vedo radunarsi Io ho gli visto atleti. qualche senior arrivare in zona, ma Sì. così come abbiamo fatto il calcolo noi dei doppiaggi, Esatto, posso lo fanno pensare che anche loro stanno stiano facendo un anche attimino... loro. Vediamo quante sono 35 le donne della gara assoluta che partirà in batteria unica sui 7 km, anche loro come gli Norris uomini. E vabbè, c'è tempo per sbilanciarsi Poi in avremo qualche modo ipotesi di fare sì, qualche considerazione. di futuri protagonisti. Nel frattempo c'è un altro cameraman che è venuto a riprendere un po' di circolazione di sangue e di colorito un po' più vivo. Ci scusiamo ovviamente con i telespettatori se qualche telecamera nel frattempo è in difficoltà, ma immaginate bene che gli striscioni che volano non badano a spese e vanno anche a inficiare sulle inquadrature e sul posizionamento delle telecamere. Nel frattempo stiamo cercando di sistemarle come è possibile in queste condizioni che sono davvero al limite. Avete visto che anche l'arco di partenza è stato definitivamente ammainato. Sapete, sono per i meno addetti ai lavori, questi archi sono gonfi d'aria con dei generatori che appunto creano l'aria che li tiene in piedi, dopodiché hanno tantissimo volume e poco peso, è una cosa ideale per il vento per poterli abbattere praticamente. E meno male che la capanna nera che vedete inquadrata sulla destra, che contiene i cronometristi subito dopo il traguardo, anzi all'altezza del traguardo, almeno quella resiste, avendo una forma tipo igloo, speriamo che riesca a tenere duro. Dalle bandiere vedete anche il vento teso che sta colpendo in questo momento in direzione nord-sud, quindi è tramontana, ovvero vento che viene dalla montagna coperta di neve. Vi lascio immaginare la temperatura. Sento un rumore di chiodi. Sento un rumore di chiodi, quindi immagino che Questo dovrebbero essere i primi tre che sono transitati sotto lo striscione. A nostro parere questo dovrebbe essere... a nostro anche il parere podio. Nicola Cristofori è senza dubbio il vincitore della gara. Poi Allora, abbiamo Thomas Deste e abbiamo Thomas Serafini. allora
aspettiamo un attimo che ci sono le premiazioni e dopo ci spostiamo, così vediamo le premiazioni. Allora facciamo prima. Nel frattempo prendo due parole per gli sponsor, ringraziamo tutti gli sponsor che ci accompagnano sempre in questa situazione, come detto, Silvia Imprimis, Metod, Gamma Sport, Lupo Argenta, San Benedetto, Sgambero, Manuel, Caffè e Allora io proverei Sì. Quasi quasi io intervisterei al terzo posto per l'atleta di casa della storia atletica Biz Alice. Ricordiamo l'atleta di Allora vediamo la premiazione della juniores femminile. Al terzo posto è Alice Biz della Vittoria Atletica. Al secondo posto Chiara Pizzolato, figlia di Orlando, e al primo posto Francesca Dalla Pozzo, anche lei atleta dell'Atletica Vicentina. Premia le tre ragazze, Federica Del Bono, vincitrice lo scorso anno. Come vedete le premiazioni sono senza pubblico, anche questa è una conseguenza delle norme anti-Covid. Grazie e alla prossima edizione del secondo appuntamento della grossa regionale. Eccoci, rientriamo un attimo con i ragazzi. Venite pure ragazzi. Allora abbiamo seguito la gara juniores prima. Allora Nicola, sei partito forte, hai preso il tuo ritmo e te ne sei andato. Sì, è stato molto complicato, molto vento ho trovato e da solo abbastanza fatica, però il percorso era molto bello per iniziare. Ascolta, il vento mi dicevi dà fastidio anche perché nei cambi di direzione. Tutti i vari tornanti si sentiva abbastanza con l'andare dei metri. Però tu lo sentivi, però visto in TV non sembrava, cioè sembravi abbastanza, comunque non eri al limite. No, beh, ho cercato di tenere il ritmo costante, poi l'ultimo giro quello che avevo ho dato. Mi sembrava di avere buone condizioni, quindi... Bene. Ascolta, e Thomas, sei partito indietro, e come hai vissuto questa rimonta? Più che altro non me l'aspettavo, sono arrivato qua e mi ha detto guarda devi partire in ultima batteria, ho detto vabbè proviamoci, e sono andato avanti e ho detto vabbè provo a sto punto e quindi ho corso come meglio che potevo e me ne sono andato da Dio, sono andato. Quindi tu hai dato tutto perché non avevi riferimenti, cioè nel senso non sapevi? Sì, no, esatto, io non avendo riferimenti ho detto vabbè provo a prendere Thomas, no, di solito corro sempre con lui nelle gare, ho detto provo a prendere lui, almeno ho un punto di riferimento e ho corso così, ecco. E Thomas, quando ti sei visto prendere da lui? Allora sapevo che prima o poi sarebbe arrivato perché partendo in fondo avrei fatto anch'io così, partire forte, poi io ho cercato di gestire per il podio e alla fine dai l'ho conquistato, quindi sono contento. Scusa Nicola, e il fatto di sapere che lui era partito in fondo e che tu riuscivi a renderti conto che comunque stava recuperando ma non quanto potesse essere sufficiente per raggiungerti? Nei tornanti ogni tanto sbirciavo un po', poi avevo sì qualcuno l'allenatore che mi dettava magari più o meno quanto era in secondi, quindi... Ma ditemi una cosa, lo chiedo a tutti e tre, cioè questo sistema di appunto non partire tutti insieme, quindi di sapere che non si può far calcoli perché magari uno che è dietro di te, se è partito troppo dietro di te, poi ti supera in classifica, questo vi fa cambiare la gestione della gara? Lo chiedo a tutti e tre. Sì, per me sì, è stato diverso, poi essendo da solo davanti comunque non hai paura, però hai sempre
stare attenti. Tu l'hai vissuta viceversa? All'inverso, no, io invece mi sono trovato meglio così perché avevo tutti i punti di riferimento rispetto a lui che era da solo, quindi è andata bene. Thomas era in mezzo. A me sinceramente non piace molto, preferisco la gara un po' più tattica e il fatto di dover partire subito forte, 7 km, lo soffro parecchio. Bene, grazie ragazzi, andate a coprirvi, complimenti a tutti e tre e in bocca al lupo per il resto della stagione della vostra categoria. Nel frattempo sta per partire la gara assoluta femminile, siamo arrivati proprio giusti. Allora vedete, gli atleti sono 35, sono partite adesso in questo momento le prime 10. Marina Giotto, Maria Chiara Celato, Anna Dalmagro, Manuela Bulf, Elisa Agostini, Miriam Sartor, Michela Moretton, Eleonora Lott, Silvia Colbachini e Silvia Margherita Sorgon. Si presume che queste siano, anzi sicuramente sono quelle che i giudici di gara che hanno fatto l'ordine di partenza hanno ritenuto le 10 più probabilmente favorite. Lo scorso anno Manuela Bulf vinse la gara, in realtà arrivò seconda dietro Federica Albuono che era però fuori classifica e corre col numero 4, poi vedremo. Miriam Sartor col numero 6 fu quinta nella gara juniores, Michela Moretton col numero 7 fu quarta lo scorso anno nella gara assoluta. Allora vediamo le atlete dell'Atletica Ponzano, potrebbero essere Sartor, Moretton e Lott. Adesso vedremo. Allora col numero 7 è Michela Moretton, dicevo quarta lo scorso anno, col numero 8 è Eleonora Lott e col numero 6 è Miriam Sartor, esattamente quelle che avevamo citato. Le tre atlete siamo anche favoriti dal fatto che sono compagni di squadra con la stessa maglia Atletica Ponzano. Vedete che sono partite tutte e tre insieme e stanno tenendo un buon ritmo. Allora approfitto che c'è qui Martino Denardi che è lì che usa il cellulare e ha poco da fare. Allora Martino, approfitto e ti chiedo, tu cross ne hai fatti, insomma, e comunque anche la corsa in montagna è una gara particolare. Quanto è importante è non esagerare col ritmo, cioè calcolare bene le proprie energie in un cross così? No, fondamentale perché sono gare in cui comunque si arriva a raschiare il barile, perché fra le difficoltà tecniche del percorso, anche le pendenze, comunque i ritmi che si tengono, sono gare davvero... posso assicurare che insomma si fa tanta fatica, quindi bisogna saper gestire molto bene tatticamente le proprie energie, perché arrivare anche all'ultimo giro primi, ma diciamo finiti, vuol dire davvero rischiare di non arrivare in fondo, quindi è molto importante riuscire a gestirsi bene. Secondo me fa una buona parte della gara oltre all'allenamento in sé, cioè a parità di allenamento uno che sa gestire bene la gara davvero ha una marcia in più e soprattutto magari sfruttare anche il lavoro degli altri. Ascolta, ma a che età è, ovvero in che categoria è che puoi cominciare a avere la consapevolezza per gestire le proprie forze? Perché non è facile, in teoria dicono che bisognerebbe arrivare al traguardo con la forza per fare altri 10 metri e poi più. Averne ancora tanta non ha senso, non averne più non arrivi. Allora secondo me sì, no, sicuramente diciamo che bisognerebbe riuscire ad arrivare in fondo avendo dato tutto o quasi. Secondo me è una cosa anche abbastanza innata, ovvero cioè, che si può un po' allenare, si può un po' acquisire, però comunque bisogna un attimo capire come gestirsi le prime gare, però comunque c'è chi di proprio istinto magari un po' più un cavallo pazzo e parte comunque sempre forte nonostante sia da anni che gareggia e dipende anche molto uno come riesce a interpretare le gare, ecco. C'è chi ama far gara di testa e anche se sa che magari l'ultimo giro potrebbe spuntarla da solo, sta comunque davanti a prendere vento e far fatica, e c'è chi invece è molto più tattico e magari preferisce giocarsela in fondo. Io penso che già diciamo nella categoria allievi junior sicuramente uno dovrebbe già saper interpretare la gara, e ad esempio in questo caso qui vediamo Rebecca Lonedo che è già davanti da sola. Pur essendo partita nel secondo gruppo. Sì. Ma diciamo che Rebecca è un'atleta di interesse nazionale, ha già fatto i Giochi del Mediterraneo e Europei di Cross 2018, ha fatto Europei di Cross e Coppa Europa sui 10.000 in pista nel 2019, quindi diciamo che non è l'ultima arrivata, ecco, sicuramente. Si vede che di lavoro analizzi i dati comunque, perché analizzi anche i dati dell'atletica. Grazie Martino, grazie ancora.
Allora Lionello, qua Rebecca Lonedo, scusa, ha già preso la testa della corsa pur essendo partita nel secondo gruppo. Sì, ma sapevamo, Rebecca è ormai da anni nazionale sulle lunghe distanze, ormai si è spostata sui 10.000 in maniera abbastanza definitiva. Sul discorso che si faceva prima, Rebecca Lonedo, ricordo vincere un campionato regionale qui con la categoria lieve con 1 minuto e 15 secondi dalla seconda classificata. Non c'erano dubbi su chi avesse vinto. Una volta arrivata ai campionati italiani, come si diceva in proiezione, quell'anno lì arrivò seconda o terza, se non ricordo male. Però ecco, da quel momento in poi Rebecca è sempre stata una, diciamo così, che ha confermato. Dietro vediamo, di spalle vedo le due ragazze di Ponzano, dovrebbero essere Zanatta e Moretton, potrebbero essere. Prima erano 3, sono Lot e Leonora probabilmente. Sartor, Moretton e Lot. Adesso vediamo chi delle 3 si è staccata. Rebecca, Comunque vedi, Lonedo, Rebecca è una lì. comunque per la sua meccanica di corsa, per la sua tipologia proprio di appoggio anche del piede, è una da cross. Sì. Adesso vediamo se la telecamera si ferma Ecco qua. così. Abbiamo Lotte Leonora seconda, abbiamo Moretton Michela terza. Esatto. E poi è la Manuela Bulf che l'anno scorso che è la vincitrice lo scorso anno. Ecco. Vinse pur arrivando dietro a Federica Albono, che non era in classifica Sì, ovviamente. ecco. Per quello che posso dirti, conoscendo, ora non so, ma di solito Eleonora Lot tende ad essere una buona distributrice, a non essere una buona distributrice. Per cui parte magari un po' capito. troppo veloce, per cui io penso che Michela Moretton non sia proprio, diciamo così, esclusa da quello che poteva essere ok. Ecco. Mentre per quanto riguarda la prima piazza, insomma, Rebecca ha già 10 secondi oltre a quelli che ha dato che aveva già agli avversari. di gap Certo. dall'inizio. Quindi queste sono le 4 e poi vediamo un po' poi- di distacco e c'è l'altra ragazza del Ponzano che è Miriam Sartor. Quinta Tra le junior, quindi Sì. è primo anno di categoria, promesse quest'anno e quindi insomma positivo, Su positivo il suo Atletica risultato. Ponzano sta crescendo un gruppo importante alla guida di Matteo Grosso, è arrivata anche Elisa Maglione quest'anno, certo. In precedenza Botter piuttosto che Paolo Zanatta stesso, Sì. per cui sicuramente è un gruppo di mezzofondisti che merita. sta crescendo bene, di stimolo uno con l'altro, perché ovviamente si va a, diciamo così, a stimolarsi anche in allenamento e quindi poi cresce anche quello che è il valore prestativo a livello di gara. Vediamo Rebecca che davvero è in assoluto controllo della gara. Vediamo questa ragazza dal colore delle gambe, deve avere anche un po' freddo. insofferenza, Un no? po' freddo, sì. È tinta la mia giacca. Sì, il vento non molla, come vediamo. È davvero una condizione. Si pensava di trovare fango da entrare fino al ginocchio, invece abbiamo trovato il terreno che tutto sommato ha tenuto, ma un vento che davvero in area Fender così, cioè c'è sempre stata aria per carità, ma così freddo, cioè no, così forte il vento non si era Sai, io mai ricordo visto. qua un vento così a una delle prime edizioni di Treviso Marathon. Ah sì? È vero. che io ho fatto, ovviamente, bravo. no? Allora Come sperimentatore. allora ti chiedo il come tempo. sperimentatore. A mio parere ho corso anche veloce. Cioè? Ho fatto 3 ore 07 e 47. Vabbè. Quando si avvicina alle 3 ore è sempre un bel tempo. E l'avevo proprio, come dire, volevo provare questa esperienza. Io che arrivo dagli 800, volevo provare questa esperienza. Un po' E diverso. la settimana che precedeva la partenza è nevicato. È nevicato, Per cui quando ci siamo trovati qui sul viale in partenza Sì, c'era sì. sta bora che tira, che poi è stata vantaggiosa perché abbiamo che fatto spingeva, infatti, ma anche dopo, cioè, quando il vento tira da nord, la prima edizione della Vittoria si andava giù. E allora è stato forse grazie anche al vento che ho fatto le 3 ore e 7. No, non volevo dire questo, non volevo dire questo. Comunque sì. Eccola qua Rebecca, eccola qua. Transita, la vediamo ancora qua. 3 giri da questo momento. Ecco. Ancora 3 giri da questo momento, Quindi e si intendono 3 giri da 1500 metri. 4500 metri, quindi è anche
Sì, qua ci saranno dei distacchi importantissimi. Io penso che, da come abbiamo visto prima, doppierà anche più di qualcuna. Certamente. Comunque vedi che comunque il percorso, adesso nell'inquadratura precedente, il percorso comincia a essere segnato. Comunque è anche normale, vedi? devo dire che da come io immaginavo la situazione sta tenendo alla grande. Ieri mattina eravamo qui a sistemare, diciamo, la regia e le questioni tecniche, e fuori c'era davvero un pantano incredibile, perché la pioggia dei giorni precedenti aveva creato un vero ruscello che veniva giù dalla montagna e si fermava proprio sul piano. Sinceramente sapevo che il terreno poteva assorbire, però non pensavo in questa maniera qua, invece per fortuna. Meglio così. Assolutamente. Allora, transita seconda Eleonora Lott. Ok, bene. Una caduta, ecco, vedete che stavamo dicendo che il terreno stava tenendo, infatti comincia un po' a mollare. Un pochettino. Tra l'altro in un punto abbastanza innocuo, forse sta correndo un po' in scioltezza? Sei un po' così deconcentrato. Ecco, benissimo, magari un momento in cui ti rilassi un attimo, sì. ecco che perdi l'appoggio. Ma le sarà servita anche questo scivolone, che così adesso torna in concentrazione assoluta. E vedete dall'inquadratura, ringraziamo la regia, sta un po' cedendo. Sì. E quindi aspetta che passino 50 e altri 50 assoluti e vedremo poi cosa resterà. Più che altro sarebbe interessante capire, perché io non ho visto la partenza, ma quante griglie c'erano? Sono 35, quindi 4. Sì. Quindi potrebbe esserci comunque qualcuno che partendo dopo 30 secondi potrebbe, diciamo così, non per superare non lei, per Rebecca Lonelli, indubbiamente, che era era già con 10 secondi di etichetta. Però per il podio magari potrebbe esserci, sì. Seconda sempre Eleonora Lott. Sì, abbiamo l'aiuto dello speaker esterno che ci supporta. Sì. No. Sì, tra le altre cose lo speaker è un noto tecnico, per cui anche lui è conoscitore degli atleti, non ha bisogno del pettorale per distinguere la persona. All'occhio per riconoscerle, esatto. Ecco qua Eleonora Lott. Bene, ringraziamo anche la regia che ci consente di seguire. Adesso vediamo se la regia riuscirà a beccarci anche la terza atleta. Sì, potremmo chiedere alla regia se gentilmente, ormai abbiamo visto che davanti sono situazioni un po' consolidate, se riusciamo a vedere un po' dietro per capire cosa sta succedendo. Cosa succede? Allora, questa è la terza, si dice, no? Questa è seconda e terza. Quindi potrebbe essere Bulf Manuela la terza, potrebbe. Sì, adesso vediamo il numero. Il pettorale. 4. Numero 4, sì, è proprio lei. Ecco. È proprio lei. Quindi la vittoria dello scorso anno non era casuale. Esatto. Poi queste sono atlete che ritroviamo soprattutto sulle corse prolungate, corse su strada. E comunque possiamo dire che tutto può succedere. E quindi con una gara che è arrivata a metà adesso, in condizioni limite così, tutto può succedere, insomma, non è che, voglio dire, Rebecca non c'è niente di scritto definitivo. Esatto, perché è ancora tanto lunga la gara. Certo. Sì, quando è transitata Lonedo al traguardo mancavano 4.500 metri, di conseguenza su 7.000. Neanche metà gara. Esatto. E questa è Emilia Sartor, che molto probabilmente in questo momento occupa la quarta posizione. Per lei è il primo anno da promessa, quindi bene. E questa atleta numero 20, Sara Savoia, anche lei è il primo anno promesse. Alcuna triatleta, vedi? E lo scorso anno, e lo scorso anno fu terza junior davanti quindi a Miriam Sartor, quindi anche lei è un'atleta che sta venendo fuori. Come si diceva prima, il responsabile del triathlon veneto tecnico diceva che vorrebbe che fosse messo proprio quasi per iscritto che gli triatleti d'inverno facessero i cross, insomma, per l'importanza loro sicuramente è una specialità di endurance assoluta, di conseguenza quando si trovano poi a correre i 5 km finali dopo aver fatto i 5 o i 10 a seconda dello sprint o del classico, no? Parlando magari di uno sprint, già fai 7,50 di nuoto, fai i 20 km in bici e poi fai 5.000, qua sono 7 km alla fine. So che Fabian
o arrivava in bici e poi faceva il cross, o dopo il cross Sì, è andava a vero. casa in bici. È vero, no, un anno è arrivato in bici a fare il cross. Sì, sì, sì. A parte che stiamo parlando di un talento assoluto. Sì, indubbiamente, però, spesso però anche i è ragazzi di sintomatica Silca, la cosa. Sì, sì. adesso vedremo Federico Spinazzè gareggiare, Sì, non sì. so in che griglia, se prima o seconda Non batteria. so, mi pare nella seconda, comunque no, addirittura nella terza. Ecco, allora Federico spesso dopo il cross nel pomeriggio fa Sì, l'uscita in sì, bici. sì, certo, certo. Quindi è un classico, diciamo così, per questi ragazzi combinare. Assolutamente. Negli anni scorsi, adesso sto scorrendo velocemente l'ordine di partenza, negli anni scorsi anche Pagotto Sì, correva, Federico, per certo, cui certo. sì, davvero, ma insomma si sa, nella Silca si sa che gli atleti, i triatleti sono interscambiabili, insomma, proprio per l'attività di atletica leggera. Sì, noi puntiamo, ovviamente l'attività primaria è il triathlon. Certo, certo. Fermo restando che mi aggancio poi a quello che diceva Beppe Zoni prima, Sì. C'è comunque un gruppo che fa solo atletica, Sì, sì. seppur ridotto, ma Sì, c'è sì. un gruppetto che fa solo atletica e la scelta di Silca è stata quella di tentare di fare un investimento su quello che abbiamo chiamato un progetto talento, per cui pochi che fanno atletica ma di valore. Certo. Allora, questi fanno solo le loro gare di atletica. I triatleti privilegiano il triathlon, ma in inverno sappiamo bene che di triathlon generalmente a febbraio partiva il duathlon, a meno che non Esatto. si facesse il winter triathlon, Esatto, eccetera, ma abbiamo esatto. avuto solo poche esperienze, una in particolare con Stefania Bonazzi che aveva mi addirittura ricordo, fatto sì, vinceva, sì, pesante, sì. prestazioni Sì. dal campionato italiano, se no poi Assolutamente. anche da Non mi veniva il nome dagli prima, la europei, Bonazzi, ecco, per sì, cui- sì. Però a livello di winter triathlon insomma siamo abbastanza diversamente sia nel duathlon che nel triathlon sono state cose. Certo. Nel frattempo mentre parlavi, guardavo le immagini e vedo che cominciano anche a prendere largo in alcuni punti, in alcuni tornanti prendono proprio larga la traiettoria perché all'interno sta mollando. Sì, conviene sfruttare 2 metri in più, ma almeno hai presa, hai trazione. Certo, Ecco. eccolo qua, la curva al largo. Sì, poi se tu devi rilanciare e trovi certo. sotto molle, Fa, non rilasci certo, niente, certo, bisogna fare certo, un certo. attimino, ecco, vedi anche questa è proprio una curva che sta proprio cedendo alla grande, sì. Vi ricordo un campionato italiano a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, dove quando siamo arrivati il sabato pomeriggio c'era una palude sul percorso. No? Noi arriviamo e vediamo solo acqua. E lì si doveva correre il giorno dopo. Col costume, quindi Di notte e cuffia. non smette di piovere, il giorno dopo si va a gareggiare. Allora, partendo le varie gare c'era la modifica costante del percorso. Perché dove passava una gara non si riusciva più a passare con la gara successiva. Incredibile. Sì. Tutta la tirata queste persone che cambiavano. spostavano i paletti di qua e di là per riuscire quantomeno a tracciare Un minimo che si vedesse un po' di terra. Pensa un po'. Incredibile. Ecco, vediamo. Allora l'OT è stata sopravanzata da Manuela Bulf. Sì. Ecco, per cui mentre io sinceramente pensavo a una Moretton un po' più in palla, perché lo scorso anno ricordo aver corso i 3000 metri in pista intorno ai 9,40, 9,45 se non erro. Fu anche quarta qui l'anno scorso anno al cross Città della quindi Vittoria. mi aspettavo, diciamo così, Qualcosa di più. Sì, più vicina all'Eleonora, però poi ovviamente questo Sono solo partite, per quello che so insieme io, all'inizio, insomma. ma poi si Sì, sono è un po'. perdute. Addirittura adesso non la vedo neanche più, non vorrei che si fosse fermata perché qui avevamo le prime 3, poi prima avevamo visto Milian Sartor passare. Esatto. Vediamo. Dopo, a un certo punto chiediamo alla regia se trovano un punto e si fermano, così vediamo un po' di stacchi, no? Sì, perfetto. Sì, io ritengo che il podio sia in questo momento tracciato, quello con Lonedo, Bulf e Lot in questo momento. Vediamo perché anche da dietro non mi sembra ci siano, però
Sì, sì. No, ma se chiediamo alla regia se a un certo punto quando vedono passare la prima si fermano e noi teniamo conto riconoscendo no, ci basta le prime 3. No, magari bastano qui. Adesso non bastano più i 30 secondi. Un minuto, dai, un minuto fermi. Un minuto di fermo. Sì, è Chi la vincerà? un dibattito. Ecco, come ti dicevo prima, i doppiaggi. Eccolo qua, un doppiaggio del concorrente numero Lonedo. 29. De Rossi Tatiana è stata doppiata in questo momento. Il passo mi sembra molto, molto fluido, no? Sì, decisamente. Rebecca ha anche se non vedo male, una traccia di sangue su una gamba, forse ci sarà 2 giri al traguardo. Ancora 2 giri. Ecco, questo è, vedete, nella zona centrale, diciamo, del teleschermo, lì c'era ultimo giro? L'arco di... Ah sì, adesso Campana, suona la campana. Benissimo, sì. Ultimo giro. Ecco, fermiamoci qua, se è possibile. Qui, sull'inquadratura precedente. Eccola qua. Sì. Allora, adesso abbiamo fatto partire con qualche secondo di ritardo il cronometro, però vediamo, Questo ovviamente questa è una doppiata. Prima. Si nota anche dalla corsa ecco. diversa, certo. Questa anche, un'altra doppiata. Siamo già oltre i 20 secondi. Tenete conto che Rebecca Lonedo era partita anche 10 secondi dopo le concorrenti che la precedevano, quindi al tempo così spannometrico che vi daremo vanno aggiunti i 10 secondi di ritardo di partenza. Anche qui Lionello si poteva inserirla nella prima batteria, no? Certo. Insomma, è la considerazione che abbiamo fatto prima con Thomas, no? Esatto. Siamo già a 50 secondi abbondanti e quindi siamo a un ulteriore doppiaggio. Il regista si sta addormentando perché gli chiediamo di stare fermo. Sono tutti esatto. No, però è l'unico modo per riuscire ad avere un po' di... Eccola qua, Bulf, seconda. Ecco, siamo 1 minuto e 10 circa. E più i 10 secondi, fa 1 minuto e 20. E questa è Eleonora sul minuto e 25. E adesso se riusciamo a capire vediamo di capire chi è la quarta. Restiamo ancora qui e così scopriamo chi è il quarto classificato a un giro dal traguardo. Siamo già a 1 minuto e 35. Sono 400 metri. Certo. Allora, in questa situazione, in un campionato italiano a squadre, fa sì che io che passo a 1 minuto dalla prima, dentro si inseriscano 40 persone, 35, 40. Certo. Mentre qui hai magari 2 posizioni di differenza. Certo. Ecco l'importanza della compattezza della squadra verso... Ecco qua. Questo è il numero 20. Numero 20 è Sara Savoia. Che dicevamo sono lo scorso anno. 2 minuti e 10 giusti rispetto alla precedente. Quindi qui siamo... Questa è la quarta. Questa è la quarta. Esatto. Ecco, io penso che in questa gara in particolare... non ci saranno sconvolgimenti. No, chi transita sotto al traguardo. Questa è Milia Sartor, che è siamo quinta. a 2,35 quindi più 10, come 2,45. dicevo prima, il Moretton Michela probabilmente ha avuto qualcosina, si sarà fermata. Sì. Liberiamo il regista che può cambiare inquadratura, abbiamo capito più o meno siamo nel tratto in gara. salita. L'ultimo sforzo, l'ultima salita per adesso girerà a sinistra e prenderà la salita. Certo. Ecco, in questo esatto punto dove sta passando adesso Rebecca Lonedo era prevista inizialmente la partenza per questa gara di oggi, poi era stato disegnato un tracciato di 1 chilometro solo e poi invece si è capito che non si poteva fare un giro così breve, è stato ripristinato il vecchio giro da 1500 metri e quindi si è tornati alla classica partenza, altrimenti si sarebbe partiti lì proprio con una partenza in salita, che sarebbe stata una cosa dura, io credo, no? Partire direttamente in salita. E ricordo una gara, ma proprio si parla di ricordi, si correva a Vellai di Feltre oh, mia. E c'era una partenza sul prato
e si saliva per 400 metri. Salivi e dopo il percorso si svolgeva, diciamo così, nell'altipiano. Ok. Però c'era sto salitone importantissimo Sì, in partenza, per tagliare subito le gambe in partenza. Si parla un po' di ricordi. di preistoria. Comunque stiamo vedendo l'ultimo giro di Rebecca Lonedo, che sta per vincere la 36esima edizione del Cross Città della Vittoria. Abbiamo scoperto, Lionello, riguardando un po' negli archivi, in un prezioso libro fatto da Achille Spinadin di atletica vittoriese. Ecco qui Questa è un Arianna atleta Zanusso che si sta ritirando, probabilmente sì. Niente di grave, ma il ritiro è certo. Dicevo che in un libro di Achille sono andato a ripercorrermi le varie prime edizioni del Cross Città della Vittoria, e pur essendo quest'anno la 36esima edizione ho scoperto che la prima, praticamente nei primi anni, si è perso qualche anno, quindi di fatto la prima edizione è stata corsa nell'81, quindi sono passati 40 anni esatti quest'anno. Erano i primi giorni di gennaio di 40 anni fa esatti, e si corse non qui ma in zona, a San no, Giacomo di non Veglia. ancora a San Giacomo, la prima edizione in zona Vendran, ovvero praticamente di fronte a casa di Beppi De Negri, che era l'organizzatore massimo di questa manifestazione, assieme a Achille, Ecco ovviamente. Rebecca, ecco Lonedo. Eccola qua, Rebecca Lonedo, che sta Siamo andando al traguardo. Se la vediamo anche dalla finestra. La vediamo passare eccola là. e vince nettamente, senza ombra di dubbio, la gara assoluta femminile. Rebecca Lonedo, portacolori dell'Atletica Vicentina, come sì. si capisce dalla maglia arancione. Bene, allora Bene. adesso noi attenderemo Rebecca all'intervista. Arriverà qui a farsi intervistare, a prendere anche un po' di calore, che non è che sia tutto sto caldo, ma sicuramente la differenza rispetto a fuori per loro sarà come entrare in un forno crematorio. E credo. difatti io sono andato prima, come diceva il buon Aldo Masi, a prendere dei generi di conforto, solo che Esatto. lui aveva altro tipo di generi di conforto, io mi sono limitato al tè. Ecco. Il grande Aldo. Grande Aldo, un amico. Lo ricordiamo davvero con piacere. Il grande Aldo, un maestro di Mamma mia. questo mondo. Bene, allora, come vedete il distacco è impegnativo, infatti la seconda atleta non è ancora arrivata, sta facendo l'ultima curva, se non sento male da parte dello speaker, o sta arrivando. Eccola qua, infatti. No. No, questa è doppiata, infatti mi sembrava un passo un po' lentino per essere Guarda, la seconda. è scesa adesso dalla curva, per Sta cui scendendo dalla 10 curvetta. secondi e dovremmo vederla nell'inquadratura. Bene. Bulf Manuela. Vincitrice lo scorso anno, anche se appunto, come abbiamo più volte detto, fu seconda dietro Federica Albuono per la classifica. Quest'anno è seconda. Eccola qua. Davvero, Eccola però qua. comunque Una conferma. Una conferma sul podio al Cross Città della Vittoria non è male, davvero. Proprio. Per l'atleta portacolori dell'Atletica Gordina. E adesso dovremmo avere Eleonora Lott. E adesso mi pare che Eccola qua, terza qua, classificata. Atletica Ponzano. Anche per lei un podio al Cross Città della Vittoria è sicuramente un risultato di cui andare fiera e orgogliosa, soprattutto in una giornata così dura, probabilmente anche in modo inaspettatamente duro, nel senso che probabilmente si aspettavano un gran fango, invece hanno trovato questo vento che ci hanno detto gli atleti che oggettivamente si fa sentire, specialmente nel punto più esposto, cioè dove non ci sono alberi, proprio nel prato centrale, nei cambi di direzione si fa sentire. Il terreno comincia anche a cedere un po' e quindi si vedrà. Nel frattempo vediamo l'addetta stampa Salima Barzanti della Silca Ultralight che sta facendo qualche domanda a Rebecca Lonedo e Ecco qua. appena libera dal suo taccuino ci raggiungerà. Contentissima qui. anche Sara Savoia che chiude al quarto posto. Anche per lei un bel risultato, Direi, notevole. sicuramente. Sì, sui 40 anni di Cross della Vittoria, come citavi prima, ricordo che qualche edizione è stata internazionale addirittura, non solo a livello nazionale. Esattamente, sì. Forse giù a San Giacomo. Ma anche qua. Tant'è vero che era un po' uscita dal circuito regionale È vero, in quanto diventava gara internazionale. internazionale. È vero.
però a livello internazionale è impegnativa la gestione, di conseguenza Certo, certo. molto meglio E comunque anche gestirla a livello locale. insomma. come numeri l'anno scorso secondo me eravamo arrivati quasi al limite, perché 1500 atleti gara è tanta roba, insomma, da gestire. Sì, Cioè, ci si stava, però erano tantissimi. Il problema è proprio quello della fisicità, no? Tu hai bisogno di spazio. Esatto, sì, in quel non è che senso. perché sei fuori No, va certo, bene tutto. certo. E quindi il brutto, e la cosa, diciamo così, un po' particolare è che comunque tu hai, come si diceva prima, grandissimi numeri a livello giovanile. Allora arrivano mamme, zii, nonni, parenti, guardano, ma poi queste persone non si fermano a guardare la gara assoluta. Certo. Per E questo cui è un po' un peccato, no? Sì, Per sì. cui poi si perde anche, e ricordo, ritornando al discorso della gara internazionale, pochissime persone sul percorso a guardare la gara. Sì, è rimasta, sì. Purtroppo anche le condizioni climatiche necessariamente a inizio gennaio, in un cross, in una località così, uno vede la gara dei bambini, arriva qua magari alle 8 del mattino, quando sono le 11, la gara del figlio è finita, cioè li posso arrivare a capire, insomma, però era anche brutto vedere l'ultima gara, quella che dava spettacolo internazionale, senza pubblico. Sono perfettamente d'accordo con te. C'è tutta una serie di considerazioni che possiamo fare, Certo. perché ormai siamo al livello che dobbiamo avere tutto subito, il genere di conforto. Dobbiamo avere tutto subito, no? Allora, la stessa, perché io posso essere d'accordo con te nella gara di cross dove c'è il vento, no? C'è il vento, certo. Ma in estate è la stessa cosa. È vero. Il genitore va a vedere la gara del figlio, È vero. finita la gara del figlio prendo la macchina e vado a casa, e magari anche se guardiamo il Fallai, il meeting Fallai, Sì. quante volte vedi la tribuna mezza piena, per non dire mezza vuota? È vero, assolutamente. Purtroppo c'è questa... Diciamo che è un po' un senso di cultura sportiva che manca. Che manca, bravissimo, un po' di cultura. Vediamo Poi- intanto, scusa che commentiamo, se no i nostri telespettatori vedono ma non sentono. Allora, lasciamo terzo vedere la posto- premiazione. Terzo posto Thomas Deste. No, scusate, al secondo posto Thomas Deste, eccolo qua. La gara dell'atletica vicentina Nicola Cristofori. E Nicola Cristofori che abbiamo sentito prima. Qua vincitori del 36esimo cross città della Vittoria. Ecco, questo è il podio degli junior maschi, li abbiamo sentiti prima in questa corsa strana di Nicola Cristofori che si è fatto la gara da solo, e Thomas Deste che partiva ultimissimo, anche un po' sorpreso, ci ha raccontato che era un po' sorpreso di essere partito per ultimo, ha dato tutto e quindi è riuscito a recuperare fino al secondo posto. Complimenti agli junior, torniamo Allora, qui. Alessandro, Dimmi. intervistiamo l'allenatore di Thomas Deste, Certo. che è Pietro Bernardoni, Bene, mio carissimo amico, Bene. nonché Intervistalo ex tu, atleta. intervistalo tu, allora. Allora, avevamo già parlato con Pietro prima, ci vediamo con Pietro, di come mai non fosse stato inserito Esatto, Thomas esatto. in prima serie, perché con i risultati meritava di esserlo. Ma io vorrei chiedere a Pietro i motivi di questo miglioramento di Thomas nell'ultimo periodo. E niente, con Thomas io l'ho preso in mano dal punto di vista tecnico, si può dire i primi di settembre se non mi ricordo male, prima anche dei campionati italiani nei 3000 dell'ottobre scorso se non mi ricordo male, e con lui ho principalmente lavorato su un aspetto muscolare perché era un pochino carente dal punto di vista muscolare e soprattutto aveva anche un piccolo problema sulla zona dell'inserzione del bicipite femorale, quindi comunque ho mirato molto su quell'aspetto. In più un altro aspetto è quello tecnico, quindi ho cercato di lavorare molto su queste due componenti che dopo comunque l'hanno portato a migliorare anche sulle prestazioni cronometriche, e da lì dopo ho iniziato comunque ad aggiungere tutto l'aspetto aerobico e quindi quantitativo, per dopo iniziare comunque con la preparazione invernale e arrivare a oggi alla prima competizione dell'anno 2021. Oggi ha dato insomma. anche una bella dimostrazione di carattere, perché Quello che mi interessava. Mi ha detto che è rimasto un po' sorpreso, forse anche negativamente,
sicuramente di partire per ultimo da solo Sì, e senza sì. molti riferimenti, però è una bella dimostrazione questa. Sono convinto, infatti come dice lei, una cosa che mi interessava soprattutto oggi da Thomas non era neanche, fatemi passare il termine, tanto l'aspetto tecnico o fisico, perché sapevo già che lui comunque fisicamente era pronto per oggi correre la sua prima 7 km nel cross, perché è primo anno in categoria, ricordiamolo, ma mi interessava soprattutto l'aspetto appunto psicologico, quindi comunque vedere come lui oggi avrebbe reagito, a maggior ragione poi con una situazione, un handicap del genere, quindi partire comunque a 30 secondi di stacco dai suoi avversari principali, da Thomas e da Nicola, insomma, che sono quelli che sono arrivati con lui sul podio. Certo. E quindi mi interessa principalmente, ecco, questo aspetto psicologico. Mi sembra che abbia reagito bene e quindi spero di andare avanti così e speriamo di vedere altre belle gare da parte sua, ma anche dai suoi avversari, insomma, anche perché dobbiamo ricordarci che noi come tecnici vogliamo anche il bene della nostra provincia e regione, ecco, quindi principalmente ben venga. Grazie infinite, in bocca al lupo anche per voi. Nel Ciao frattempo Pietro. sono arrivate le ragazze che hanno Il podio della gara senior femminile. della gara senior. Allora Rebecca, complimenti intanto, una partenza a razzo, sei partita nel secondo gruppo ma ti sei portata velocemente in testa. Allora intanto raccontaci questa nuova dimensione della partenza distanziata, per te è stata un problema o uno stimolo o cosa? Allora, per me è stato uno stimolo perché avere qualcuno davanti da prendere mi ha dato più carica e poi comunque avevo già in mente di impostare la gara così, quindi partire già subito abbastanza forte e cercare di mantenere il più possibile la gara. Quindi hai ripreso le avversarie, sei andata, tu hai fatto la tua gara a prescindere da tutto il resto. Sì, ho fatto il mio ritmo e poi comunque sapevo che il percorso era abbastanza impegnativo e muscolare, quindi ho dato il massimo, però gestendomi per arrivare comunque fresca alla fine. Fresco immagino sia arrivata anche per il vento. Il vento vi ha dato fastidio? Sì, più che altro essendo da sola e non coperta l'ho preso tutto, quindi è stato faticoso soprattutto in salita o comunque nelle parti in cui si doveva fare le curve, poi anche il fango non è stato molto utile. Ecco. Allora Manuela, l'anno scorso hai vinto pur arrivando tra virgolette seconda perché c'era Federica davanti, quest'anno seconda di nuovo, penso una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione anche perché la gara era molto più impegnativa visto il terreno e le condizioni climatiche. L'anno scorso faceva caldo, era asciutto, quindi tutta un'altra gara, insomma una gestione tutta diversa, però una gran bella soddisfazione. Ascolta, chiedo anche a te, il vento è stato un problema? Sì, è stato un problema, specialmente i primi 2 giri, finché non ci si scalda bene è stato abbastanza. Ascolta, questa nuova tecnica di gara del fatto che c'è l'atleta che partono un po' dietro, che non sai il riferimento, magari ti sono dietro ma se sono partite al gruppo precedente, vi ha un po' scombussolato o tu hai fatto la tua gara a prescindere? Oddio, mette un po' di ansia se ci pensi il momento, però poi ti concentri sulla gara e quindi devi andare avanti sulle tue forze, insomma devi contare sulle tue forze. Quindi tu hai fatto la tua gara, tu avevi il tuo ritmo e sei andata avanti. Esatto, sì. La difficoltà è stata più gestire appunto il terreno e le condizioni del clima che... Eleonora, voi eravate partite tutte e tre le compagne di squadra e poi a un certo punto abbiamo seguito 2 inquadrature, abbiamo fatto 2 interviste e poi era rimasta da sola. Sì, purtroppo Michela ha avuto dei problemini fisici, quindi oggi non era in forma, sta molto bene, ma purtroppo la giornata non è andata come doveva andare, perché si sarebbe meritata un posto anche lei davanti. E invece la tua gara? La mia gara molto bene, sono partita forte sul mio ritmo e ho cercato di tenere il più possibile, io soffro tanto questi percorsi, in più il fango e il vento non hanno aiutato, comunque sono molto contenta. Chiedo a voi due, non a lei, ma quando lei vi ha superate, pur essendo partita dietro, immagino che lo sapeste che partiva da dietro, avete pensato per un attimo a provare ad attaccarvi al treno oppure l'avete proprio lasciato andare? No, per me era tutto previsto, sì, lo sapevo che andava così, sì, esatto. Ok, anche tu hai salutato quando è passato? L'idea era quella di provare a seguirla, ma è stato impossibile. Quindi... Neanche qualche metro? No, impossibile. Allora, tu sei stata un po' sgarbata, sei passata un po' troppo veloce di fronte a...
Beh, oddio, in realtà ero qua un po' senza aspettative, poi penso fossimo... Meno male, pensa se arrivavi con le aspettative. Sì, poi eravamo tutte nella stessa barca, quindi l'importante era ritornare a gareggiare, ecco. Bene, penso che questo sia un po' quello che dicono tutte. Complimenti ragazze, in bocca al lupo per il resto della stagione e grazie. Allora, nel frattempo, io non so a che punto siamo con... Ah, sì, adesso in attesa che parta la prima serie della gara assoluta maschile, volevamo farvi vedere una breve clip. Qualche giorno fa siamo andati a sentire il patron principale di questa manifestazione, sappiamo che organizza la Silca Ultralight, siamo andati in sede Silca a sentire l'amministratore delegato, Michele Gazzola, che appunto oggi non poteva essere presente, però sappiamo lui è un grande sportivo, è stato anche campione italiano di canottaggio, quindi è un uomo che allo sport tiene e tiene in modo particolare al fatto che Silca continui, come già fa da 40 anni, a sostenere lo sport. Sentiamo cosa ci ha detto. Siamo nella sede di Silca Spa con Michele Gazzola, amministratore delegato dell'azienda e main sponsor della Silca Ultralight Vittorio Veneto, la società che organizza questa manifestazione e ovviamente main sponsor quindi della manifestazione. Intanto grazie, facciamo vedere che siamo a distanza e quindi siamo in regola. Allora, dottor Gazzola, in questa circostanza Silca dimostra ancora una volta di credere nell'importanza di sostenere lo sport, forse più di sempre in questo periodo. Sono assolutamente d'accordo, credo sia fondamentale in un momento come questo in cui lo sport manca a chi lo pratica, ma anche in particolare ai ragazzi, e quindi una manifestazione del genere assume ancora più importanza. È importante anche dare un segnale organizzando una manifestazione come questa con tutte le complicazioni che abbiamo raccontato e che racconteremo nel corso di questa giornata di sport, ma appunto era importante dare un segnale forte spendendosi per organizzare un appuntamento così. Sono assolutamente d'accordo, Aldo Zanetti e la sua squadra hanno fatto un lavoro eccellente, lo sforzo vale perché è un faro, serve a dimostrare che lo sport va oltre e che c'è la luce oltre alla difficoltà di oggi. Ecco, e diamo anche un grande segno di, tra virgolette, normalità con questa manifestazione, perché appunto con tutte le difficoltà si dimostra che si va avanti, no? Guardi, questa normalità è una normalità in cui noi crediamo molto, ci crediamo come azienda, come squadra, crediamo che questo segnale sia importante per noi, per chi partecipa, per il territorio in cui viviamo. Sono elementi davvero rilevanti per noi. E sono appuntamenti, questo come gli altri che Silca organizza, che mettono sempre in primo piano appunto il legame tra Silca e lo sport che va avanti da 40 anni e che appunto vede l'azienda impegnata in modo convinto, no? Beh, grazie di ricordarlo, è un elemento molto molto importante, credo che ci sia di più, ci sia anche la necessità e la forza di reinventarsi in un momento così difficile. Ricordo che sono i 36 anni di questa manifestazione, ci siamo stati, ci siamo e ovviamente ci saremo. Bene, siamo tornati in onda dopo aver sentito le parole di Michele Gazzola, amministratore delegato di Silca Spa, appunto, che ha spiegato l'impegno, ha confermato l'impegno di Silca per lo sport e anzi ha lanciato anche qualche messaggio sull'importanza di creare anche nuove strategie, nuove forme di impegno anche per lo sport. Nel frattempo sta cercando di capire se eccoci qua, stiamo per arrivare alla partenza della prima batteria della gara maschile assoluta. Vedo qua di fronte a me, fuori dalla finestra, Paolo Zanatta, uno dei sicuri protagonisti, assieme a Dante Guasciutaie, poi vedremo in quanti modi diversi lo citeremo, e comunque è un etiope che corre per l'Atletica San Biagio, che è dato come sicuro protagonista di questa gara. Ricordiamo che gli atleti sono 147, verranno distribuiti in 3 batterie che partiranno rispettivamente tra pochi istanti, quindi con solo 3 o 4 minuti di ritardo, poi alle 13:25 l'ultima batteria partirà alle 14:10. Anche per loro vale il discorso che partono ogni 10 secondi
10, essendo le batterie da 50 persone, ci vorranno 40 secondi per la partenza, quindi dovremo tenere conto con Lionello Bettin poi per analizzare la gara, appunto, che i gruppi non siano mescolati, perché altrimenti bisogna stare attenti appunto dei tempi per calcolare i piazzamenti. Allora vedete inquadrato la prima fila dei partenti. Vedete che il numero 19 Taie è stato inserito nella prima lista, nella prima fila, diciamo, anzi a prescindere dal suo numero 19 che potrebbe far intendere alla seconda fila, evidentemente il numero 9, vedete che manca, mi pare, sarà stato inserito nella seconda fila, lo scopriremo. Paolo Zanatta col numero 4, il vincitore dello scorso anno. Simone Gobbo fu terzo lo scorso anno, al numero 5, saranno sicuramente protagonisti assieme a Taie. Questa è la gara, diciamo, più non vorrei chiamarla più importante, perché sono tutte importanti ugualmente, ma diciamo quella che ha un maggior numero di partecipanti e quelli accreditati dei migliori tempi. Stanno per partire la gara assoluta del 36esimo Cross Città della Vittoria. Vedete, gli atleti sono tutti pronti, mano al cronometro per far partire ciascuno il proprio tempo, per misurare le proprie prestazioni. Vedete che stanno per partire, eccoli qua, partiti i primi 10, adesso si aspetterà 10 secondi, partirà la seconda fila di concorrenti. Come da stamattina ogni 10 secondi partono 10 concorrenti, ora la terza fila, altri 10, e saranno tra qualche istante, ecco qua, 30 concorrenti in gara. Ora la quarta partenza, siamo alla quarta fila di concorrenti che partono e adesso sta per partire ormai la quinta e ultima fila della prima batteria della gara assoluta. Però Lionello, ho dato per possibili protagonisti Paolo Zanatta e Simone Gobbo, primo e terzo l'anno scorso, e Taie, che pur avendo il 19 è stato inserito nel primo gruppo. Sì, perché da quello che abbiamo poi saputo informandoci, Taie ha 1 ora 03 nella mezza. Quindi un tempo mica da ridere. Ecco. Sì. E come vedi è già in testa. Ecco, allora Vedete, vediamo un attimino com'è inconfondibile la corsa di Simone Gobbo. Esatto. Sempre, diciamo così, lui abita sul Montello, per cui è una corsa abbastanza condizionata dall'abitudine a correre in quelle situazioni. Ecco. Poi adesso vediamo nella prima salita, nella prima delle 10 salite, no, 10 no, però diverse salite che dovranno fare. Poi c'è Massimo Guerra del Tornado con la canottiera nera, sicuramente. Lo ricordavo come della Vicentina, Guerra Massimo, evidentemente quest'anno ha fatto un cambio di casacca. Si forma un gruppettino di 5, adesso attendiamo un attimo perché c'è anche, potrebbe essere Martellato a Sindustria, l'avevo visto domenica scorsa con un nuovo colore di capelli. Quindi prima l'avevo scambiato per un brizzolato, casacca e cambiano anche i capelli, bellissimo, sì, è così. E poi c'è Fontana Granotto, Marco, quinto lo scorso anno. Eccolo qua. Però lo scorso anno c'era uno della Dolomiti che era Marina Fascia, che aveva vinto 2 anni di seguito, eccetera. Oggi abbiamo l'etiope, penso sia etiope, penso. Sì, etiope, sì. Ecco. Bene. Gli farò conoscere il mio atleta, Campeola Abel, così avranno modo di disquisire assieme. Nella loro lingua. Bene, si forma un gruppettino, adesso presumibilmente... Sì, è ancora una fase di studio questa. Sì, adesso non so se hai citato prima, ma qui la difficoltà sarà di capire se nella gara successiva, non nella griglia successiva, se nella gara successiva ci sia qualcuno poi in grado di inserirsi, perché da quello che ho capito c'è Andrea Mason di Silca che è stato inserito, eccolo qua. Andrea Mason è un ragazzo che lo scorso anno competeva con i migliori, per cui sul discorso di Thomas, Destra, eccetera, evidentemente aveva la miglior prestazione in Italia sulla mezza della categoria, meritava di essere inserito
in questa prima. Magari non nella prima fila, ma almeno Comunque nella prima prima batteria. gara, ecco, Certo, nella prima batteria sicuramente. certo. Poi vediamo. Sì, il rischio è che nella seconda serie ci sia qualcuno costretto a correre da solo. Sì. Ma c'è anche Bidosa adesso che vedo Sì. nell'ultima fila. Nell'ultima, ecco, quindi lui potrebbe essere uno da controllare eventualmente per un recupero. Per un recupero, certo. Però mi sembra che allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa è la prima batteria, è tutta davanti. Certo. A occhio così non ci sono più i 10 secondi tra No. l'atleta con la maglia azzurra Sì. e l'ultimo della prima batteria, qualcosina meno. La gara è lunga, 10 km. Sì. Allora è Gobbo che Simone prende Gobbo la ha testa, preso quindi, la testa, sì. quindi molto probabilmente Taie Taie. non è il Taie da 1 ora e 03. Esatto, non è la giornata. Anche perché si è staccato abbastanza. Sì. No, oggi dicevo, non tanto il riferimento al cronometraggio, Sì, ma anche perché se vedi si è staccato. cioè lui sta perdendo. È già sesto. Sì. Gobbo, Zanatta, Guerra, Martellato, Fontana, Granotto. Vedete che il gruppo si è sgranato, 3, 3, 6, 3, 9, 10, quelli sono proprio i 10 della prima partenza. Sì, ma però vedi Però che non da ci sono dietro- 10 secondi. da dietro O al qualcuno limite, sta. almeno uno. La doppietta della Treviso Atletica, vedete che la coppia della Treviso Atletica. Sì, da quello che so io, come si diceva prima del gruppo allenamento di Ponzano, da Sì. quello che so io, sia Simone che Paolo si allenano assieme a Ponzano, Ok. quindi si conoscono bene. Certo. Eh, Un po' di tattica di aiuto ci potrebbe essere. Sì, insomma. indubbiamente. Guerra Massimo, se prendilo un po' con, diciamo così, un beneficio alimentario, perché se è il Guerra Massimo che era di Atletica Vicentina, Sì. è uno da non sottovalutare. Ottimo campestrista. Infatti, Vedi anche a livello muscolare. curiosità, oltre a livello muscolare, anche delle traiettorie che sembra che vada a evitare il fango. Sì. Sembra di uno che è abituato a correre le campestre, Sì. che sa, insomma, non Per fa cui- necessariamente la traiettoria più breve, ma quella più pulita. Ecco ormai. Adesso ecco. si è alzato anche il sole. Ecco che come vedi da dietro c'è già più rimescolamento, no? Tolti i Certo, primi 10, qua certo, dietro certo. cominciano a non esserci più i 10 secondi, c'è Il tutto. gruppetto. Quindi è anche difficile poi riuscire a. E secondo me su queste prestazioni qua ci sarà anche qualcuno della seconda batteria che corre, per cui Certo, veramente avremo. certo. La classifica sarà davvero. No, l'hanno spostato loro. No, l'abbiamo visto partire. Ah. Quindi ci stanno dicendo che, Proprio? Ah, ok, allora ci Taie dicono. in diretta ci dicono che è stato squalificato perché è partito in prima fila e doveva partire in seconda, no? Così Sì, ci hanno detto. così ci hanno detto, sì. Io pensavo fosse stata una anch'io deroga, un qualcosa, anch'io avevo viste le pensato a una cosa del prestazioni genere. cronometriche. Ecco. Ma quindi adesso, riflettendo così, se lui è partito in prima fila ci sarà anche qualcuno che è partito in seconda che doveva partire in prima, no? Oppure sono partiti in 11 davanti. Così, può essere. Diciamo che non diciamo confusione, ma nella concitazione Sì, della sì. partenza può essere Sì, che può uno si darsi, sia. può darsi. Allora Guerra sta prendendo la testa. Sì. Paola Zanatta gli sta dietro e Simone Gobbo si è un po'. No, è il contrario, Alessandro. È Gobbo hai secondo ragione, e Zanatta hai terzo. ragione. Beh, pensa che ricordo a squalifiche, io vivo di ricordi, ma una gara di Powerman è un duathlon lungo, Certo, si correva a Parma, l'hanno rimesso? Ok, allora è stato riabilitato. Quindi Riabilitato arrivano da- notizie riabilitato che Taie. confermano e smentiscono. Alla fine vedremo la classifica se c'è dentro o no. Bravissimo, se lo inseriranno oppure no. Comunque tra i primi non c'è più. Ecco, ti stavo dicendo, gara di Powerman, un atleta, Corrado Ormuzzi, vince la gara, Sì. taglia il traguardo, a Pumetti dico squalificato. Perché? Perché al primo ristoro della prima frazione di corsa hai ricevuto una bottiglietta d'acqua da una persona che non era Identificata.
E lui ha fatto 15 km a piedi, ha fatto 70 km in bici, poi ne fa altri 8 a piedi e alla fine dimmelo subito che almeno evito di fare. Sì. Diciamo che si è fatto un bel allenamento tirato. Per dirti. Sì, Eccolo sì. qua, ecco, Battaglia. l'uomo Chissà del giorno. Chissà se sa di essere stato in gara e poi no, e adesso ancora sì. Ma insomma. E poi qui abbiamo il secondo gruppo, qui abbiamo Ghenda, Stefano. Aspetta, Lionello, Dimmi. vedo arrivare Giulio Pavei. Benissimo, ok. Giulio Pavei, prego. Sì, consigliere della FIDAL Veneta. Allora Giulio, un bellunese con un cross così va a nozze. Sì, sicuramente, un po' tutti i bellunesi diciamo, poi c'è chi arriva più avanti e chi arriva dietro. L'importante è partecipare e io credo che questa mattina sia da complimentarsi prima di tutto con l'organizzazione che ci ha dato la possibilità di ripartire. Ripartire vuol dire che a gennaio noi riusciamo già a portarci a Vittorio Veneto con una prova del CDS, del campionato italiano di società. Siamo contenti perché anche se solo settore assoluto, comunque i circa 400 partenti sono comunque un numero importante per la nostra regione e credo che nonostante i regolamenti Covid e i DPCM e quant'altro, siamo riusciti questa mattina a fare partenze ordinate e a dare un servizio importante, positivo e agonistico agli atleti che vi hanno partecipato. E comunque si parlava anche con Lionello, da tecnico c'è tanto bisogno di competizione, oltre che allenamento. Sicuramente i mesi di inattività sono tanti, le menti ormai iniziano a ragionare ognuno per conto suo, quindi noi dobbiamo fare da contenitore e dare la possibilità a questi di trovarsi a praticare attività agonistica solita. Giulio, dal punto di vista diciamo, tecnico vediamo anche delle belle gare con questa novità delle partenze scaglionate di 10 secondi che scombina un po' quella che era la tattica, no? Di tenere l'occhio all'avversario dietro perché non sai se è partito troppo dietro di te, quindi è un cross anche nuovo in un certo senso. Diciamo che proporci così stamattina si è rischiato molto. Io però l'ho detto subito, se chi gestisce la manifestazione e chi poi gestisce la tempistica individuale degli atleti e va tutto bene, questa è per l'atletica una novità positiva. Va detto comunque che è ormai collaudato negli anni il metodo Gundersen che viene adottato in altre federazioni sportive. Questa mattina abbiamo fatto un simil meccanismo e mi sembra che stia andando tutto bene anche perché volendo qualcuno se parte dietro ha la possibilità di recuperare, quindi diciamo che alla fine dovrebbero essere contenti tutti. Esatto, e noi da Panatleti possiamo anche dire che insomma l'importante è esserci, è partecipare, è gareggiare, ma insomma anche andare su in classifica. Sì, diciamo che qui il Panathlon è fair play e quindi se vogliamo andare poi dobbiamo trovarci tutti d'accordo. Perfetto, grazie Giulio Pavei, grazie della sua presenza e ho intravisto... So bene, non a caso so che ha fatto 6 anni presidente del Panathlon, non a caso ho fatto la domanda. Vedo arrivare Aldo Zanetti, riesce ancora a muoversi, la circolazione c'è, perché noi qua siamo privilegiati qua dentro, ma ci narrano che là fuori fa un freddo incredibile. Ma più che freddo c'è questo vento fastidioso del Fadalto che viene giù e disturba, soprattutto diventa anche un po' pericolosino se non si sta attenti con i picchetti che volano e i gonfiabili che abbiamo dovuto togliere. Comunque tutto a posto, tutto regolare. Mi pare che ci sia comunque soddisfazione da parte di tutti i concorrenti perché finalmente si può tornare a gareggiare, ma c'è anche, ne parlavo con Giulio, sto parlando con tutti, ne parlo con Lionello, sta novità del fatto di partire ogni 10 secondi che se sconvolge a livello di principio poi dopo cambia la tattica che di solito si usava, è un modo di correre nuovo ma bello, no? Sì, è una novità, soprattutto per quegli atleti che magari un po' più sfortunati di altri perché non hanno tempi fatti nel 2020, sono stati messi in seconda o terza fila,
si vedono un po' e insomma, così una carica ancora in più di adrenalina per dire voglio far vedere io che potevo stare lì davanti invece che dietro. Sì, ma anche per quelli davanti, però non sai mai se quello dietro di te, se è partito troppo dietro di te e poi ti sopravanza in classifica, quindi non si molla mai. Assolutamente, è una cosa nuova e quindi diciamo la prendiamo positivamente questa cosa. Invece di vedere le solite gare, magari i soliti 5-6 davanti che si controllano per poi magari sferrare l'attacco gli ultimi 500 metri, qui devono correre dal primo all'ultimo metro. Tecnicamente il percorso poi è micidiale perché con il fango che si è aggiunto, col vento a sfavore e a favore a seconda che si va in su e in giù, ma soprattutto con quella salita che quando il terreno è fangoso diventa veramente impegnativa, molto molto impegnativa. Il bilancio, adesso si può già cominciare a tirare dei bilanci, dal punto di vista organizzativo è stato molto complicato, però mi sembra che vento a parte tutto è filato perfetto, quindi missione compiuta. Ma guarda, noi siamo abituati a ricordarci sempre che la manifestazione è fatta per gli atleti, quando si fa di tutto per fare in modo che l'atleta faccia il massimo delle sue prestazioni, credo che abbiamo già fatto il 100%. Poi alle volte si riesce anche a fare il contorno, la coreografia, la musica, lo spettacolo, il pubblico, quello è ancora meglio, ma per il momento accontentiamoci di far gareggiare gli atleti che non vedevano l'ora di vedersi e confrontarsi anche su un terreno così difficile, ma vogliono il confronto, giustamente l'atletica è questo. C'è bisogno di competizione, ne abbiamo appena parlato anche con Pavei. Assolutamente, c'è bisogno di competizione. Quello che a me dispiace è che già a priori si siano lasciate un po' da parte le categorie giovanili nel mondo della FIDAL, cosa che secondo me si poteva un attimino aspettare un attimo prima di prendere gravi decisioni così. Io capisco che anche i genitori sono perplessi nel mandare i figli, però io credo che almeno la categoria cadetti si poteva fare, ovviamente con rispetto di tutte le regole. Stamattina abbiamo visto qua i nostri vigili urbani che sono stati mandati dalla questura a controllare, hanno controllato, hanno visto come stava andando, noi abbiamo messo sul percorso tantissime persone a dire ragazzi tirate sulla mascherina se qualcuno la teneva giù, ma ormai tutti sono abituati, si sono comportati bene. Io direi che il mondo dello sport si sta comportando bene, il mondo dell'atletica si sta comportando bene anche con questa calamità e io direi dovremmo premiarli, magari dalla prossima gara aggiungerci almeno i cadetti. Grazie Aldo, ci spostiamo così vediamo la programmazione. Grazie Aldo Zanetti che ha... Ecco, volevo dire che durante l'intervista di Aldo Zanetti, Paolo Zannata ha sferrato l'attacco. Benissimo, e si trova da solo al comando con almeno una trentina di metri di vantaggio su Guerra e su Simone Gobbo. Perfetto, ecco. Grazie Lionello. Adesso vediamo il podio della assoluta femminile, vediamo la premiazione appunto. Nel frattempo ringraziamo anche Lionello che ci ha aggiornati sull'andamento della gara assoluta, la prima batteria. Chiamiamo la vincitrice dell'atletica vicentina, Lonedo Rebecca. Ecco Rebecca Lonedo che molto simpaticamente ci ha raccontato un po' della sua gara, partita dalla seconda batteria, è andata avanti a ritmo davvero importante, sta arrivando la seconda classificata. Ecco, arriva Manuela Wolf, seconda classificata, vincitrice lo scorso anno, seconda quest'anno. E questo è il podio della gara assoluta femminile del 36esimo Cross Città della Vittoria. Serena Tonon nelle vesti di speaker, dopo una vita da atleta, mamma di Sofia, adesso anche speaker, davvero non si fa mancare niente neanche Serena. Bene, torniamo alla gara con questo totalone, ecco, allora, che ci indica che c'è pure il sole. Zannata è nettamente al comando, l'abbiamo visto nell'angolino dello schermo. Al secondo posto c'è Massimo Guerra. Ecco qua, Zannata. Paolo. Benissimo, Guerra.
Diciamo che sembrava un margine più ampio E quando invece sono Paolo ha lì. sferrato l'attacco. E Gobbo è terzo. E Gobbo è terzo, sì. Diciamo che è assolutamente, con 3 giri da compiere, è assolutamente Ancora aperta. Ancora aperto, sì. Ecco, da dietro non arriva più nessuno, vediamo un attimo se la regia rimane ferma, noi cercheremo di comprendere. C'è questo giudice di spalle che ci impalla, si dice così tecnicamente. Sì. Bisognerebbe abbattere. Ecco, martellato Quinto. e Fontana Granotto. Questi sono tutti Fontana partiti nel Granotto, primo sesto. gruppo. Poi Taglie. E non arriva nessuno dalle retrovie, diciamo così, neanche da... No, e non so neanche tutti Vediamo. i primi 10. Vediamo, questo è il secondo gruppo. Questo del secondo, certo, il numero, Terzo gruppo addirittura. numero Zampis. 22. Oh, ma Zampis Zampis. è il terzo gruppo. Sì, questo, quindi ha 20 secondi da scontare. questo è del secondo, il numero 12, Barizza. Questo addirittura è il numero 44. 44 è Seddic del San Biagio. Sì, qua adesso c'è sicuramente un rimescolamento. C'è addirittura un numero 13 che transita adesso, quindi Ruben C'era Deola. anche il numero 1. Ecco, di conseguenza, Questo è il numero 2. No, il numero 7, scusa, il numero 3. sì, che è quindi- gente del primo gruppo ormai. Ecco, è da comprendere. Sì, ecco Spinazzè, Federico, triatleta di casa. No, il problema era, cioè, se non sbaglio, è Guerra che è passato davanti su Zanata e Gobbo, per cui si è rimescolata nuovamente. sì. Quindi l'attacco di Paolo deciso prima. Pensava di scrollarsi addosso più gli che altri, altro, invece- il modo in cui ha attaccato, perché mentre voi stavate Sì, parlando, sì. c'era il modo in cui ha attaccato dava da pensare che avesse veramente Deciso- passeggiato fino a quel momento Ah. e quindi avesse tentato l'attacco deciso. Invece adesso evidentemente ha un po' pagato forse anche la velocità dell'attacco, perché inserire un 200 metri, un 150, 200 metri di strappo così. tirato, probabilmente ha accumulato un po' di lattato forse. Certo, che era- certo. Comunque adesso al contrario sembra Guerra poter allungare, no? Esatto, vedremo. Adesso saranno meno di 10 metri che separano i due. Adesso in questo momento Vediamo la salita, cosa provano succede. la salita, a vedere. C'è un doppiato in mezzo, li vediamo laggiù in fondo. Sì, Guerra sembra prendere il largo, così, in questo momento vista la salita. Sì. Beh, è una corsa ancora abbastanza sciolta per Sì. essere in salita e essere già al terzultimo giro. Infatti. Questo è il punto che i nostri concorrenti che abbiamo sentito dicono che può anche fare la differenza, perché questa salita lunga così esposta nel vento che anche. o c'è stato, diciamo così, un cambio secco di velocità da parte di O un calo di Guerra, Paolo. o un calo di Paolo, ma vedo che si sta dilatando anche su Gobbo, per cui probabilmente è stato proprio Guerra ad incrementare il ritmo. È stato lui ad incrementare il ritmo. Sì, è qua. è ovvio che se tu vedi un incremento di vantaggio progressivo su tutti, Certo. è lui che è andato ad aumentare, no? certo. A quanto pare si è proprio dilatato in questo, guarda adesso come sta spingendo. Sì. Adesso farà un tornante, rientra verso di noi, diciamo. Sì. E va. Poi e noi va- dovremmo vederlo qua nell'angolino sì. della finestra. E no? va al salto e poi Vediamo l'ultimo un attimo. tornante e arriva. Eccolo qua. No. Eccolo qua. Eccolo, Sta arrivando. perfetto. Cioè proprio un margine importante, notevole. Cioè se calcoli che quando è passato lo Però scorso guarda che giro, secondo me si è avvicinato adesso, negli ultimi metri. Adesso vediamo quando passa. Cioè, il passaggio qua era chiediamo davanti chiediamo Paolo. alla regia di restare fermo così che li vediamo passare proprio. Ecco, questo è Guerra. Ah, ecco, anche questo va bene, sì. Paolo Zanatta, eccolo qua. Sì, Ok. saranno
5 secondi? Sì, neanche. Più Gobbo che si è un po' più staccato, però mi sembra che sia ancora Sì. in fase di combattimento. Sì. Nessuno ha alzato bandiera bianca. Assolutamente. No? Forse questo atleta qui. Se non ha Che ha neanche il anche perso il pettorale. numero. Ah no, c'è dietro. Probabilmente questo è un triatleta. È Giusto, dietro. No? Il problema è che se perde il pettorale perde anche il chip, quindi è meglio che si Sì, fermi, perché è tutto inutile, come si dice. Nel frattempo vedete anche dalle immagini che si è alzato il sole, è un po' una beffa, perché magari scalda anche mezzo grado, ma le voci che ci arrivano da fuori è che ci sia davvero questo vento gelido che non perdona. Martellato. Poi, Ecco Tai che davano come uno dei protagonisti e resterà sì nei primi 10 probabilmente, ma non da podio, almeno per quanto si è visto No, finora. qui abbiamo, come vedi, già tanti doppiati. Esatto, Qui abbiamo esatto. tanti doppiati. Allora, è problematico fare una classifica quando... Sì. Tra le distanze di partenza e i doppiati è davvero... Mamma mia. È già tanto che riusciamo a prendere i primi tre. Insomma. Sì. Se penso che inizialmente avevano proposto di neanche una partenza in base a tempi, a crediti, eccetera, ma in base a società. Per cui, quindi tutti i compagni di squadra, tutti benissimo, insieme. cioè, Una eravamo bella arrivati festa. anche a questo tipo di... Così sì, a sì. questo punto facciamo una virtuale gara a casa e ti mando il risultato. Esatto, tanto, che senso ha? esatto. Sì, sì. Comunque Zanatta non molla, No, infatti. Secondo me ha proprio pagato lo scatto deciso. Adesso si è improvviso. staccato Gobbo, ma un po'. Ma Paolo Zanatta sembra Sì. sì, non aver mollato, almeno a livello mentale non di secondo sicuro. me c'è. Sì, perché visti correre così, corrono bene entrambi, insomma. Sì, E secondo me si sta anche avvicinando. Quello che così, sorprende, a sai spanne. cos'è? È che uno come Paolo, che ha anni di esperienza, fa ancora un errore da ragazzino, tra Sì, virgolette, no? Sono i bambini Però che fanno... guarda adesso, si guarda sta le immagini di avvicinando adesso, si notevolmente. sta avvicinando. E mi sembra in questo momento la corsa di guerra un po' più appesantita. Sì, quindi, Il viceversa. praticamente Il famoso pan per focaccia. Adesso vediamo nella salita che sta per cominciare e affrontano quasi assieme. Però è rientrato, dai, è rientrato. Adesso vediamo la salita perché potrebbe essere... Potrebbe anche... Manca comunque ancora un giro e mezzo. Sì, potrebbe essere che Guerra abbia deciso di rallentare un pochino Sì, per prendere fiato, che ne so, esatto. abbia provato a vedere se con una lunga E viceversa che Zanatta per rientrare stia Ok. spendendo tanto. Fatto sta che insomma sono entrambi in competizione, questo giro non è il Paolo del giro precedente. No. È rientrato ormai a posto. Adesso affronteranno la fase, diciamo, di discesa. Poi 2 tornanti e arrivano in zona dell'ultima curva, il traguardo, e poi ci sarà l'ultimo giro. Eccoli qua, sono proprio assieme. Sì. Adesso è da capire se Zanatta sta aspettando di sferrare l'attacco oppure lo affianca e prova ad andare. Sarà un bel ultimo giro. Sarà un bel ultimo giro e a capire appunto se, come dici tu, Guerra ha cercato di recuperare un po' il fiato per sferrare l'ultimo attacco e l'ultimo giro o se effettivamente è alla frusta. Sì, qui è un po' anche quello che si diceva all'inizio di giornata. E non essendoci state gare in precedenza, Esatto. a volte si va anche un po' per tentativi e allora magari uno è convinto di poter sostenere, tenere un ritmo che in realtà poi diventa proibitivo, eccetera. Fatto sta che comunque dai, abbiamo un ultimo giro, un po' di pathos. Assolutamente. Ormai mancano 1500 metri. Adesso stanno arrivando, eccoli qua, li vediamo anche dalla nostra postazione, sono Secondo a 1 metro di me distanza. sarà la salita. La salita il momento decide decisivo, tutto. secondo me. Chi ne ha attaccherà lì. Secondo me sì, perché poi una volta arrivati in fondo, in cima alla salita... dopo è finita, la gara là è insomma, finita. Ecco. Adesso stanno per passare al suono della campana. Eccoci qua. C'è 1,5 metri di distanza tra l'uno e l'altro, come si vede. Ok.
Adesso vediamo. Sì, Gobo ormai è perso. Sì, saldamente al terzo posto, ma Sì. fuori dalla... A meno che non abbia Ecco. avuto un crollo proprio, perché non l'abbiamo ancora visto passare. Almeno... No, è passato è adesso, passato, ok. sì. Però in ogni caso un distacco Sì, tale, sì, poi beh, no, due persone assolutamente. davanti, non penso che... Però vedi che Guerra non molla, perché è lì davanti, il distacco Sì. è immutato, però non ha mai ceduto. Adesso è da capire se Zanatta sta aspettando magari la salita, come dicevi tu, per sferrare l'attacco, o se sta tirando il fiato dopo lo sforzo fatto per recuperare Guerra. Adesso però parte Zanatta. Ecco qua. E l'attacco prima è deciso. Prima aveva fatto un attacco Una cosa così. del genere. Allora ho detto, quando fa un Forse ha attacco sbagliato così- giro prima, dici? Questo è il giro giusto da attaccare. Sì. Perché l'attacco è deciso e Guerra sembra lo abbia sentito. Ma penso che a questo punto, insomma, se ha fatto un errore prima, non Non vada penso a che ne faccia un ripeterlo. altro, Ecco. esatto. E dopo glielo chiediamo se è stato un errore o se è stato Sì, un sì. Dopo glielo chiediamo. Intanto Anche vediamo. una scelta per saggiare la Sì, reazione dell'avversario. sì, o non anche so. le sue stesse condizioni, Sì. chi lo sa. Adesso il divario è abbastanza importante, la corsa di Guerra non è ancora da finito, però ormai il distacco è sensibile. Comunque, come dicevi tu, adesso ci sono ancora 2 tornanti e poi ci sarà la salita. Se la passa indenne Zanatta, Sì, va al traguardo da prima. Io penso che la facilità con cui ha creato questo buco, sì. Sì. lasci poche speranze a Guerra di rientrare. sì, ecco. sì. Mi sembra poi che si stia addirittura dilatando progressivamente. Sì. Ha proprio cambiato marcia Sì, Paolo sì, Zanatta. sì. Si vede anche dalla corsa, adesso li vedete entrambi, la corsa è diversa, insomma. Zanatta è bello, Sembra più brillante a più livello brillante, muscolare. sì. E chissà, adesso abbiamo sentito, o meglio, noi sentiamo i nostri telespettatori, non credo, abbiamo sentito lo speaker che diceva Zanatta ha sferrato forse l'attacco decisivo, che è quello che stiamo dicendo anche noi. Ma come l'abbiamo sentito noi, l'avranno sentito anche i concorrenti. Allora ti domando, da esperto del campo, l'atleta, il Guerra che sente Zanatta forse è influenzato da quello che sente lo speaker, oppure non lo sente proprio, oppure è indifferente? Ma io penso che l'atleta in questo momento è concentrato a correre, stia ascoltando se stesso per capire quanto sì. ha da spendere e non tutto il ecco, e resto. non tanto quello che può dire lo speaker. Sì. Si rende conto, un conto è se sono le retrovie e mi dicono che Zanatta ha allungato. Sì. Sono praticamente uno spettatore della gara, Sì. ma se sto in lotta con lui mi rendo conto un attimino e mi certo. sto sicuramente ascoltando e dico sì, è andato. Certo. Ed È quello che sta ed è succedendo. andato. Si è superato brillantemente la salita, per cui E sta allungando ancora. direi che sta andando alla grande. Sì, ormai Sì, sarà la sua curioso corsa poi chiedergli di questo attacco a metà gara, poi è rientrato, sembrava l'avesse pagato, invece poi guarda, un'interpretazione da schermo, no? sì, Si dice tecnicamente è andato un po' sopra soglia, esatto. ha prodotto un po' di lattato. Da buon corridore di resistenza, rallentando un pochino, Ha sa recuperato. che lo smaltisce. Sì, probabilmente è una cosa Ecco, così. io potrei vederla e spiegarla in Vediamo in se questo ce lo modo. conferma dopo. Vediamo poi lui cosa ci dirà. No? Comunque adesso, secondo me, avrebbe un ulteriore margine per aumentare. Cioè, se Guerra fosse assieme a non lui... ne ha bisogno, ma ce l'ha ancora Sì. nelle gambe. Sì. La corsa è troppo Adesso sembra proprio rilassato. in questo Sì, momento. potrebbe fare tranquillamente un altro giro senza nessun problema. Eccolo qua. Paolo Zanatta bissa la vittoria dello scorso anno e va a vincere la 36esima edizione del Cross Città della Vittoria. Complimenti a Paolo Zanatta. Ecco Massimo Guerra.
Massimo Guerra. Che almeno ha tentato quantomeno di ravvivare, Certo, no? certo. E Simone Gobbo bissa invece il terzo posto dello scorso anno. Ecco Paolo costretto a questo martirio di mettersi la maschera dopo 10.000 di campestre e Simone Gobbo, terzo posto per lui. Perfetto. Penso che non ci siano dubbi. Poi chi abbiamo? Guerra alle prese anche lui con la mascherina. Martellato, bellissimo quarto posto, un ragazzo che aveva corso bene anche domenica scorsa, ha fatto 8,28 nei 3.000 indoor a Padova, l'avevo visto correre domenica pomeriggio. Eravamo andati a sperimentare con i miei ragazzi, i miei atleti, l'impiantino per saggiare la condizione di forma attuale, aveva corso bene, 8,28, insomma. Bene. Oggi conferma un quarto posto. Ecco qua, Eccolo Taie, qua, Taie, al quinto posto. l'etiope del San Biagio. È che noi siamo abituati che quando c'è una persona di colore corra Che forte, vince. Ma non deve è- vincere per forza, no? E Allora invece siamo no. un po' E invece scombinati no. da questa. E invece è un Fontana trevigiano. Granotto Marco che arriva, perfetto. Questo aveva il dubbio se doveva fare ancora un giro. No, forse non aveva superato perché il chip segnava il ok. tempo sul Sul pezzo passato. di plastica. No? Ecco, il numero 22 è Zampi Somma che ha fatto sicuramente un'ottima gara perché era partito in terza griglia Terza addirittura. fascia, quindi sì, sale vicino al podio. Quindi una ventina di secondi Sì, li di recupera. guadagno, di recupero. Non va sul podio, ma ci sale vicino. Ma no, non credo che avesse meno di 20 secondi da Gobbo. No, non credo, no, non credo. Però Poi ci va diciamo che avrà Nei guadagnato 10 di almeno sicuro. una decina di posizioni, sicuramente. Nei 10 ci va. Sicuramente almeno una decina di posizioni. Ecco, via, qua Barizza era partito dopo 10 secondi, insomma, ecco, ma qua. Guarda, ti chiedo, ma adesso stanno dividendo ovviamente quelli che vanno a traguardo e quelli che manca un giro. Sì. Ma è l'atleta che si ricorda o il giudice o entrambi? Il giudice, almeno dovrebbe funziona così. E nel momento in cui cominciano ad esserci dei doppiaggi, il giudice segna il numero dei doppiati. Sì, sì, Oltre, e quindi- oltre ad avere un controllo di chi passa, perché non tanti anni fa, Sì. se non ricordo, a Gubbio, campionato società fase nazionale, TDS cronometra, salta il sistema chip, nessuno ha preso i numeri, classifica di società non è mai stata fatta. Sì, sì. Hanno guardato le immagini, hanno ricavato le posizioni dei primi 20, 25, 30, ma non sono riusciti a costruire. Per cui da quel momento si è richiesto che ci sia comunque un cronometraggio manuale e vengano presi i numeri delle persone Sì, che sì, sì. transitano. Sì, certo. No, qua sono solo 50, tu prendi i numeri dei doppiati in modo tale Certo, che poi sai certo. quello da mandare al traguardo. Certo. Ecco, però è successo a Comunque è livello una del cosa da campionato fare italiano. con attenzione, eccolo qua. Sì. Beh, insomma, per Paolo Zanatta penso una bella soddisfazione. Certo. Bissare, entrare 2 volte di fila nell'Albo d'Oro. Sì, ma del CrossFit soprattutto della poi Vittoria. questo è Botter Lorenzo, questo è un bravissimo ragazzo che corre molto bene i 1500, anche i 5000, ma 1500 deve maturare un pochino, è una promessa, secondo anno in categoria, per cui Ecco, un atleta con cresta sì, alla Vidal. meraviglioso. Ecco via arrivare tutti quanti, insomma. Adesso Sì, qui è- aspettiamo che arrivi Paolo Zanatta per toglierci questo dubbio Certo. di questa tattica di gara particolare. E nel frattempo stanno continuando i giri, non vedo più numeri sul segnagiri, quindi probabilmente no, c'è ancora qualcuno che non va al traguardo. E quindi- Sì, questo è quello che si diceva prima. Se io riesco a fare delle batterie omogenee, io non ho doppiaggi. Sì. Noi avremo dei doppiaggi in ogni batteria. Esatto. Ecco qua Bidogia che è arrivato. Ecco, un Bidogia che da qualche anno a questa parte non riesce più a esprimersi sui valori sì, che aveva espresso da allievo, soprattutto allievo juniores. Sì, e poi qua bisognerebbe
entrare su considerazioni un po' più tecniche, specifiche, capire come mai correva così bene. Poi... certo, in certe categorie. Ecco gli atleti che commentano la propria prestazione. Comunque non mi sembrano distrutti, da parte uno disteso per terra, ma gli altri mediamente non male, sono dai, vivi. non male. Ecco, dal punto di vista organico è meglio correre verso mezzogiorno o alle 9 di mattina? Qui apri una parentesi che mi fa ricollegare alla manifestazione indoor che stanno facendo a Padova. Allora, ovviamente io che sono fisiologicamente abituato a dormire di notte, alzarmi alle 6 di mattina, alle 7 e ad allenarmi di pomeriggio, è più conveniente correre alle 2, alle 2 perché è molto più vicino all'abitudine. Si potrebbe correre bene anche alle 9 nel momento in cui io ho la possibilità di comunque abituarmi ad allenarmi magari alle 9 di mattina. Quindi secondo me è un po' svantaggiato chi ha corso comunque alle 10, ma per arrivare qui alle 10 bisogna partire presto da casa. Certo. E forse la terza batteria sarebbe quella più adatta come orario di allenamento. Sì. Poi ti trovi la manifestazione indoor a Padova, dove valida per fare, perché non so se sai come funziona quest'anno la missione ai campionati italiani indoor, non c'è un limite da conseguire per andare, si baseranno sulle graduatorie di specialità. Possono accedere ai campionati italiani i primi 6 della graduatoria estiva e i primi 6 della graduatoria indoor della stagione. Allora, organizzano le gare per favorire i tempi e organizzano i 1500 alle 9 di mattina. Oggi pomeriggio il palazzetto è vuoto nel senso che non ci sono gare di corsa, fanno solo concorsi. Allora fammela fare almeno a mezzogiorno, all'una. Sai che tutti quanti... Ecco, per cui un conto è la campestre dove un po' tutti sono penalizzati, ma se devo fare una prestazione cronometrica devo essere messo nelle condizioni di poter dare il massimo. Alle 9 di mattina non lo do, a meno che non mi svegli alle 4. Certo. Sì, è davvero, Noi abbiamo curioso sto sistema. tentato di allenare, anche stamattina abbiamo mandato un ragazzo a fare i 1500. Abbiamo tentato di allenarci 2 volte, perché comunque studia, è gatto Giovanni. Volevamo fare un esercizio, come viene definito, di velocità. Avevamo fatto i 3000 la settimana scorsa, va bene, facciamo i 1500, dopo vediamo l'orario 9. Queste ultime 3 mattine ci siamo allenati alle 9. Tanto per dare un minimo di giro, diciamo così. Però... È davvero un po' strana sta cosa. Nel frattempo vedo che si prepara la seconda batteria. Gli atleti della seconda batteria, vuol dire che stanno concludendosi anche gli arrivi, immagino che li abbiano avvisati. A che ora dovrebbe partire? Dovrebbe partire alle 13:25, siamo in ritardo di una decina di minuti. Questo vuol dire che andrà tutto ritardato. Sì, perché questo è collegabile a quello che ti dicevo prima. Se io non ho il doppiaggio, io sono già in grado di far partire la seconda batteria. Certo, chiaro. Dopo la batteria sarà più lenta, ok, ma intanto ma non si allunga il tempo. Non si allunga il tempo, perché, se io ogni volta devo perdere 10 minuti per aspettare chi fa l'ultimo giro. Certo. Ecco anche questa coreografia, un'immagine coreografica. Ci sta. In questo scenario che tutti ormai conoscono nel mondo dell'atletica. È sparito il sole di nuovo. È sparito il sole di nuovo. Adesso potrebbe essere addirittura sceso sotto la montagna, perché a quest'ora, a questa stagione, qui si va in ombra. E quindi si patisce il freddo. Finalmente la seconda batteria va in partenza, quindi sono i numeri dal 51 in poi, dovrebbero essere. Esatto. Teoricamente. Vediamo una riga qua, così dopo li vediamo. Allora abbiamo Nicolò Ragazzo che è un triatleta, tanto per dirti. Poi Mason Andrea che dovrebbe essere uno dei protagonisti, ha abbandonato il triathlon, si è dedicato all'atletica negli ultimi 2 anni, aveva fatto da juniores il miglior tempo in Italia sulla mezza dell'anno 2019. Stanno arrivando intanto stanno arrivando gli i primi, assoluti. Prego. Venite pure. E così adesso ci
risolveranno. Ecco qua i protagonisti della gara assoluta. Allora, intanto complimenti. La prima domanda vogliamo rivolgerla io e Lionello a Paolo, perché abbiamo Paolo Zanatta, vincitore. Abbiamo visto questo tuo scatto a metà gara, questo tuo spunto, e poi ti sei fatto riprendere, sei andato sotto, poi hai recuperato. Allora Lionello, da buon tecnico, diceva: ma è stato un errore, una scelta, voleva testare se stesso, testare gli avversari? Com'è nata questa idea? Diciamo che è un po' tutte le cose, nel senso che dopo un anno anche per me era dura capire la condizione, a parte gli allenamenti, vabbè, ma la gara è un'altra cosa. Quindi la voglia di provare le forze degli avversari e la mia condizione era tanta, la voglia di vincere maggiore, perché ho detto devo dedicare la vittoria a mia figlia, quindi ci ho provato prima, poi non è andata. Quindi era un tentativo vero quello, volevi andare? Sì, se andava a buon fine era vero, sì. E quindi, scusa, avevamo centrato, Esatto. perché ho detto ha corso come i bambini, no? Che uno prova, parte, dopo si trova scarico. Ok. E però hai avuto il merito poi, dopo essere stato recuperato e superato, di riprovarci, quindi ne avevi ancora, e da come correvi alla fine ne avevi ancora, no? Sì, ne avevo ancora. L'unica cosa che non avevo preso in considerazione era appunto il fango, che mi avrebbe un attimo appesantito e quindi fatto sprecare un sacco di energie. Però i miei avversari hanno fatto come me nel primo tentativo e quindi sono stato più fortunato, ecco. Ascolta Massimo, allora tu prima se n'è andato, poi l'hai ripreso, se n'è andato te, lì hai quasi pensato adesso vado a vincere? Ho provato a fare lo stacco, anche il mio tremetto ho provato e sembrava fosse andata a buon fine, poi però il percorso è molto insidioso, pieno di fango e ovviamente poi Paolo, anziano ma forte, ancora forte, è riuscito a riprendermi e poi a averla meglio. Ascolta, quando ti ha ripreso ti è stato un po' dietro lì senza superarti, tu lì eri in controllo o nella tua mente hai detto proviamo ad andare via di nuovo? Ho cercato di recuperare più energie possibili e cercare di stare con lui, poi quando ho visto che ha fatto il cambio ho cercato di limitare i danni andando in progressione, ma è stato difficile, un bel strappo ha fatto, un bel strappo. Dimmi una cosa, il vento da qua si vede, ha fatto disastri, si sentiva, era fastidioso? Ma inizialmente sì, poi pian piano non ci ho neanche tanto fatto caso e non era tanto, un po' influito, ma dai. Non sei d'accordo sul vento? No, assolutamente. Io stavo bene quando stavo dietro a lui, che mi riparava, soprattutto sulle ripartenze esatto. E quindi sì, per me ha inciso tanto il vento, quindi bravo lui che non lo sentiva. Certi punti proprio non ci facevo caso, proprio no. La discesa forse. Esatto, forse Allora Simone, all'inizio stavi con Paolo, poi lui se n'è andato, tu hai fatto un po' gara per conto tuo o ci hai creduto? Beh no, io sapevo che era difficile vincere oggi, però ho cercato di tenere il mio ritmo, non seguire i loro scatti, perché sapevo che era dura. Però sono contento comunque finché sono sul podio sono contento. Ecco. Due terzi posti di fila a Cross della Vittoria non è male. Sì, ogni anno è sempre più dura, il tempo per allenarsi è sempre meno con gli impegni familiari, il lavoro, quindi è sempre una grande soddisfazione essere qui sul podio con loro. Allora Paolo, ultima cosa, dopo vi lascio alle vostre premiazioni, anche una doccia non si può fare, insomma farete quello che potete. C'era tanto bisogno di competizione, o no? Assolutamente, questo è stato un modo per ripartire, perché dopo tanto anche per noi atleti, tra virgolette abituati, la gara è un'altra cosa, quindi io sono contento che siamo sostenuti dal Treviso Atletica, che è una realtà per quel che riguarda gli assoluti un po' nuova, ma noi ci crediamo perché vogliamo qualificarci per gli italiani e fare bene. Siamo affiatati, un gruppo affiatato, quindi siamo fiduciosi.
Beh, insomma, essendo una gara per i campionati di società, averne 2 sul podio è una bella soddisfazione. Massimo, anche per te la domanda che ho fatto a Paolo, c'era tanta voglia, è quasi una necessità di tornare alle gare dopo l'allenamento. Sì, quello sì, perché anche per me il cross Fidal era da 1 anno e 2 mesi che non lo correvo, e quindi per me è stato emozionante, bello tornare a correre, e quindi è un inizio, speriamo che da qui poi vada a migliorare la situazione, ecco, sperando di tornare alla normalità. Va bene, grazie ragazzi. Volevo ringraziare la società Treviso Atletica, che anche lo scorso anno ci ha supportato, anche se non ci sono state gare, ci è sempre stata vicina, ci invoglia ogni anno a far bene e a dimostrare ai giovani che con la grinta e la cattiveria si ottengono i risultati. Quindi un grazie a Treviso Atletica. Grazie a voi per quello che ci avete fatto vivere anche oggi. Leonello, volevi aggiungere qualcosa? Bene, Perché grazie. hanno necessità di Giustamente, rimettersi in sesto. di vestirsi quantomeno. Ecco. Grazie, Grazie. complimenti, in bocca al Ciao. lupo. Federico. Allora, sta arrivando un triatleta, Leonello, se vuoi un intervistarlo grande. te. Federico Spinazzè. Federico Spinazzè, eccolo qua. Il nostro triatleta di casa. Allora, qua si parla di atletica, si parla di triathlon, hai fatto, non so quante edizioni ormai hai corso di Cross Città della Vittoria, quest'anno com'è andata? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Di gare qui ne ho corse abbastanza, è la gara di casa e fa sempre piacere, insomma. E per noi triatleti sicuramente non è la nostra specialità di punta, però è sempre divertente e funzionale comunque alla nostra preparazione, quindi è veramente un piacere correre qui con comunque quello che è riuscito a mettere in piedi la Silca nonostante tutto quello che stiamo vivendo. Dal punto di vista tecnico la gara oggi com'è stata? Cioè, tra il fango e il vento è una prova dura, ma voi siete abituati essendo triatleti? Allora, la gara sì, era effettivamente molto dura, però non mi è dispiaciuta, ecco, un percorso che diventa molto muscolare con il fango, con l'acqua a impregnare il terreno, e comunque una buona preparazione in vista delle gare della stagione. Ascolta, voi del triathlon avete già provato le partenze differenziate nella stagione scorsa, quindi sei abituato, ma nel gestire una gara di cross la partenza a distanza così come la vedi? Sì, l'abbiamo già provate, diciamo che dal punto di vista tattico si può essere fortunati o meno, però diciamo aiuta soprattutto la propensione mentale a rincorrere. Questo è, diciamo, il punto fondamentale che bisogna sviluppare e che comunque tornerà utile in futuro. Adesso può essere uno svantaggio, però è comunque un ottimo allenamento. Grazie Federico. Una domanda a Federico, certo, perché bisogna parlare del triathlon con Federico, è d'obbligo. certo. Obiettivi 2021. Giusto. Allora, l'obiettivo numero 1 penso che sia la Coppa Europa che avremo in casa a Caorle. Silca Ultralight organizzerà a metà maggio una Coppa Europa, era da molti anni che non si riusciva a portarla in Italia, e quindi bisognerà onorare al meglio questa gara che è veramente molto importante e soprattutto organizzata in casa. Bene, in bocca al lupo allora anche per la Coppa Siamo sicuri Europa. che Federico farà un garone nella gara di casa. Io bene. sono il suo sostenitore numero Bene, 1. complimenti Federico, in Grazie, bocca al lupo Federico. per la stagione anche del Ciao. triathlon. Nel frattempo seconda batteria in corso, ci sono stati vari cambi alla testa del gruppo, si è consolidata una coppia. In realtà prima c'era il numero 51 Davia con Andrea Mason, adesso invece è rientrato un atleta della Vicentina numero 60 che è Sartore Pietro, però Andrea Mason ha ripreso nuovamente la testa del... Ok, viaggiano in coppia. Sì, ritengo che questi 4 o 5 che poi vediamo essere molto vicini ancora, Certo. potevano tranquillamente essere Gareggiare inseriti nella prima. nel gruppo. E torniamo al discorso di prima. Perfetto. Triatleti. Nel frattempo, allora Stefano Rigoni, allora hai appena fermati pure, allora hai gareggiato e com'è andata? Beh, allora diciamo che era un po' che non facevo campestri, quindi è andata che mi sono divertito e forse ho sbagliato un po' la scelta dei chiodi, quindi è più stata una gara di equilibrismo che di corsa. Però Insomma, tutto aiuta.
Tutto aiuta, sì, poi per la nostra stagione è più avanti, quindi queste gare sono perfette per prepararsi. Prima il vostro responsabile tecnico regionale diceva che se fosse per lui metterebbe quasi obbligatorie le gare di cross per i triatleti nella stagione invernale, proprio come i training. Sì, sono molto buone sia dal punto di vista dell'allenamento in sé che per riuscire a gareggiare durante l'inverno, per non stare troppi mesi senza gare. E adesso, ora come ora, ogni gara che viene buona bisogna farla. Ascolta, Federico Spinazzè prima diceva che questa tecnica di partenza distanziati così aiuta nella mentalità del recupero, così che per poi voi triatleti può essere utile. Sei d'accordo? Ma allora io, diciamo, se devo proprio scegliere, io sceglierei una mass start tutti assieme. Questa tecnica qui va bene ora con i protocolli che ci sono, però insomma preferisco una mass start tutti assieme, come viene fuori, viene fuori. Okay. Ultima cosa, obiettivi tuoi per questa stagione del triathlon? Beh, allora come obiettivi ho il campionato italiano di mezzo Ironman, che è una delle poche gare confermate, e poi in realtà bisognerà anche vedere durante la stagione come... Si sa già quando è l'italiano? Fine maggio, quindi sì, non tra tantissimo, ma insomma possiamo ancora stare tranquilli. C'è ancora un po' per allenarsi. Bene, grazie a Stefano Rigoni, e adesso intanto è tutto sotto controllo qua la gara? Allora, mi dicono Giulio Franceschetti, mi scrivono. Buongiorno, allora Giulio, hai gareggiato? Ho appena gareggiato. E com'è andata? Bene, mi sono divertito, erano tanti anni che non facevo più un cross. Nel frattempo sei diventato medico? Esatto, mi sono laureato e specializzato, quindi sono passati tanti anni dall'ultimo cross e per un po' ho abbandonato l'attività sportiva, ma al momento... Ma allora questo è un ritorno all'attività o è così una tantum? No, sono tornato all'attività ormai da qualche anno, anche come triathlon, è un ritorno al cross, diciamo. È un ritorno al cross e mi sono divertito più dell'aspettativa. Allora riformulo la domanda, è un ritorno così perché è un anno così o ti rivedremo al cross? Penso mi rivedrete. Bene, complimenti. E invece dal punto di vista del triathlon, che obiettivi hai per questa stagione? Non essendo proprio un allievo e neanche un cadetto. Esatto, ormai sono un master, mi piacerebbe fare l'Ironman, sperando che quest'anno ce lo lasciano fare, sarei iscritto all'Ironman a fine agosto e questo è il mio obiettivo. Un'altra domanda, un medico dove ricava il tempo per allenarsi, per fare il triathlon, che non è proprio come allenarsi a fare bridge? Bisogna avere tanta voglia, se hai tanta voglia il tempo lo trovi, il tardo pomeriggio, i weekend, e si sfruttano anche i pre e i post notte per allenarsi. Ascolta, ma prima di un Ironman non basta il pomeriggio o il weekend? Bisogna farsi bastare il tempo che si ha e sapere che le proprie possibilità sono quelle e fare il massimo per quello che si può dare, insomma. Bene, perfetto, complimenti Giulio, grazie, in bocca al lupo anche per l'Ironman. Contiamo di... Allora, seconda Rivederti. batteria che ha preso, diciamo così, una conformazione secondo me abbastanza, non dico definitiva, ma per le prime posizioni probabilmente sì. Quindi Andrea Mason, che noi avevamo già citato prima Certo. come uno che poteva essere inserito nella prima batteria, ha preso il largo. E subito dietro c'è una coppia formata da Nicolò Ragazzo, altro triatleta, Certo. e da Sartore Pietro. Questi Ok. sono i tre che sono nettamente, diciamo così, davanti a tutti. Ecco, questo è Andrea, corre per la società organizzatrice, per la nostra società. Che in tempi non sospetti dicevi che poteva tranquillamente correre nella prima batteria. Sì, insomma. io penso che sarebbe stato... Dopo vedremo anche quei tempi, ma par di sì, ma capire ecco, che sarà in questo così. caso, vedi, se corri nella prima batteria, parti in quarta o quinta griglia, insegui, qua sì. ok, corri, ma non Sì. hai il confronto Certo, diretto ti manca il con una riferimento, persona, certo, eccetera. certo. Infatti è un classico di chi fa la gara da solo di dire che comunque non è facile perché... Io vorrei così, per curiosità, potendo, mettere Paolo Zanatta qua da solo e vedere se fa la stessa prestazione che ha fatto in prima batteria. Certo. Ma non per Sì, sminuire sì, il no, valore di certo, Paolo, è un'altra gara solo proprio. per rendere, diciamo così, giustizia a chi in realtà ha delle carte da giocare e poi si trova in questa situazione qua. Andrea adesso
allungherà progressivamente, quando passa di qua, non so, mancheranno ancora 3 giri, penso. Ecco, passa, ecco 4 qua, giri. 4 giri. Ah no, 3. Allora, ma se hanno detto 4. Hanno detto 3, è scritto 4, boh. 4 giri giri, ok, confermati, va sì. bene. Quindi ancora 6 km, ne ha Sì. fatti solo 4. Non è ancora a metà gara. Sì, non riconoscevo più il traguardo perché non ci sono più i gonfiabili, non c'è più niente, per cui è cambiata completamente la, È davvero, la fisionomia della è zona. davvero no? dura, è stata oggi. L'unica È cosa sparito anche dove cronometro, no? No, Spero. no, è quello lì, a sinistra. È l'unica cosa che resiste. Meno male. Tonet, sì. Nel frattempo stanno rientrando tutti i cameraman, vuol dire che le telecamere sono volate via. Ma qualcosa Ecco, ancora vedi, vediamo. Andrea, tra le altre cose, vedi, è in buonissima spinta, cioè Sì, ha sì. una bellissima Sì, corsa. sì. Lui ha delle caratteristiche muscolari dove veramente riesce a realizzare il massimo su questo tipo di percorso. Poi sì. comunque è anche un ragazzo che anche in pista riesce a tirare fuori qualcosa di interessante. Lui è un 2000. Lui è un 2000, sì. Sì. Poi è un ragazzo che io ho allenato fino a pochi mesi fa e adesso per una serie di difficoltà a livello diciamo così, logistico, nel senso che università, avanti, indietro, adesso l'università non si va più in frequenza, si fa da casa e nell'ultimo periodo è seguito da Piero Faganello. Ah, ok, Piero. Ecco, e con Piero ci siamo sentiti un pochettino. Con Andrea abbiamo fatto 2 allenamenti assieme la scorsa settimana, non è che corre così perché ha fatto 2 allenamenti, ecco no, perché dopo succede che uno è sempre pronto a saltare sul carro del vincitore, no? Guarda, ha fatto 2 allenamenti con me, guarda come corre. Ecco. Però è un po' il bello di Silca, nel senso che ci sono più allenatori e c'è una collaborazione. Esatto, reale. Sì. Se io ho dei problemi mi confronto, c'è uno scambio di opinioni, non si è gelosi del proprio atleta e quindi non c'è, è da solo Andrea e allora si allena da solo. No, con Andrea ho detto ma io ho Giovanni Anoale, Giovanni Gatto, ho Katalin Tekuceanu, vieni, corriamo in compagnia, qual è il problema? Certo. Se lì hai disponibilità mentale da parte dell'atleta e soprattutto disponibilità da parte dell'allenatore, siamo nella stessa società, viviamo nella stessa situazione, abbiamo la possibilità di avere questi 4-5 che corrono veloci, adesso abbiamo Bedini, speriamo di recuperarlo a breve, e ben venga, si cresce assieme. E niente, per cui insomma mi fa piacere vederlo così, mi dispiace non averlo visto correre prima. Esatto. E qua chiudo l'ultima volta che basta, ho udito 20 volte allora. Però è una realtà, Adesso sta affrontando la salita con una corsa che non sembra sia in salita. Sì, poi a un certo punto io sono davanti, non ho nessuno dietro, ho anche poco stimolo a continuare a spingere. Certo, non essendoci il cronometro da battere. Sì. È davvero una cosa particolare questa corsa per batterie così. Poi vediamo alla fine magari, non dico da primi 10, ma magari poteva essere un atleta da prime 15 posizioni. Ecco. Sì. No, ma soprattutto il paradosso è che in realtà lui dovrebbe correre contro il cronometro perché entrerà in una classifica con altri concorrenti che idealmente sono di fianco a lui, però è difficile farlo in un cross. Sì, così. Poi come diceva l'allenatore prima di Thomas, abbiamo visto col cronometro o delle ragazze, c'era il mio allenatore che mi dava i tempi di riferimento. Ma per quanto possa darti un tempo di riferimento, adesso cosa... È un'altra cosa. Lui sa se a quel punto di quella gara i primi prima erano più avanti o più indietro. Esatto. Lui può avere un riferimento con quelli con cui corre assieme. Esatto, assolutamente così. Altrimenti ci vuole un'organizzazione, mi metto in un punto, cronometro, ogni volta mi scrivo, poi quando passa lui allora vedo... Sì. Ecco l'ultimo tornante, adesso andrà verso l'ultimo salto, poi il curvone passa sotto il traguardo e mancheranno 3 giri. Ha superato la metà gara. Sì, vedi, spinge bene, cioè, efficace. Sì, la corsa ancora. è bella fluida. Sì. Poi lui è anche un
un agonista. Sì, sì. Cioè, Adesso lo vediamo gli in alto a manca il sinistra. confronto Sì, sì, fisico, certo, il confronto certo, certo. fisico, ecco. Beh, i triatleti sono abituati mamma mia. dall'acqua. Sì. È solo in bici che non se le danno, forse, o forse anche là. In acqua di Ma sicuro. qualcosa succede anche in Anche bici. là. Qualcosa succede. Quest'anno in bici succedeva di tutto. Perché, eccolo qua Andrea, perché non si poteva, come dicevo prima, fare la scia. Ma gli altri la facevano. Allora, quelli che arrivavano da dietro in scia, quando raggiungevano quelli davanti, certo. succedeva di tutto e di più. No? Certo, certo. Poi il bello, che inizialmente i giudici non potevano salire sulla moto insieme con estranei perché dovevano mantenere il distanziamento, per cui non c'era neanche il giudice che seguiva le gare, perché o era lui l'autista della moto, Sì, oppure... o niente. Poi quando, sì. quando facevi il multilap, 4-5 giri, doppiaggi su doppiaggio, che è partito 20 secondi prima, gente che faceva magari... Sì, un disastro. Era un veramente disastro, una un situazione al limite. Ecco, mancano 3 giri dunque alla conclusione di questa seconda batteria, ma ci saranno sicuramente dei doppiati. Siamo assolutamente in ritardo. Diciamo che alle 2:10 doveva partire la terza batteria. La terza batteria, se va bene, parte alle 2:30. Sì, se va bene, parte alle 2:30. Questo lo diciamo a beneficio anche della regia, o maleficio, insomma, a seconda di come la si voglia vedere. Questo è il leader della corsa, come vedete la sua corsa è assolutamente in solitaria, sta facendo le S che ci sono sul prato dell'area Fendel qui a Vittorio Veneto, dove si sta correndo la penultima gara di questa mattinata destinata al 36esimo Cross Città della Vittoria, organizzato come da anni dalla Silca Ultralight Vittorio Veneto in collaborazione con Treviso Marathon e l'Atletica Silca Conegliana e l'Atletica 3 Comuni. Una gara che è stata condizionata sicuramente dal vento, che ha reso particolarmente ostico il lavoro un po' di tutti, noi esclusi che siamo al coperto, ma insomma i cameraman, i giudici, tutti i volontari alle prese con gli striscioni degli sponsor e gli archi di partenza e di arrivo che sono stati uno dopo l'altro abbattuti e quindi eliminati. E ora c'è anche il fango con cui far riferimento, perché come vedete il tracciato è inevitabilmente segnato. Ricordiamo che ieri qui c'era una specie di acquitrinio che con molta bravura e imprecazioni i volontari sono riusciti a rendere praticabile. Vedete che Mason ha avuto anche lui un piccolo cedimento, nel senso che è scivolato un po', il terreno è diventato davvero ostico. Avevamo detto più volte che insomma era inevitabile che finisse così e che è stato detto, Lionello l'ha ribadito più volte, che probabilmente le condizioni con cui si correrà l'ultima batteria non saranno le stesse con cui si è corsa la precedente a questa, anche se voglio dire il livello magari degli atleti non sarà equivalente, però non è giusto perché insomma le condizioni dovrebbero essere uguali per tutti. E considerando anche che il terreno ha tenuto bene. Assolutamente, poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio, cioè, da come io da casa pensavo la situazione, ho detto chi corre dopo che sono passate 100 persone sopra. Certo. Che poi non sono le 100 persone che passano contemporaneamente, no? Perché allora tu fai 10 giri con un gruppo, poi diventano 30 giri, non sono 10 certamente. Sono 30 giri. Certamente. Ha tenuto bene. Assolutamente. Comunque Andrea praticamente sta facendo una gara da solo. Sì. È come un buon lungo. È un allenamento peccato, lungo. È un da peccato, solo. Perché io pensavo che almeno sulla scia adesso però non vorrei, ma vorrei vedere chi sono i due dietro, perché non vorrei che avesse rallentato e stessero rientrando Nicolò Ragazzo. Sì, ecco, è proprio scoppiato. Il Nicolò Ragazzo è rientrato e quindi anche Sartore da dietro, Pietro della Vicentina, vediamo un attimino se appare, eccoli qua, ci sono ricongiunti. Sì. Allora adesso resta a capire, dal passo che ha è proprio scoppiato. Sì, è andato proprio, saltato. Sono stati gli ultimi 2 allenamenti di questa settimana. Colpa mia. Altro che merito. Mi assumo le responsabilità.
Però chissà, perché dicevamo prima ha fatto corsa da solo, adesso magari ha un riferimento, adesso magari si attacca. Sì, come ci hanno detto i concorrenti di prima, il vento si fa sentire, se c'è uno davanti lo senti di meno. Adesso vediamo, perché Potrebbe prima mi essere. sembrava peggio, adesso Sì. si è ripreso. Sai cosa può essere? Qui sì può essere successo che abbia deciso di rallentare un pochino Sì, per sì. correre in compagnia. Sì, può essere. Adesso aspetta, si fa. Adesso Vediamo cosa insomma. succede, dai. Mancano 2 giri. Perché scoppiato voleva dire non riuscire neanche a reagire Esatto, invece si è riattaccato. Sì. Perché era scoppiato, sembrava scoppiato perché è passato a una velocità molto superiore, però adesso no. 2 giri al traguardo, quindi ci sono ancora 3000 metri da fare. Adesso dai, si ravviva anche questa vedi? Ecco. parte di gara. Potrebbe essere stata anche una scelta tattica, quella di... Sì. Merito degli ultimi 2 allenamenti. Sì, e qui si ritorna. Adesso vediamo, mi pare che sia ben attaccato dietro, Sì. invece il terzo concorrente Era rientrato è Sartore. assieme, ma poi adesso si è nuovamente potrebbe distanziato. voler dire che hanno hanno aumentato il ritmo e che lo ha fatto staccare, ma vorrebbe anche dire che Mason è in grado di sostenere questo ritmo. Sì, staremo a vedere un attimino cosa succede. Fatto sta che abbiamo sempre più la presenza di triatleti. Allora qui innesco un meccanismo e dico: ma io faccio atletica e arrivo, non è, è un discorso in generale, Sì. arrivo dietro a un triatleta. Sì. E il triatleta non fa atletica, fa triathlon. Sì. Almeno nelle gare di atletica non dovrebbero esserci i triatleti che Esatto. sono i protagonisti. Esatto. Sono indubbiamente competitivi, Sì. ma non essere non da quelli podio, che fanno quelli la che- differenza sugli esatto, altri. Esatto. Quindi tanto di cappello ai triatleti. Assolutamente. Sì, non si stacca, resiste, Ragazzo è davanti, ma Mason non si stacca e sta anche rientrando Sartore, se la telecamera non schiaccia, sì, è staccato un po', però non sembra morto Sartore ancora. Nicolò Ragazzo, tra le altre, è allenato dallo speaker della manifestazione. Ecco, c'è proprio quindi è proprio, siamo in famiglia. Se vuoi andare su anche te dallo speaker. No, preferisco rimanere al coperto, grazie. Vedete che tatticamente e saggiamente corrono molto vicino ai pali, ma in un punto dove c'è meno fango, in modo da avere più grip e soprattutto evitare scivoloni che sono molto fastidiosi per la corsa, soprattutto dopo 7 km di gara. Vedete che Ragazzo ha una corsa che sembra spingere ancora e Mason se ne sta lì bello dietro. E sta arrivando anche Sartore, quindi adesso c'è un terzetto e adesso fanno l'ultimo rettilineo, poi ci sarà la salita, i 2 tornanti. Sartore addirittura va Sartore si è ad inserito tra i attaccare, si 2. inserisce dentro. Adesso li vediamo in salita, sarà la penultima salita. Anche da via a 50 metri, quindi adesso vediamo. Nicolò Ragazzo, Sartore e Mason, ma sono davvero in un fazzoletto e vediamo se no, non sembra che nessuno dei 3 abbia in questo momento o la forza o l'intenzione o entrambe per partire. Mason sembra un po' in difficoltà. Un po' in difficoltà, sì. Sembra, poi. Però è ancora là, poi questa è la parte in salita, poi c'è la discesa. Sì, poi finché insomma. sono 2 metri così magari Sì. fai la discesa un attimino più Sì, più un po' svelto, più spinta. rientri. Non sembra proprio. Comunque adesso c'è un po' Adesso di margine. sta Ecco. allungando Nicolò Ragazzo. Adesso sta spingendo bene. Sì, è un po'. Si sono un po' allungati, però le distanze rimangono costanti. Sì, comunque come vedi su alcuni tratti Mason paga Sì. la salita, però Sì. poi appena arriva nel piano e dove soprattutto non c'è fango Sì. e riesce ad avere degli appoggi più stabili, lui ha una corsa
rispetto agli altri mezzofondisti prolungati un po' più elastica, Sì, sì. per cui dove riesce a spingere un pochino poi recupera. Probabilmente nelle S riesce a ricavare dove c'è meno spinta, diciamo, Sì, laterale, nelle S riesce a trovare del terreno più confacente alle sue caratteristiche. Adesso qui corrono bene, Sartore sembra aver lanciato un attimino, Sì. però dai, Però abbiamo anche qui un ultimo giro. Però, però ora Mason non ha mollato ancora. No. Sì, sono assieme praticamente. La campana non la sento, però è l'ultimo giro. Devono fare il giro, entreranno adesso qua nel rettilineo. Ah, perché non era Sartore, hai ragione, sì, No, scusa. Avevo eccoli visto qua. una Ecco, che atletica passano, vicentina. ecco che passano adesso. Tutti e tre insieme. Sì. comunque. Abbiamo un ultimo giro un Bene, po' bene, da vedere. Da vedere. combattuto, dai. Da come si era messo con Andrea, che Certo, era ampiamente certo, davanti, certo, non certo. pensavo di arrivare all'ultimo giro con 3 in grado Con tre di... assieme. Ah, ecco. Sì, eccoli qua. Poi Andrea non Adesso- è uno che molla facilmente. E beh, per da, cui- da buon triatleta, Sì, insomma, appunto. la sofferenza è il loro mestiere. Vedete che i tre atleti sono praticamente insieme, si sono un po' distanziati perché c'è anche la velocità. Non saprei, se dovessi scommettere 20 centesimi, non saprei su chi puntare in questo momento. Dai, Leonello, spara il tuo podio e vediamo No, quanto ci prendi. Bisognerebbe capire quanto costa la salita dell'ultimo giro. Ma se ti chiedono il pronostico dopo Però la vedo salita, che Mason sta un po' perdendo Mason adesso, sta per perdendo cui adesso. io direi che a questo punto è terzo. è terzo. E tra i due potrei... Dai, Facciamogli fare la curva intanto. no, decido per il triatleta, dai, Va che bene. non molla mai. Va bene. Allora, Nicolò Ragazzo, dai. Va bene. Nicolò Ragazzo, poi Sartore e vabbè, Sartore Andrea. sembra che ti abbia ascoltato, vedi che va a cercare dove c'è un po' di terra. No, perché so che questi triatleti li vedi distrutti e dopo Hanno ancora un po'. Ne hanno hanno ancora un sempre po'. qualcosa da tirar fuori fino alla fine, veramente. Mason proprio ha avuto... Anche da lui sarà interessante sentire come ha gestito questa gara. Sì, Secondo me in queste tre fasi. Secondo me è stato bravo nel momento in cui è andato in difficoltà, poi Sì, comunque sì. a tener duro, reagire Sì, un sì, attimino, ecco. Adesso comunque lotta a due, dai. Però corre ancora veloce, se adesso che è stato inquadrato, è ancora una bella corsa. Forse è proprio, come dici tu, che lo conosci, in certi punti riesce a dare meglio. Sì, lui ha, come ti dicevo prima, rispetto a un corridore prolungato o prolungatissimo così, ha dei piedi svegli, elastici, Sì, sì, per sì. cui quando gli togli via quella possibilità è chiaro che Sì, sì. solo a livello muscolare non puoi tenere. Ecco Nicolò Ragazzo che allunga un pochino, quindi potrei quasi aver indovinato il podio. Sì. Aspettiamo ancora qualcosina, Ma ci stai andando vicino, quantomeno. Ecco, tra un minuto doveva partire l'ultima batteria. Io spero che riusciamo. Guarda che partirà tra un quarto d'ora perché qui c'è gente doppiata, Sì, un sì. chilometro e mezzo, 7-8 minuti, loro li portano su. Altro che. Devono ancora- Stavo guardando, poi ci sono gli SM65. Assieme anche? Dopo, SM, mamma mia. 55. Ecco, allora io mi domando, ma così, poi ognuno è libero di fare, ma è indispensabile
perché vogliono qualificarsi per il campionato di società, che poi alla fase nazionale non vanno tutti, mentre nelle donne l'importante è che tu porti al traguardo almeno 3 per poter entrare in classifica, e poi tutte le squadre in classifica potranno accedere alla finale nazionale. Nei maschi vanno le prime 5 squadre del Veneto. E quindi Quindi se io arrivo settimo, ottavo, decimo, so che non andrò alla finale. Allora, ho un potenziale per poter dire un M65, per quanto veloce possa correre. Sto cercando i suoi compagni di squadra, ma non ne vedo neanche, quindi questo si è proprio iscritto così, perché aveva voglia di correre. Vabbè, comunque, vedremo. Vabbè, allora qui siamo all'arrivo. Nicolò Ragazzo ha preso ampio margine di sicurezza, diciamo così, ecco, per cui eccolo qua. Eccolo qua che sta arrivando. Ultimi 100 metri, Sartore subito dietro. Eccoci qua. Eccolo qua. E poi andiamo... Adesso sono curioso di vedere, quando ci arriverà il riscontro cronometrico, di vedere dove si inserisce in classifica per capire assoluta. un attimino, sì, eccolo qua. Sì. Tra l'altro sto pensando adesso che noi abbiamo già intervistato i primi 3, sempre per la serie. Ma adesso ci porteranno i primi 3 del secondo gruppo, sì, no, certo, ma... ai quali diremo sì, sei arrivato. Aspettiamo la classifica. Esatto, non so quando sei arrivato, hai vinto la tua batteria. Sì. Ecco qua Andrea. 2000, 21 anni, probabilmente non compiuti ancora, per cui... Di dov'è Mason? Abita vicino alla piscina di Conegliano. Ah, Conegliano. Sì. Coneglianese. Sì. Al Colnu. Eccoci qua. Tanto stanno Vedi, continuando, ci sono ancora persone atleti che partono per l'ultimo giro. Benissimo, quindi difficilmente avremo una partenza. Sono le 2:12. Se va bene per le 2:30, se va bene per le 2:30. Tant'è vero che non vediamo ancora persone schierarsi qui sulla zona. No, infatti. Sì, è davvero una gara ecco ancora uno che inizia adesso l'ultimo giro. Sì. Saranno 7 minuti per fare l'ultimo giro. Dunque stavo guardando la categoria, siamo agli SM, ci sono anche degli SM 40 in questa gara qua. Sì, ma però insomma 40. C'è gente che corre veloce. Guarda, domenica c'è stato sul 3000 un SM 45 che ha fatto 8:35, 8:34. Sì, corrono. Quindi corrono, insomma, ecco. Sì. È chiaro che poi tu puoi avere anche l'atleta più forte della tua categoria, ma se sei un SM 60 o 65, per quanto forte tu possa correre, certo. Se lo rapportiamo a qualcuno più giovane, allora in quel caso sarebbe più opportuno anche mettere quello che viene chiamato il tempo massimo. Allora io ti metto 1 minuto al chilometro. Sì. Se tu arrivi dopo i 10 minuti ti tolgo anche fuori di classifica. E allora uno fa i suoi conti e dice no. Sì. Sarebbe anche giusto a un certo punto. Guarda, adesso c'è un altro c'è che è partito ancora per l'ultimo gente. Giro. Sì. E forse c'è ancora qualche altro perché vedo che il giudice è ancora con il nastro in mezzo. Sì, quindi forse vuol dire che probabilmente dovrà passare ancora qualche finiti. altro. Qui c'è qualcuno che si sta massaggiando, ma non so se sia un po' ottimista sui tempi di partenza. Anche già un ginocchio fasciato, vai a sconsigliarlo. Nel frattempo vediamo atleti che vengono verso il traguardo.
Comunque sono convinto che c'è ancora qualcuno che dovrà iniziare l'ultimo giro, perché vedo che il giudice continua a rimanere in mezzo al rettilineo con il nastro teso. E quindi eccolo qua, grazie alla regia è arrivato qualcuno, eccoli qua. Abbiamo i primi 3 Sì. passati. I primi 3 della seconda. Ciao. Allora, eccoci qua, 1, 2, 3. Allora Nicolò, ciao Andrea. non sappiamo dire in che posizione sei perché dobbiamo aspettare tutta la classifica, non abbiamo i tempi. Comunque la tua batteria l'hai vinta bene, l'hai vinta con una gara a strappi, dopo chiederemo anche a Andrea perché prima è andato, lo hai ripreso, poi siete stati insieme, insomma hai fatto tutta una gara su te stesso o guardavi anche Andrea? Ma diciamo che c'era il dispiacere, penso, per tutti e 3 di non essere nella prima batteria. L'abbiamo detto più e più volte. Esatto, e comunque abbiamo cercato di aiutarci il più possibile. Personalmente sapevo di dover gestire 10 km, io sono un triatleta, quindi... Anche questo abbiamo detto. Ok, scusate. Vabbè, comunque l'abbiamo gestita abbastanza bene, forse abbiamo fatto qualche strappo di troppo tra di noi, potevamo andare via un po' più insieme regolari, però è andata bene così, ci siamo divertiti, mi sa. Sì, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Nicolò. È stata una bella gara, ci siamo dati una mano tutti, è stato bravo Andrea ad andare via subito, un po' forse poteva andare via più regolari tutti insieme, però è stata una bellissima gara. Rimane il dispiacere, come ha detto lui, di non essere stati nella prima batteria insieme a tutti quelli più forti per giocarcela anche con loro, magari non sui tempi ma sul percorso, ecco. Hai ragione. Allora Andrea, il tuo allenatore qua commentava la tua gara e si diceva che eri partito molto forte, dopo non abbiamo capito, ecco, anche a massa dicono, allora com'è andata? Effettivamente sei andato anche a massa forte oppure cosa è successo? Diciamo che comunque era un anno che non gareggiavo e un po' ho perso l'abitudine, un po' per il Covid, un po' per un mio infortunio. Era proprio un anno esatto dal cross della vittoria dell'anno scorso che non mi provavo e quindi diciamo oggi mi sentivo fin troppo bene all'inizio e poi quando ho visto che non è andato ho provato a reagire un po' e poi una caduta all'ultimo giro mi ha un po'... Ascolta, ma quello che ci eravamo chiesti a un certo punto hai rallentato tu, cioè sembrava quasi fossi scoppiato come si dice nel termine, però quando lui ti ha superato ti sei attaccato subito, quindi scoppiato non eri, com'è andata esattamente? Un po' scoppiato sì, poi quando ho visto che stava rientrando ho rallentato un attimo per riassettarmi e ho provato a reagire, sì. In effetti hai reagito perché lui quando è passato via aveva un altro passo ma tu ti sei attaccato, poi anche lui sembrava che invece fosse perso, poi vi siete ritrovati, insomma è stata una bella gara, davvero confermo, Lionello l'ha detto più volte, ha ragione, sarebbe stato bello vedervi assieme ai primi. Adesso vedremo con la classifica quanta ragione aveva questo ragionamento. Anche a loro che impressione hanno di questa partenza rolling start che viene un attimino penalizzato, chi parte dietro, c'è chi dice meglio partire dietro così poi recupero gli altri, non so voi come la vedete. A prescindere dalla questione batterie che abbiamo già detto, ma appunto questa della rolling start come la vedi? Io vengo appunto dal triathlon, ho già fatto queste partenze e nel triathlon si parte col nuoto. Nel nuoto posso dire che partire in secondo o in terzo gap, diciamo, almeno per il sottoscritto, per comunque chi nuota forte ha vantaggio un po', perché sai di riuscire magari a recuperare quei 10 secondi di tranquillità poi nelle frazioni successive. Dal momento in cui si parte con la corsa, io l'ho già provato anche ai campionati italiani di aquathlon a luglio, è diverso, molto diverso, perché nella corsa comunque 10 secondi sono molti di più rispetto che in acqua. E quindi dipende. Nel cross non lo so, nel senso essendo partiti davanti noi ce la siamo giocati fra di noi davanti. E della prima batteria non lo so, nel cross secondo me è ancora diverso rispetto alla strada. Non so, ditemi voi. Beh, se è l'unico modo per poter gareggiare sono altamente favorevole. Dopodiché forse partire dietro ti dà... sono tanti 10 secondi nella corsa, come ha detto Nicolò, però partire dietro forse ti dà quelle spinta mentali in più per andare a riprendere quelli davanti. Forse è quasi penalizzante per quelli davanti non vedere che si rilassano e quelli dietro arrivano, però lì è tutto da vedere, cioè dipende da persona a persona, è soggettivo. Infatti si diceva che chi è dietro vede davanti e sa che comunque ci sono i 10 secondi.
è ben chi da davanti che quello dietro non sai, magari voi vi conoscete, ma se è uno che non conosci, non sai se è partito con te o magari 2 frazioni dietro di te, può essere un problema. Eh sì, senz'altro, anche perché sì, gli arrivi in volata non hanno più senso e quindi diventa una cosa un po' strana, sì. Esatto, diventa davvero una gara contro il tempo e non contro gli avversari, che di solito invece è la caratteristica del cross. Certo. Bene ragazzi, andate pure a ricoprirvi, aspettiamo a questo punto la classifica e vediamo, sì, esatto. Sì. E vediamo in che batteria dovevate gareggiare. Grazie e in bocca al lupo Grazie per a il voi. resto della stagione. Allora, Bene. Noi siamo in attesa dell'arrivo perché mentre parlavamo con i ragazzi è suonata la campanella, il che vuol dire che c'era uno che ha iniziato l'ultimo giro in quel momento. Va bene. E quindi, Dobbiamo armarci di pazienza. Esatto. Dobbiamo armarci di Sono pazienza. le 2:20, quindi ne abbiamo ancora qualche minuto Sì, prima di vedere l'ultima partenza. Confermo che non vedo alcuno degli atleti che sono qui, che dovrebbero partire e presentarsi, per cui presumo che almeno 10 minuti ancora prima della successiva partenza ci siano. Sì. Nel frattempo c'è stata una porta che si è chiusa, speriamo che non abbia tranciato tutti i cavi, ma ci siamo andati vicini. Ma insomma, stiamo qui, stiamo seguendo questa 36esima edizione del Cross Città della Vittoria. Ricordiamo anche, perché è giusto farlo, i 60 volontari che messi in campo dalla Silca Ultralight Vittorio Veneto, organizzatrice della gara, che hanno permesso il regolare svolgimento di tutto questo, lottando contro il vento oltre che il freddo. Silca Ultralight che è stata aiutata in questa organizzazione da Treviso Marathon, dall'Atletica Silca Conegliano e dall'Atletica Tre Comuni. Abbiamo già detto che la gara era ovviamente autorizzata dal CONI, senza l'autorizzazione non si sarebbe potuto gareggiare una gara federale, e segue tutto il protocollo Covid previsto da questa mattina, con misurazioni di temperature, braccialetti di colore diverso a seconda del ruolo che si riveste nella manifestazione. Il direttore gara è Aldo Zanetti, presidente anche della Silca Ultralight, e responsabile di sicurezza e Covid Manager è Mauro Miani, che si aggira nel piano gara da questa mattina con occhio da controllore, il cronometraggio di TDS, e ovviamente i giudici gara sono i giudici della FIDAL. Giudici che sono in attesa dell'arrivo degli ultimi concorrenti della seconda batteria della gara assoluta, dopo della quale ci sarà l'ultima partenza e l'ultima gara della giornata, una giornata che è stata davvero lunga oggi appunto per queste batterie. Normalmente la gara assoluta si gareggia, anzi, per la verità, Lionello, i concorrenti che partono adesso di solito gareggiano al mattino presto, perché i master partono per primi, delle volte ancora prima dei cadetti, degli esordienti e dei ragazzi, e invece adesso sono costretti non solo a gareggiare su distanze più lunghe, ma anche a gareggiare alla fine, quando di solito sono già a tavola. Ti dirò che alcuni di questi master secondo me avrebbero comunque gareggiato nella gara assoluta per via, come si diceva prima, del campionato di società. Chiaro che una buona parte avrebbe fatto la gara alle 9:30 stamattina, e sarebbe già il grappino. Probabilmente sì. Più che altro è che siamo un po', diciamo così, in ritardo, in quanto come si diceva prima, questi doppiaggi che allungano notevolmente, no? Perché dover in ogni batteria attendere che tutti concludano con gente che prende alla fine 10 minuti, penso, dal primo. Quando io prendo un giro e qualcosa, arrivo sicuramente ad avere una decina. Stanno ancora gareggiando, noi abbiamo già fatto l'intervista, sono già andati via dopo 10 minuti. Ecco, cominciano ad arrivare adesso quelli della terza batteria, per cui... Ora ci sono ancora delle mascherine della prima... Quelle con le orecchie, le cosiddette mascherine con le orecchie. Sì, ormai c'è... Ecco che arrivano, dai. Qui abbiamo i pettorali. Allora facciamo solo un attimo di pausa alla nostra trasmissione. Eccoci qua, ancora in diretta dall'area Fenderl, in attesa della partenza
della terza batteria, ma bisogna aspettare ancora, mi par di vedere, gli ultimi della seconda batteria, no? Qui scorrendo i nomi, Alessandro, vedo che se poi arriverà alla partenza, vedo Massimo Cigana tra gli iscritti di questa terzo gruppo, chiamiamolo gruppo, e Cigana sicuramente è un master, ma è un master di livello alto, tipo. di livello alto. Ricordo l'ultima volta che l'ho visto gareggiare, qualche mese fa, ai campionati italiani di duathlon a Caorle. Partiva, se non sbaglio, 30 secondi o 40, quindi in quarta quinta griglia, frazione a piedi di contenimento, frazione ciclistica solo strepitosa, diciamo solamente strepitosa. Arriva in zona cambio per primo, nel senso che miseria. aveva il miglior tempo, quando è uscito Porca da zona miseria. cambio poi ha perso il titolo per 5 secondi, 4 Porca secondi, miseria, 5 sì, secondi. quindi una gara da ricordare, una gara da ricordare. Ecco. Bene, stanno entrando, vuol dire che la gara la seconda batteria è definitivamente conclusa, quindi stiamo per assistere all'ultima partenza di quest'oggi. Gli atleti sono pronti, salutano le nostre telecamere, i nostri operatori sono ritornati quasi tutti al loro posto in attesa di riprendere questa ultima gara di questa lunghissima diretta che abbiamo cominciato alle 10:45. Quante ore sono? No, scusate, 9:45. Quante ore sono? Che non riesco più neanche a fare il conto. 10, sono quasi 5 ore che siamo in diretta. Sì, qui già si nota anche dalla tipologia di atleti, Di atleti, in partenza, certo. che non siamo ai livelli delle due gare precedenti, delle due batterie per precedenti. cui se in precedenza abbiamo avuto gare da 30-31 minuti, si può pensare che qua magari i primi arrivino con 37-38 minuti. Sì. E gli ultimi? E gli ultimi arriveranno. Speriamo prima del buio. Ecco. Sì, avevo detto a casa, non aspettatemi presto perché finiremo per le 4. E non è che ho sbagliato tanto. No. Esatto. Comunque dai, l'importante è che si è partiti con la manifestazione. Assolutamente. Se tu pensi che a livello di calendario federale è stato posticipato il Campaccio e la Cinque Mulini con un punto interrogativo per i primi di marzo. È stata praticamente annullata il cross della Vallagarina che doveva essere fatto il 7 febbraio. E stiamo parlando delle classiche E del quindi cross, qui parliamo di corse che hanno storia veramente dietro. Noi siamo qui. Io ho parlato con gli organizzatori di Villa Lagarina, loro hanno detto che mettere in moto la macchina organizzativa per una gara con 30 persone, perché alla fine loro non fa, è una gara in invito, eccetera, non ha senso, per cui malgrado sono partiti, eccoci qua. Malgrado le buone intenzioni, sono intenzionati a non fare annullare l'edizione di quest'anno, per cui noi siamo qui. Noi siamo qui e quindi è già un grande risultato decisamente. Essere presenti e aver mantenuto la gara. Aldo Zanetti, quando abbiamo presentato questa corsa sulle frequenze della Tenda TV, ci aveva proprio detto non potevamo dire di no, non potevamo tirarci indietro, e così è stato, nonostante le difficoltà. Aldo è un grande, vorrei dire, vive per organizzare eventi, per cui rischia di andare in depressione se non gli fanno organizzare le competizioni. No? Tanto è vero che adesso, siccome non poteva organizzare gli eventi agonistici, si è messo in discussione per le elezioni al comitato regionale finale, perché non bastava, allora detto, ho del tempo che posso dedicare anche esatto. Ecco. Niente, qui vediamo se c'è Cigana. Allora dovrebbe avere il numero 105. 101, 107, sinceramente 110. non mi sembra di vederlo, sinceramente, poi potrei sbagliarmi, ma non lo distingo. Questa è la terza ed ultima batteria della gara assoluta, che comprende promesse
senior e master. In realtà le promesse sono già andate tutte, adesso questa è una gara praticamente solo di master o senior, come si chiamano adesso, dai senior SM45 in su. Sì, praticamente secondo me queste sono persone che avevano voglia di gareggiare. Esatto. Hanno trovato, sì. in Hanno trovato in questa finalmente una occasione gara. la possibilità di mettersi in gioco, perché poi loro comunque si allenano, Sì, anche se nella zona arancione potrebbero allenarsi solo i cosiddetti agonisti. Esatto. E i master non rientrano tra gli agonisti. E invece, Però è giusto, dai, il movimento è una delle poche No, cose che ci è consentito fare, assolutamente. almeno poter... Questi sono atleti che magari si allenano regolarmente per la passione, che spesso magari vanno a fare anche le non competitive. Certo. E non certo. essendoci niente di niente, hanno trovato una gara, giustamente si sono iscritti. Ovviamente in regola con tutte le chiaro, carte, ovvio. i tesseramenti, eccetera, Certo. eccetera. Sì, magari persone che si allenano magari alle 5:30 di mattina perché poi devono andare al lavoro, no? Certo, o E in allora, pausa pranzo. Sì, Sì, certo. sono delle realtà veramente... Quindi è giusto così, è giusto onorarli anche con le nostre riprese. Indubbiamente. E raccontare anche questa loro prestazione. Adesso vediamo se riconosciamo il numero di questo atleta, ci perdonerà se non lo riconosciamo de visu. È il numero 107, quindi è Cristian Del Corso del Tornado, un SM40. Vediamo che il gruppo si è già snocciolato. Sì, qui a mio parere vedremo parecchi che da dietro rimontano, non è come nelle gare precedenti certo. che la prima griglia prevalentemente rimarrà certo. davanti. I valori sono talmente diciamo Rimescolati. così, sì, per cui Probabilmente è stato anche difficile, diciamo, qui sono andati penso per categorie più che per prestazioni. penso insomma. anch'io. Adesso questo è il tetto della postazione dei cronometristi. Stanno per concludere il loro primo giro, però era un giro corto, cui seguiranno 6 giri da 1500 metri. Ecco allora, 107, 109, Franco Michele, quello non l'ho visto, poi c'è un poi abbiamo 101, Barbirolo, Giuseppe Barbirolo era 104 e 101. e Toffoli Gabriele. Come vedi c'è già una gestione diversa della gara, c'è chi guarda l'orologio perché sì, bene o male sì, deve capire a che ritmo può correre, eccetera. Pure come dicevi tu è abituato che guarda l'ora perché sa che deve andare a lavorare dopo, che Anche, si sta allenando. anche. Sì, potrei dirti non ho visto Cigana transitare, No, per no, cui presumo che non sia ci stato sia. iscritto e poi non E sia poi non si è partito. presentato. Si poteva fare una batteria tra triatleti. Sì. Sarebbe stato Sì. anche divertente da Sì, vedere. perché poi noi non sappiamo quanti tra di questi facciano sì, triathlon, perché esatto, conosciamo esatto, un po' i- la i punta, primi, esatto. Nicolò Di Turno, Velorio Spinazzè, ma quanti di loro quando vai in competizione poi li ritrovi? Sì. Ecco, adesso da qui si vede anche il terreno, vedete gli atleti in curva sono costretti a zampettare, questo addirittura Sì, qui converrebbe, vacilla. secondo me, fare 2 metri in più e correre vicino sì. al nastro esterno. Esatto. Come faceva nella gara precedente Nicolò, ragazzo. Perché indubbiamente guadagni con la curva stretta, ma nel momento in cui io devo rallentare per stare in equilibrio, perdere gli appoggi, faccio 1,5 metri in più e spingo sempre. Certo. Comunque ecco, sono in 6, vediamo 107, ecco, il 129 è rientrato già dalla terza griglia Sì. e in questo momento è lui l'ipotetico leader della gara. Della classifica, sì, diciamo, di batteria. Sì. Stavo pensando se fare un'intervistina anche alla Serena Tonon in questa, visto E la che è lì. becchiamo e...
Tanto vedete, come diceva Lionello, che il gruppo si sta snocciolando. Allora facciamo un'intervista anche a Serena Tonon. Allora, stai facendo un po' di tutto oggi, fai anche le premiazioni. Intanto un commento da mamma. Allora, Sofia, come l'hai vista oggi? Beh, siamo in una fase di passaggio di adolescenza e Sofia è molto cambiata rispetto a quando era cadetta, quindi siamo 16 anni e un po' di Ci confusione. siamo passati tutti per i 16 anni. Sì, un po' di confusione, un po' di meno motivazioni, un po' di meno brillantezza, ma aspettiamo che passi. Esatto, è passata a tutti. E va bene lo stesso, va bene, insomma, è ovvio che da mamma e anche lei, da quello che ha vissuto prima, vorrebbe continuare a rivivere le stesse emozioni, però adesso c'è il lavoro duro da fare e lo è per tutti, per tutte le atlete. Ascolta, la scelta di dedicarsi all'atletica penso che sia anche per ottenere risultati, cioè, che le competono. Sì, la scelta è stata forse anche per le maggiori emozioni che provava, quindi lo ha deciso lei, in quanto era diventata una sofferenza fare nuoto e andare fuori d'inverno con la bici, questa è la vita del triatleta. Però poi ha scelto l'atletica e c'è tanto lavoro, perché comunque la corsa per il triathlon è una cosa e la corsa per l'atletica c'è tanta tecnica da fare in questo momento. C'è anche Lionello che comunque ogni tanto ha una supervisione, e con Aldo stiamo cercando di fare un lavoro di gruppo e se sarà, se no ha vissuto una bella esperienza, ecco, tutto là. Comunque l'importante è che non perda la passione, perché insomma è questo alla fine nei giovani, è questo l'importante. Lei dice che piace tanto correre e va bene così, insomma. Bene, e tu Serena, adesso ti abbiamo visto fare anche la presentatrice, non ti aspettiamo, qual è il tuo prossimo ruolo all'interno della SICA? Volevo fare lo speaker, l'ho chiesto più volte ad Aldo e mi diverte tantissimo e voglio sempre migliorare. Dopo tanti anni faccio sempre un po' il jolly, perché c'è da fare questo, quest'altro, io chiamo i volontari a seconda delle emergenze. Da soddisfazione, insomma, mi sento sempre, a parte che ad Aldo si fa fatica a dire di no, ok, e dopo quando va tutto bene siamo tutti contenti. Ovvio che comunque l'atleta è sempre difficile da gestire, anche il regolamento, però ci proviamo. Ecco. Ascolta, allora, visto che ti piace fare lo speaker, il prossimo anno invece che in 2, Lionello, facciamo in 3 la telecronaca, e così facciamo ancora più spettacolo, no? Beh, allora c'è il divertimento assicurato, eh? Era uno slogan che avevo già sentito da qualche parte. Grazie Serena, buon lavoro a te, grazie. Era sempre stata anche la mia passione quella di fare lo speaker. Ah sì? Sì. Ah, ecco, vedi. Ma io ho fatto parecchi anni fa, annuale, c'era, vorrei dire, non avevamo lo streaming, Sì. ti parlo di anni 80. Non c'era neanche internet negli anni 80. C'era Radio Annuale. Ah, però. E annuale si organizzavano tutta una serie di manifestazioni, già lì perché l'Audace con Beppi Mattiello Certo, aveva certo. una tradizione, e io facevo il commentatore per Radio Annuale dal campo di gara. Grande. Quindi facevamo sta diretta L'Enrico Ameri di con sto Noale. palchetto, sta antenna piazzata sull'angolino del Bellissimo. palchetto, e facevo il racconto della gara via microfono. Allora, se andiamo di Amarcord, qua a Vittorio Veneto invece c'era Radio Luna, c'era 2 radio addirittura, Radio Vittorio Veneto e Radio Luna, ma in particolare Radio Luna faceva nei campi sportivi una trasmissione tipo tutto il calcio minuto per minuto. Avevamo li chiamavamo i baracchi dei trasmittenti, che ci inserivamo proprio nelle trasmissioni degli altri quando c'era un gol, così era un tutto il calcio minuto per minuto in salsa vittoriese. Era uno spettacolo. Sì. Peraltro con le radio web adesso o con le trasmissioni web si può anche inventare cose del genere. Comunque vabbè, ci stiamo dilungando. Sì, nel ma frattempo dovevamo pure impegnare qualche minuto all'interno di questa terza batteria, che sembra, come dicevamo prima, soddisfazione anche per coloro che corrono, ma sappiamo essere su tempi più lunghi rispetto alle batterie. Vedi, anche il terreno adesso sta veramente cedendo, cui anche questi qua non corrono più nelle condizioni di chi ha corso prima. Proprio nelle curve c'è poco da fare, non si sta in piedi quasi. È diventato... Sì, adesso cercheremo anche di capire chi sta davanti, ecco. Allora 129 questo è Gobbo Matteo,
Dopo Matteo è partito dalla terza griglia, è colui che guida il gruppo in questo momento, per cui possiamo dire che è A 20 indubbiamente secondi il leader. più quelli che Certo, si vedono, altri certo. 20 secondi. Poi c'è Agnini, da come corre dovrebbe essere lui, 100. Sì, Pierandrea Agnini, Pierandrea 117. Agnini, perfetto. Poi c'è Cristian c'è il Dal Corso, 107, che Cristian era Dal Corso, che era il colui che leader aveva prima, sì. tenuto la testa del gruppo all'inizio. Ecco. Matteo Gobbo è uno che comunque ha una certa tradizione sulle lunghe distanze. Qualche anno fa è stato tra i protagonisti anche della Venice Marathon. Certo. Vediamo una corsa bella pulita. Sì, è sicuramente un bravo amministratore di se stesso, per cui lui sa che correndo a questo ritmo. Certo. Adesso il rischio è anche lo scivolare, abbiamo sentito anche Andrea Mason prima, sì. quando non inquadrato l'avevamo perso un attimo, era perché era caduto. Certo. Ha detto che probabilmente non ne aveva più da competere con i suoi amici e avversari, ma, Sì, ma oggettivamente c'è stata anche la caduta. tu sai che la caduta avviene, se avviene all'inizio, sì, è una questione di appoggio, eccetera, ma se avviene verso fine gara è perché anche poi a livello muscolare non ne hai più per tenerti. Certo. Sì, poi può succedere indubbiamente, però tendenzialmente quando arrivi a fine gara è perché non hai più la gamba che ti sostiene, muscolatura provata, ecco che allora rischi la anche. reattività non c'è più. Ecco. Comunque qui adesso attendiamo meno 5 alla fine. 5 lunghissimi giri. Mi auguro che meno 5 non sia quello di quando transita di qua a Matteo, siano meno 4. Sì, infatti, Ecco, è per cui vero. Comunque sono 6 km ancora. Sono ancora 6, vuol dire che non è ancora a metà gara. Intanto vediamo i giudici che stanno un po' facendo i conti, perché non possono neanche eliminare qualche giro, perché sennò dopo magari questi salgono in classifica generale. Benissimo, sì. Ma ricordo, Ecco, guarda, è sceso a 4. ricordo delle esperienze bellissime alle gare del CSI di Treviso, Campestri, dove ovviamente il CSI A entra in Santa promozione Cristina. sportiva, Santa Cristina. Guarda Aldo Zanetti che toglie già. Ecco, e allora mentre Aldo smonta il percorso, Esatto. e a Santa Cristina invece o altre gare, se c'era persone troppo indietro lo facevano tagliare sotto il percorso. Ecco. No, dai, passa di qua. Passa di qua. Tanto, Sì. Ma no, devo fare i 5 girotti. Mi Paga ricordo in c'era una 4. persona in particolare che correva veramente piano, no? E ogni volta Non aspettare si finiva più. Sì. Grazie. Possiamo Serena è una persona vediamo. meravigliosa, tutto fare, il 150%. Sì. Non è mai ferma un attimo. Da quando faceva l'atleta ha passato tutti i ruoli, davvero. Sì. Manca a fare il presidente. Ha un entusiasmo sì. veramente Assolutamente. unico. Assolutamente. E poi l'importante è che riesce a trasmetterlo. Sì, Non è assolutamente. che... Ecco qua, Gobbo. Vediamo. Ecco, guardando bene ci intravediamo anche noi da qua, del regista. Sì, No? è vero. Guarda, adesso proverò ad andare alla finestra. Agnini, Cristian Dal Corso. Sì, questi sono ormai i nomi di chi guida del diciamo podio- così, del questa podio batteria, virtuale. podio virtuale. Devo dire che poi Matteo Gobbo corre anche bene, così visivamente. Sì, è una bella corsa, sì. Anche lui poteva essere uno Almeno nel secondo. da inserire, però... Almeno. SM45. Sì, è una corsa sciolta. Pantaloncini old fashion.
eccoci qua, vediamo questo atleta che invece cerca la parte meno scivolosa, è Federico Lovigi della Albore Martellago, 126 al secondo. Hamid Mfafta, chissà se l'ho pronunciato in modo corretto, della Valdo magari no. Vediamo appunto, questo è sicuramente il battistrada in questa terza batteria, fa gara a sé da un po', ha già risalito da 2 linee di partenza. Numero 126. Ci si chiedeva Come si se pronuncia? fosse il secondo di questa batteria. La corsa in questo momento è buona, però l'abbiamo visto comparire Mi adesso. sembrava di averlo visto passare, non vorrei sbagliare, mi sembrava di averlo visto per quarto. Ecco, passare sul allora podium, potrebbe però aver potrei anche recuperato. sbagliare. Allora potrebbe aver recuperato. È il secondo? secondo adesso. Ah, ok, allora potrebbe aver recuperato sui 2 che lo precedevano di poco, perché il passaggio al traguardo erano molto vicini. Lì segna 4, ma secondo me ormai sono 3 giri per il battistrada da fare ancora. No? Ci auguriamo. Ce l'auguriamo. È un auspicio più che una convinzione. È il secondo il 126, dicono, Ok. dalla regia. Sì, Il terzo Agnini, è Agnini. e poi c'era il corso. Ok. Sicuramente una gara lunga 10 km per delle categorie che solitamente, almeno nei cross, sono abituati a altre distanze, no Lionello? Sì, superiori agli Master 50, SM50 si va già sui 4 km. Da 4 a 10 fa un po' di Un po' differenza. più sotto fanno 6, per cui diciamo che la massima distanza amatoriale sono i 6 Sei. km. Quindi dopo un anno che non gareggi, alla prima gara della stagione, così fai 10 km su un percorso come questo. su un percorso come questo, ridotto come è, Ecco, insomma è una bella siamo prova. veramente Siamo al limite. Ma Prealpi il soccorso è ancora qua, quindi siamo tranquilli. è una prova di sopravvivenza per qualcuno. Esatto. Non c'è solo sport. La soddisfazione di dire sono arrivato in fondo. Daremo come si fa nelle gare lunghe dell'Ironman, daremo la maglietta così finisher. Esatto. Finisher. Sì, in effetti se calcoli che pur correndo più piano ci sono già stati alcuni doppiaggi. Certo, sì. E avendo fatto 3 giri fino adesso praticamente. Sì, per altre cose. No, mi dà proprio l'impressione che quando passa di qua ne mancheranno 3. Quando passa ne mancano 3. Sì. Sì, è sicuramente una gara lunga questa qui. Si vede anche dai distacchi e dal ritmo. Sì. Adesso vediamo terzultimo giro. Ecco, sta cominciando il terzultimo giro Matteo Gobbo. Quindi noi abbiamo ancora 4.500 metri. 18 minuti di gara. Sì. Per lui. Per lui. Sì, è confermato allora che è Naftà. Confermato. Poi abbiamo Agnini e Dal Corso. Questi erano i 4. Sì. Che dall'inizio. Doppiaggio. Qui c'è gente che prenderà 2 giri dal primo. Ma ci sarà ancora luce, sì, quando arrivano, sì. Confidiamo. Comunque posso dire che è anche ammirevole, no?
un atleta M65 che si fa la sua gara, si prende 2 giri, no? Qui Cosa ne pensi? penso Non che sei convinto? no. Penso che ci sono manifestazioni in cui è giusto, ok. ma in questo tipo di manifestazione Anche lo no. ritengo un po' eccessivo. Esatto, Ecco, riconosco che sia giusto concedere la possibilità di confrontarsi, ma in questo caso lo vedo veramente un po' eccessivo. Sì, sì. Tenuto conto appunto che si viaggia oltretutto su distanze non proprie da categoria. Bravissimo, allora le considerazioni da fare sono 2. Io devo qualificarmi per i campionati di società, come si diceva prima. Sì. Ho necessità di portare almeno, per fare classifica, 3 atleti al traguardo. Ho 3 contati e allora dico, aggiungo un quarto master, perché se uno dei 3 che mi servono salta, almeno chiudo la classifica e mi garantisco un minimo. Ma in questo caso? Come in questo caso abbiamo visto che molte persone sono veramente iscritte solo per poter, ecco, a questo punto dico no, non ha molto senso. No, non ha molto senso. Insomma. Diverso era il discorso degli altri anni in cui appunto c'era la categoria dei master con il loro podio. C'è la loro competizione, si confrontano tra di loro. Esatto. Sì. In più, come notavi giustamente, abbiamo una distanza che non è leggermente più lunga. Sì. Qui si va a più del doppio. Sì. Possiamo... Oltretutto ci sarà anche una ragione per cui vengono date certe distanze, quindi se un master è previsto che faccia 4 km ci saranno delle ragioni e quindi tirarlo a 10 km. Adesso io sinceramente non so se vorrei controllare, ma se l'SM 65 numero 146 è in competizione. Sì. Magari se lo vediamo sfilare può essere motivo così per passare un po' il tempo e capire. Però ecco, in effetti vedi anche la persona che sta correndo sull'esterno qua. Sì, la fa ancora più lunga tra l'altro. Ma serve per un campionato di società? Ecco, adesso magari verrò attaccato da chi mi sente in televisione, ma la penso così. Sì, penso così. E non è che la penso così perché alleno gli atleti di alto livello e allora vanno bene solo quelli di alto livello, ci mancherebbe. Certo. Io sono dell'idea che quando hai i ragazzini spazio alla grande, anche se fanno 1000 metri e c'è uno che arriva e l'ultimo deve ancora fare 500 metri, ben venga, nessun problema. Certo. A mano che si cambia la tipologia di gara, è giusto, diciamo così, dare il giusto peso alla manifestazione. Certo. Siamo in questa situazione, è andata così, va bene, non è... però in effetti io corro 3 volte alla settimana, potrei anche dire vengo qui a farmi 10 km. No, vado a correre 3 volte a settimana. Sì, certo. Non è la stessa cosa. Quando arriverà Gobbo sul traguardo mancheranno per lui 2 giri, giusto? Sì. Bene. Continua appunto, come dice lo speaker, nella sua marcia solitaria. Eccolo qua, lo vediamo inquadrato, ancora una bella corsa rilassata apparentemente. Dovrebbe essere nella parte che porta proprio al curvone, ecco porta al curvone. Difatti eccolo là, lo vediamo scendere qua. Fa il saltino, adesso farà il curvone e poi va così poi mi domando, ma è gara per lui questa? No, è un allenamento, è un lungo. È un lungo che io mi faccio, avrò un cronometraggio ufficiale alla fine, avrò messo sul pettorale, ma non c'è stata competizione in questa sua esibizione. Assolutamente. Magari messo assieme a quelli del gruppo precedente, magari almeno uno.
un concorrente da Indubbiamente. duellare ce l'aveva. Indubbiamente. Sì. Questo è il secondo. Ecco, il secondo in classifica provvisoria, Hamid Fattah del Valdobbiadene GSA, e adesso Pierandrea Agnini, terzo in questa graduatoria provvisoria. Hanno cominciato il loro penultimo giro, quindi ancora 2 salite da fare e 3000 metri di gara. Ecco qua dal corso, mi è sembrato fosse lui che ha condotto la gara all'inizio, poi è stato sopravanzato da 2 concorrenti e adesso viaggia stabilmente al terzo posto, però ha ancora 3000 metri da percorrere, quindi è tutto da dimostrare. Sì, gli spazi sono comunque enormi. Gli spazi sono momento, enormi, certo, insomma, certo, non certo. dovrebbero esserci variazioni sulle posizioni di testa, a meno che non succeda l'infortunio, l'imprevisto, eccetera, Certo. ma insomma abbiamo veramente... Però come si diceva, il terreno insidioso, la scivolata, la storta, bisogna stare attenti in campana. Sì, insomma. indubbiamente. La concentrazione ci vuole. Esatto, si diceva prima appunto. Però con velocità più basse Sì, è anche più difficile. difficile scivolare. Certo, no? certo. Ecco. Piuttosto con una velocità più bassa potresti correre il rischio che la scarpa si attacchi sul fango e quando tu tiri via il piede Sì, è vero. il calzino si toglie e quindi È vero, ecco, è quello vero, potrebbe sì, essere sì. più un rischio. Sì. Ci sono atleti che fanno i cross scalzi, no? O sì? Allora, io non li ho mai visti. Che ci sia un uso di scarpino chiodato, scarpetta chiodata senza calzino, sì. Perché hai una maggiore aderenza e, come dicevo prima, una maggior sicurezza, anche perché la scarpa si attacca. alla pelle. Sì. Però piedi nudi? No. Io avevo visto piuttosto in pista qualche anno fa, quando partiva quella moda in cui mettevi quelle calzature con la forma con le dita, le eccetera. 5 fingers. Qualcuno che correva con quelle. Sì. Però poi ho visto che dopo la sperimentazione è sparito È finito, tutto. sì. No, qui ci è capitato, commentando la maratona, di vedere quelli che fanno la maratona scalzi, ma lì è proprio una filosofia di vita oltre che sportiva, diciamo. Però nel cross sinceramente non li ho mai visti. No, ho visto anche su gare di ultra trail qualcuno che corre a piedi nudi. Addirittura? Sui sassi? Sui sassi, ecco. Che miseria. Però in effetti nel cross... No. Eppure magari, piuttosto avere una scarpa che si muove nel fango, quasi quasi vai meglio scalzo. Se uno è abituato a sta scalzo, voglio dire. Sì, io potrei dirti che forse no, mi ragazzo, dicono dalla regia di no. Il mio ragazzo, il ragazzo che alleno io, Abel Campeol, Sì. che è un ragazzo che è stato un etiope che è stato adottato da una famiglia di Sant'Andrea di Povegliano, Sì. Spesso e volentieri lui toglie via le scarpe perché lui sta meglio a piedi nudi. Vedi? Ma Sì, anche sì. in inverno, se devo fare degli allunghi su erba, queste cose qua, lui non ha problemi, si toglie la scarpa. Sì, e è va alla grande. questione di abitudine alla fine, perché se la pianta del piede è abituata... Lui mi dice, io ho camminato per 10 anni a piedi nudi, mi sento più chiuso dentro una scarpa che Sì. senza. Sì. Per cui probabilmente uno come lui potrebbe essere anche in grado di correre la campestra a piedi nudi. Per dire. Devo dirti però che la scarpettina ti dà più sicurezza, prestazione, certo, sì. Quando arriverà sul traguardo avrà il suono della campana a segnalargli che è l'ultimo giro. Eccolo qua, lo vediamo anche dalla nostra postazione.
sta Sì. per Ampio margine dal secondo. ampio insomma, ecco. margine, vittoria di batteria non in discussione. E poi vediamo magari nel globale quale sarà la Certo. posizione finale. Eccoci Ecco. qua, campana. Pensavo non arrivasse più il suono della campana di questa batteria, invece è arrivato. Invece è arrivato. Invece è arrivato. Bene, dai. Siamo fiduciosi. Pensa che dobbiamo sentirlo 47 volte prima che sia, no, magari non lo sono proprio per tutti. Ma se passano in 2 o 3 assieme, Esatto, sono una volta qualcosa sola. di meno, sì. Per dirti, nella gara maschile abbiamo 50 master. Sì, Non abbiamo la stessa proiezione nella gara donne. certo. Ci saranno state forse 10 master donne. forse. Adesso le cerchiamo. Vediamo un po'. Allievi, juniores. Eccole qua. 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18. Sì, sì. E comunque, a onor del vero, Manuela Bulf è una master. SF 35. Sì, beh, giovane, 35 Sì, anni. sì, 35, sì, sì. Sì, sì, ma avevamo anche Catherine Bertone che faceva 2 ore e 30 sulla maratona e aveva 47-48 sì, anni. sì, Ma sì, sì, sì. una, Esatto. abbiamo l'eccezione che conferma la regola. Esatto. Stiamo vivendo l'ultimo, eccolo qua, il numero con la pettorale 129. Matteo Gobbo sta percorrendo il suo ultimo giro di gara e taglierà per primo, con ogni probabilità, il traguardo dell'ultima batteria di questa giornata, una giornata cominciata alle 10 con la gara allievi, anzi allieve, che ha dato vita a questo 36esimo cross Città della Vittoria. Come abbiamo detto nel corso di questa giornata, è la 36esima edizione, ma sono 40 anni che questa manifestazione è cominciata, da quell'8, anzi 18 gennaio 1981, in località Vendran, qui a pochi chilometri, sempre in comune di Vittorio Veneto. Da ormai diversi anni la manifestazione si è spostata nell'area Fendel, che, come abbiamo sentito anche dai nostri atleti che sono intervenuti, è conosciuta per questa sua particolarità, che non è un cross piatto come ci sono, ma è un cross con le sue asperità, oltre che probabilmente anche con un clima certe volte ostico, come è stata in questa giornata. Non forse per il fango che si è evidenziato soprattutto in questa ultima batteria, forse un po' nella precedente, ma per il vento teso che non ha mollato un secondo e che ha costretto a una vita dura non solo gli atleti ma anche ai 60 volontari che hanno aiutato l'organizzazione nel cercare di tenere in piedi i vari gonfiabili, senza riuscirci del tutto, perché da un po' ormai i gonfiabili sono stati abbattuti proprio per evitare di recare anche del pericolo, perché sarebbero sicuramente volati via, insomma. Allora, siamo alla fine dell'ultima salita per il battistrada, ancora in buona spinta, per cui possiamo dire che si aggiudicherà questa terza batteria. Assolutamente. Saranno 500 metri d'arrivo ormai. Resterà la curiosità di capire dalla classifica come si sarà. Sì, questo real time che va poi a far sì che uno possa avere una classifica complessiva, e vediamo un attimo quante persone riuscirà a superare, sicuramente anche qualcuna della batteria precedente. Assolutamente. Ecco, per cui ecco, allora
Siamo ormai alle ultime curve. Bene, un applauso a Matteo Gobbo, anche da chi sta commentando. Certo. Che diciamo così, ci introduce alla fase finale della giornata. No? Esatto. Pubblico purtroppo non ce n'è, ma non è una ragione di mancato interesse, ma di norme anti-Covid, perché come sappiamo l'accesso all'area Fendel è stato concesso solo agli atleti e ai tecnici e a pochi altri, non al pubblico, proprio per questioni di sicurezza e di norme anti-Covid. Eccolo all'ultima curva, Matteo Gobbo. Benissimo. Anche per lui la soddisfazione di aver concluso la sua gara. I suoi avversari lui li ha battuti, quindi ha ragione a alzare le braccia e a complimentarsi con se stesso. Poi ci sarà tempo per andare a vedere la classifica dei 147 iscritti alla gara assoluta, a vedere come si sarà piazzato. Sì, come noti è assolutamente in freschezza, per cui lui avrebbe avuto la possibilità di far meglio. Però, avesse avuto anche un compagno di gara, sicuramente. Sì, un po' come è successo nella batteria precedente, in cui in tre in qualche maniera si sono comunque stimolati. I tre ragazzi che come prima cosa mi hanno detto: ci dispiace di non essere stati inseriti nella gara precedente, non perché si ritenessero forti, ma per avere anche stimoli per competere, insomma. Okay. 44. Ecco, ringraziamo TDS che ci ha già non male, allora spiegato che Gobbo si è piazzato 44esimo assoluto e quindi assolutamente era degno della prima batteria e non della terza. Se poi calcoliamo che, come dicevamo poco fa, era in con freschezza, lo stimolo era uno che poteva arrivare tranquillamente nei primi, almeno nei primi 40. Sì, bene, dai. Complimenti a Matteo. Complimenti anche a TDS per ci dà tutto in tempo reale. Esatto. Allora potremmo anche chiedere a TDS, Mason e Sartore cosa possono essere arrivati. Allora, primo dell'SM45 abbiamo detto Matteo Gobbo. Adesso sentiamo i Mason e i suoi compagni. Allora abbiamo in tempo reale anche le prestazioni di prima, quindi il ragazzo Nicolò, vincitore della seconda batteria, è nono assoluto. Nono assoluto, ecco. E Sartore è 10° assoluto, che era il secondo. E Mason è 12° assoluto. Quindi avevano ben ragione tutti i tre ragazzi. Tutti i nostri ragionamenti erano calzanti. Ben ragione i tre ragazzi ma nono assoluto, quindi stiamo parlando non di prima batteria così per un pelo. Potevano molto probabilmente, inseriti nel contesto prima batteria, addirittura ambire a arrivare nei primi 5 o 6 probabilmente, perché adesso bisognerà anche poi guardare la differenza in secondi, ma se ho 10 secondi di differenza, 8-10 secondi, è chiaro che se corro assieme a te posso anche pensare di venire a... Comunque insomma ecco una conferma che i tre ragazzi avevano corso veloci, avevamo avuto questa impressione, è stata confermata dal cronometro. Bene, mentre qui si susseguono poi gli arrivi, ma anche chi sta per iniziare l'ultimo giro, ma vedo che non tutti iniziano l'ultimo giro. Stiamo cercando di riempire questi momenti in cui anche le immagini non ci aiutano. Allora è il momento dei ringraziamenti qua. Vorrei cominciare a ringraziare, adesso non so, chiedo alla regia se andiamo in chiusura. Comunque io volevo ringraziare Lionello che mi ha assistito, Lionello Bettini mi ha assistito nel commento tecnico da questa mattina,
il prossimo anno sai che ci sarà anche Serena, quindi faremo Faremo un piccolo studio, Esatto, speriamo di uno rimanere senza mascherina e cosa esatto, seria col qualche facciamo maniera, dai. un salottino, però Sempre la volentieri. location era accogliente. Certo. Ringrazio ovviamente per la collaborazione tecnica Mirko Andreetta, che oggi in vero non si è fatto vedere, ma insomma ieri era qui presente e operativo al massimo. Era invece presente Davide Parpinello, oggi come collaboratore tecnico ma anche come cameraman. Alle macchine, alle telecamere c'erano Francesca Astori, Alessio Denardi e Leonardo Segat, li abbiamo visti soffrire nel loro posto freddo e venire a prendere un po' di ossigeno e calore di qua, e sono comunque in questo momento ancora tutti operativi. Ringraziamo anche TDS e i giudici di gara per quello che ci hanno dato, Fernanda che ci ha portato i suoi ospiti, ovviamente anche Salima Barzanti dell'ufficio stampa avrà dato le sue direttive per mandarci i nostri ospiti, ovviamente Federico Campoallorto in regia, il patron massimo della Tenda TV, che ci ha dato ordini e direzioni in tutta questa lunga giornata. E niente, continuiamo a vedere arrivare i nostri concorrenti. Io vorrei aggiungere solo una cosa, mi auguro che vista questa esperienza si possa confermare lo streaming anche per a questo punto i 2 meeting su pista che verranno organizzati, no? Era un progetto che avevamo affrontato. Quello di Memorial Fallai, ora meeting Città di Conegliano, che come abbiamo sentito prima Fellette verrà calendarizzato anche per quest'anno, certo. E poi il meeting di Atletica San Vendemiano, certo. che come ha detto prima Andrea De Lazzari verrà fatto nella pista di Vittorio, no? Certo, per cui riuscire ad avere uno streaming per diciamo così portare nelle case anche qualcosa in più, ecco, e quindi da parte mia un ringraziamento per la possibilità che mi avete dato stamattina di grazie a te, figurati. E se avete bisogno ben volentieri vi rinnovo la disponibilità anche per i 2 meeting, anche se a livello streaming probabilmente quello di Conegliano, se viene confermato come gli scorsi anni nel calendario nazionale, c'è Fidal Servizi che dà già il servizio streaming annesso al diciamo così. Vedremo. Mentre su quello di Atletica probabilmente avrà bisogno di qualche anno per riuscire a inserirsi nel Noi contesto. siamo comunque operativi, siamo attenti allo sport e è un piacere per noi poterlo raccontare, anche perché siamo convinti che comunque lo sforzo, l'impegno di queste società sia bello raccontarlo, e anche degli atleti e dei concorrenti che dedicano il loro tempo, la loro passione allo sport, e sia bello farlo vedere, poi dopo anche rivedere quando si rivedranno da qui ai prossimi giorni. Sarà per loro un motivo di soddisfazione, anche per essere riusciti a compiere la propria impresa. Sì, qualcuno mi chiedeva prima se è possibile rivedere le immagini Certamente, e dove. Certamente, allora sul sito della Tenda TV www.latendatv.it oppure sul canale YouTube sempre della Tenda TV si trova sicuramente il file di tutta la trasmissione di tutta la giornata, quindi sarà possibile rivederlo senza nessun problema. Ovviamente è rivedibile da subito, da pochi minuti dopo che è finito di andare in onda la diretta. Io penso che sia il momento di andare ai saluti, perché abbiamo detto che non è una mancanza di rispetto nei confronti degli atleti che stanno arrivando, ma come sapete la classifica è cumulativa di tutte le 3 batterie, quindi questi atleti non hanno purtroppo per loro nessuna possibilità di finire sul podio, ma finiranno in classifica generale, però non arriveranno sul podio. Adesso un saluto a tutti e arrivederci. Non mi resta che arrivederci. salutare, non so se è arrivato qualche altro ospite da parte nostra, no, non ci resta che salutare e ringraziare tutti i nostri telespettatori, ringraziare di nuovo tutti i colleghi della tenda che hanno superato il freddo e le difficoltà per questa giornata, ringraziare ovviamente Silk Ultralight e le varie società che hanno collaborato per l'organizzazione di questa manifestazione, e da Vittorio Veneto con Lionello Bettini e da Alessandro Toffoli è tutto, arrivederci alla prossima. Arrivederci di nuovo a tutti quanti.